avanti. Iniziamo con l'appello. Bevilacqua Silvia, presente. Bortolotto Giulia, Braido Fabio, Braido Giovanni, Caldarta Antonella, Carnelos Graziano, Cutifani Irene, Dareggian Antonio, De Bastiani Alessandro, Denardi Marta, Errante Lorenzo, Fosocco Gianluca, Toffoli Thomas, Tonon Roberto, Euliana Antonella. Il numero legale c'è, ci sono solo 3 assenti. Scrutatori. Darè, Tonon, Errante. Darè non vuole farlo, lo fa la Caldart, grazie. Caldart, Tonon, Errante. Comunicazioni. Allora, non, Carnelos, va bene? Grazie. Prego, Sindaco. Sì, buonasera a tutti. Intervengo giusto per comunicare ai consiglieri comunali e alla città tutta che ieri a nome della città di Vittorio Veneto, in qualità di sindaco e con i consiglieri Lorenzo Errante e Toni Darè, abbiamo partecipato ai funerali di Giancarlo Gentilini e esprimiamo ancora una volta le condoglianze alla famiglia e alla città di Treviso, e considerato insomma che Gentilini era nativo di Vittorio Veneto, amava Serravalle e insomma era sempre affezionato alla sua città, e quindi ci è sembrato giusto partecipare appunto a questa commemorazione celebrativa del funerale, e quindi questo è quanto. Grazie. Grazie. Allora ci sarebbe una domanda di attualità, ma l'assessore Padoan è in ritardo, quindi la posticipiamo e iniziamo con la prima interrogazione del consigliere Giovanni Braido. Prego. Preliminarmente, non mi veniva la parola. Presidente, sarebbe opportuno, quando un consigliere fa un'interrogazione che è pubblica, sarebbe bene che gli assessori non rispondessero tramite i giornali, perché in questo caso è, diciamo così, una scortesia che viene fatta a tutti i consiglieri, nel senso che io so già la risposta che l'assessore mi darà in merito all'interrogazione che adesso faccio. Quindi ecco, sarebbe una preghiera che si astenessero dal fare risposte giornalistiche, perché a quel punto non ha più motivo d'essere la domanda, l'interrogazione in consiglio. Detto questo, vado con l'interrogazione, che era quella, la prima era quella che avevo proposto, un parcheggio nell'area centro, nell'ex scuola Cosmo, in quanto pensavo che la demolizione sicuramente costa meno che costruire. La risposta che mi è stata data è stata che parcheggi ce ne sono a Vittorio Veneto. Peccato che quello che è a fianco alle poste, se l'assessore fosse così conoscitore del centro di Vittorio Veneto, saprebbe che nessuno parcheggia lì per il semplice motivo che se ci sono i soliti ragazzini, chiamiamoli così, che non rendono sicuro quel luogo, quindi andrebbe protetto.
Per quello che riguarda invece il parcheggio in via Trento Trieste, quello dietro le ferrovie, anche quello è, diciamo così, semi-nascosto e pertanto un parcheggio in centro sarebbe d'uopo. Chiedo all'assessore quale risposta mi dà, o se me la sono fatta e me la sono già risa, insomma. Grazie. Risponde l'assessore. Sì, buonasera. Immagino che lei parlasse di me, consigliere Braido. Non era riferito a lei, è chiaro che in merito a questa interrogazione mi pare che sia stato lei che abbia dato la risposta. Sì, se lei quando fa le interrogazioni i giornali lo vengono a sapere, è chiaro. No, appunto, ma vuol dire, quindi non è che sia un problema, cioè se i giornali lo vengono a sapere, perché giustamente lei vabbè, benissimo, risponderemo in consiglio, però no, ecco. Sì, d'accordo. Sto dicendo che se lei giustamente fa l'interrogazione, che è un atto pubblico, il giornalista viene a sapere dell'interrogazione e ci fa delle domande, noi per cortesia diamo delle risposte. Dopodiché alle volte riusciamo a essere più elusivi, altre volte invece dobbiamo entrare più nel dettaglio perché veniamo quotidianamente, come lei sa, stimolati dai giornali a dare delle risposte. Entrando nel merito della questione, in parte appunto le hanno già risposto il sindaco con una risposta che condivido. Il ragionamento sulla scuola Cosmo francamente in questo momento non è stato ancora affrontato, come sa ne abbiamo affrontati di molti altri, è comunque un lascito importante visto che si colloca al centro della città e che è rimasto chiuso da molti anni per delle questioni legate a problemi sismici. Io credo che quei problemi sismici, come sta facendo la provincia sulla scuola a fianco, possano anche essere superati se a quell'immobile vogliamo dare una nuova vita. Detto questo, però, come le dico, in questo momento non lo stiamo affrontando come argomento. Ribadisco e ripeto, condivido quello che ha detto il sindaco, o io, questo non lo ricordo, eventualmente, cioè che in città, nel centro della città, non ci sono, mi pare condivisibile questo, problemi di parcheggio, o quantomeno non ci sono come nei centri storici, tipo Ceneda o Serravalle, dove i problemi di parcheggio invece sono assolutamente concreti e che vanno risolti. Su questo aspetto qui sì, condivido. Altre cose da dire in questo momento francamente non ne ho. Grazie. Grazie. Consigliere Braido, si vuol dichiararsi? Allora passiamo alla seconda interrogazione, sempre del consigliere Giovanni Braido. Prego, consigliere. Un attimo. La seconda interrogazione riguardava i seggi che sono stati chiusi a suo tempo, quelli di Nove e di Formeniga, e chiedevo la loro riapertura. Sempre ho letto che si diceva che l'amministrazione era pronta per il momento ad aprire quella di Nove e che era un po' più difficile aprire quella di Formeniga. Speriamo che non sia un fattore politico e credo sia meglio che o siano aperte tutte e due o le tenete chiuse tutte e due. Risponde il sindaco Bagliana. Sì. Innanzitutto ringrazio il consigliere Braido per l'interrogazione e abbiamo approfondito la questione della chiusura dei seggi e dalle informazioni che abbiamo avuto dall'ufficio elettorale si evidenzia che la chiusura, come lei ha detto, dei seggi di Nove e Formeniga effettuata dalla precedente amministrazione
è stata principalmente determinata da due questioni, da due difficoltà, una di tipo logistico e una di tipo organizzativo. Per quanto riguarda quella di tipo logistico, è evidente insomma, che i due edifici che praticamente rimangono chiusi per gran parte dell'anno e non vengono utilizzati e neanche manutentati, quando è il momento di riaprire per allestire il seggio, hanno bisogno di un notevole impegno per quanto riguarda la pulizia, anche l'ambientamento, la sistemazione dei locali interni e quindi con abbastanza impegno di spesa. Sotto l'aspetto organizzativo, i seggi, sempre sentendo appunto il resoconto dell'ufficio elettorale, hanno difficoltà di essere proprio istituiti per la carenza anche di personale di addetti del comune praticamente, che sappiamo che vengono sempre meno e quindi sì, ne va che alle volte venivano allestiti a orario abbastanza tardo e c'era anche il richiamo da parte della prefettura che questi seggi avevano appunto difficoltà ad essere istituiti. Ecco perché diciamo che la precedente amministrazione ha in qualche modo avallato la chiusura di questi due seggi. Detto questo, andando nel merito proprio dei votanti, alla sezione 5 il numero degli elettori, che è quella di 9, alla sezione 5 il numero degli elettori sono 437 al netto dei residenti all'estero, e invece alla sezione 33 a Formeniga il numero degli elettori è 460, sempre al netto dei residenti all'estero, a fronte di una media negli altri seggi cittadini che è di circa 650 elettori, quindi diciamo che non c'è grossa differenza dal punto di vista degli elettori. Abbiamo cercato anche di andare ad analizzare la differenza che ci sono stata tra i voti del 2019, in cui i due seggi erano ancora aperti, rispetto ai voti espressi nel 2024, quando i due seggi erano chiusi. E qui si nota parecchia differenza, ossia nel 2019 al primo turno alla sezione 5 votarono il 66% degli elettori, quindi 293 elettori, mentre alla sezione 33 il 70% degli elettori, pari a 339. Nel 2024, quando i seggi furono chiusi, gli elettori della sezione 5 e 33 che hanno votato in altri seggi della città scendevano al 51% per quanto riguarda la sezione 5 e scendevano al 55% nella sezione 33. Per fare un raffronto, quindi diciamo che nel 2019 in generale l'affluenza è stata del 57% in città, mentre nel 2024 è del 49%. Da questi dati si deduce che nei due seggi di Formeniga e 9 la percentuale di riduzione è pari al 15 e il 14% tra il 2019 e il 2024, mentre la minore affluenza in generale nel comune di Vittorio Veneto tra le due annate è del 7%. Quindi questo ci potrebbe far capire che effettivamente la chiusura di due seggi ha portato una meno partecipazione al voto, se vediamo questi numeri. Quindi l'idea di riaprire questi due seggi c'è, in particolare uno che è quello di Formeniga, che al momento sembra la struttura più idonea e con meno difficoltà per essere riaperta da un punto di vista logistico, naturalmente in accordo con la prefettura, e tutto questo deve venire, la decisione di poter provare ad aprire questo seggio deve venire entro il 10 ottobre, che è la data della sottocommissione elettorale, prima di quella definitiva, quella circondariale, che è del 10 dicembre. Quindi, consigliere, da parte nostra rimane la volontà di aprire almeno un seggio, e sta di fatto che dobbiamo coordinarci con la prefettura e anche impegnare gli uffici a realizzare ciò. Grazie.
Consigliere Braido, ci vuole. Prendo atto. Grazie. Allora passiamo alla terza interrogazione. Consigliere Thomas Toffoli, prego. Terza, quarta. Sì, sono in trio. No, devo chiudere questo. Adesso arrivo. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto al sindaco e ai consiglieri e assessori. L'interrogazione a riguardo era in merito agli interventi che l'amministrazione comunale intende promuovere presso la piscina comunale. Questa interrogazione è nata dopo purtroppo quel piccolo infortunio della bambina che si era ferita alle piscine tagliandosi dalle piastrelle, purtroppo. Probabilmente anche negli scorsi anni e precedenti amministrazioni, manutenzioni penso siano scarseggiate all'interno della struttura. Quindi chiedo all'amministrazione che vi sia una tempistica chiara degli interventi ordinari e di straordinaria manutenzione su detto impianto sportivo. E credo appunto che alle piscine comunali necessiti urgentemente di manutenzioni periodiche, perché l'obiettivo è di mantenere e migliorare la funzionalità e la sicurezza della struttura, proprio anche in vista della stagione estiva dell'area esterna, e visto che è molto frequentata appunto dai cittadini vittoriesi, penso si debba intervenire e fare una verifica e eseguire delle manutenzioni, ma soprattutto periodiche, per garantire la sicurezza di chi frequenta la piscina. Grazie. Grazie. Risponde? Allora, intanto ringrazio il consigliere Toffoli per l'interrogazione che ci dà l'opportunità di aggiornare i consiglieri e i cittadini rispetto agli interventi sull'impianto natatorio del nostro comune. Vorrei fare una premessa dicendo che l'eventuale realizzazione del nuovo impianto natatorio, visto che effettivamente sono passati parecchi mesi da quando siamo stati eletti e sembra che non siano stati fatti dei passi avanti, ma questo vi dico subito che non è così, nel senso che la realizzazione di questo nuovo impianto natatorio è un'opera di rilevanza straordinaria per la nostra città, sia per l'importo complessivo di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione di entrambe le piscine, ricordiamo sia quella interna che quella esterna, e di tutti i locali accessori, che indicativamente si assesta questo importo di spesa in circa 10 milioni di euro. Questa realizzazione di questo nuovo impianto natatorio, oltre al grande impegno finanziario che verrebbe richiesto, anche da un punto di vista della realizzazione, della complessità e della realizzazione dell'opera, diciamo che non è un'opera così che si fa tutti i giorni. Quindi, ciò premesso, pur essendo questa amministrazione fortemente convinta della necessità della sua realizzazione, è nostro dovere e responsabilità operare con attenzione e precisione su tutto l'iter progettuale e sulla modalità di finanziamento dell'opera. Ciò premesso, ad oggi siamo in possesso di una prima valutazione di stima redatta dal settore infrastrutture del Comune. Nella prossima variazione di bilancio, cioè di fine maggio, verrà finanziato nel piano delle opere pubbliche l'importo per dare un incarico per il famoso DocFab, che è un documento di fattibilità delle alternative progettuali, e per un incarico per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico ed esecutiva dell'opera, naturalmente previo bando di gara per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Naturalmente gli incarichi progettuali per la fattibilità tecnico-economica e per l'esecutivo avanzeranno
solo a seguito dell'esito positivo dei precedenti incarichi. Cioè qua vorrei soffermarmi un attimo, se permettete, nel senso che l'idea è quella di dare un incarico totale sia per l'opera, l'aspetto di fattibilità tecnica che esecutivo, cioè una gara unica a livello europeo, però l'esecutivo procederà solo se la progettualità di fattibilità tecnico-economica sarà nelle nostre corde, tra virgolette, ok? Quindi andremo per step anche sulla progettazione. Per quanto riguarda i tempi, contiamo di espletare la gara europea dell'incarico di progettualità entro il 2025 e terminarla entro il 2026, considerato che la tempistica prevista per il completamento delle fasi progettuali è di circa 450 giorni. Questo per farvi capire di che opera stiamo parlando. Ecco. Invece, consigliere, per ciò che concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attuale impianto, relativamente alla sistemazione delle tessere del mosaico che rivestono la pavimentazione e le pareti delle vasche che si stanno, come lei ha detto, deteriorando e staccando, è stata contattata una ditta specializzata che si occupa di rivestimenti in resina, che ha prodotto un preventivo per la realizzazione di un intervento di stuccatura. Gli uffici stanno verificando il preventivo, che tra l'altro non è, è un preventivo abbordabile, ecco, e l'eventuale esecuzione del lavoro per ciò che concerne soprattutto la vasca piccola interna e la vasca piccola esterna, usata, come ha detto lei, per l'attività natatoria per i bambini. Quindi su questo stiamo procedendo. Grazie. Prendo atto e ringrazio il Sindaco. Grazie. Passiamo al quinto punto, interpellanza del consigliere Uliana. Prego. No. Non vedo la prenotazione. Il cesso è stato fatto, consigliere? Bene, allora, buonasera a tutti. Vorrei fare una piccola ripassino veloce a beneficio soprattutto dei giovani consiglieri che magari non conoscono il tema o comunque da chi non conoscendolo ci sta seguendo da casa. Perché stiamo parlando dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Allora, con la scomparsa dell'ultimo reduce della Grande Guerra, l'ultimo cavaliere, nel 2008, vennero meno tutti gli organi dell'associazione, ad eccezione di un unico socio, il Comune di Vittorio Veneto. Così si decide di costituire un comitato per la ricostituzione di questa associazione, soprattutto con l'intento di non far morire questa grande ricchezza di valori e per onorare la memoria di chi aveva combattuto nella Grande Guerra. E tutto ciò, lo ripeto, è stato possibile perché la città di Vittorio Veneto era l'unico socio rimasto e aveva quindi la facoltà di mantenere in vita l'associazione e di adattare lo statuto alle esigenze mutate. L'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto quindi viene ripristinata dalla giunta precedente con la collaborazione della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma e di persone di provata competenza storica e culturale. Va ricordato che nel periodo in cui l'Associazione Nazionale dei Cavalieri era nel periodo di vacanza tra la fine dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri e la rifondazione voluta del Comune, si era intromesso un'associazione
un istituto nazionale della Legione d'Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto con sede a Roma, che si era arrogata la naturale eredità dell'associazione, che svolgeva tutte le attività connesse ad essa, compresa la sfilata a Roma il 4 novembre di ogni anno. Grazie al supporto di un consulente legale specializzato in enti e associazioni, alla valutazione degli uffici comunali e alla valutazione finale del notaio è stato possibile riattivare l'associazione, che aveva appunto un unico socio, il Comune di Vittorio Veneto. E quindi con la delibera del Consiglio Comunale del 29 luglio 2021 all'unanimità si procede alla modifica dello statuto che viene poi portato dal notaio e studiato apposta per evitare le usurpazioni di cui prima vi parlavo. Allora, di fronte a quanto leggo nella stampa locale, dove è apparsa la notizia di una presentazione a Roma dell'Associazione Nazionale, sottolineando tra l'altro che non è chiaro il senso di questa conferenza a Roma con l'onorevole Fassino come nome tutelare, di presentazione di un'associazione che era già stata presentata con tutti gli onori nel 22 nell'aula civica del Museo della Battaglia, sono a chiedere che cosa si intende con nuova identità associativa e quali variazioni dello statuto delle associazioni sarebbero state apportate e per quale motivo. Perché lo statuto dell'associazione ci risulta essere stato varato nel dicembre 24, tra l'altro molti soci dicono senza aver avuto la debita convocazione. La variazione non è stata convocata davanti a un notaio, condizione che secondo me doveva essere naturale, visto che il primo statuto davanti a un notaio era stato portato. Inoltre io chiedo anche se è ancora in essere la convenzione tra Associazione Comune di Vittorio Veneto e se quale contributo è previsto per l'associazione in cambio della gestione del memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. E chiedo anche se è in essere l'associazione, se si ritiene regolare e trasparente che un pubblico funzionario che diceva di non essere tra l'altro in grado di seguire il memoriale per il troppo impegno, ora ricopra l'incarico di segretario nazionale e membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri, a cui è stato delegato lo stesso servizio che aveva per convenzione a titolo oneroso. Oltre a questo aggiungo anche e chiedo se il Museo della Battaglia, che contiene all'interno il memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, è in grado, attraverso l'associazione, di gestire efficacemente questo grande patrimonio, perché il donatore, che è titolare del diritto intellettuale dei dati donati, non in forma esclusiva, si sta muovendo per consegnare tale patrimonio unico nel suo genere in Italia e fino ad ora assolutamente individuabile solo a Vittorio Veneto presso altra istituzione museale. Per quale motivo, tra l'altro, ultima richiesta, dal sito dell'associazione è stata cancellata oppure non inserita la storia degli anni precedenti al 2024. Grazie consigliere, risponde l'assessore Denardi, prego. Allora, sul primo punto, quello relativo alle modifiche. Lo statuto in vigore prima delle recenti modifiche era stato approvato dal Consiglio Comunale con la delibera numero 28 del 29 luglio 2021 e poi adottato con atto notarile. Gli articoli 15, che cito testualmente, l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, e 21, eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria di detto Statuto, assegnava in via esclusiva il potere di modifica dello Statuto stesso all'Assemblea straordinaria dei soci, precludendo così al Consiglio Comunale ogni possibilità di intervento o di controllo in materia. Se per qualche motivo in seno all'Assemblea straordinaria dei soci si fosse creata una maggioranza favorevole al cambio di ubicazione della Presidenza nazionale,
con lo spostamento di quest'ultima, quindi anche della sede, in un'altra città italiana, questa maggioranza avrebbe in teoria potuto procedere senza problemi alla modifica dell'articolo 2 dello Statuto stesso, che recita appunto: l'associazione ha la sua sede nazionale nella città di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e non può essere per nessuna ragione ubicata in altra città o provincia, senza che nessuno, a partire dal Consiglio Comunale, potesse opporsi. Tutto ciò esponeva la città al rischio potenziale, nella pratica, essere sinceri, era un po' improbabile, però teoricamente era sempre possibile, di perdere il patrimonio storico del grande valore simbolico come appunto l'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Da qui l'opzione formulata dal Consiglio direttivo di intervenire per evitare questo pericolo. Tale problema, da quanto riferitomi da più parti e emerso anche pubblicamente, era molto sentito durante il suo mandato di rappresentante dell'amministrazione nell'associazione e di vicepresidente nazionale, ma non era nei fatti mai stato affrontato e risolto. Il Consiglio direttivo ha quindi proposto all'Assemblea straordinaria dei soci la modifica degli articoli 2, 14, 15 e 21. In particolare all'articolo 2, che come ho detto prima fissa la sede dell'associazione a Vittorio Veneto, è stata aggiunta la frase: la modifica del presente articolo è vincolata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. All'articolo 14 è stato aggiunto un comma che recita: le modifiche statutarie che comportano il cambio di sede della Presidenza nazionale possono essere approvate solo dall'Assemblea straordinaria con voto unanime. Per tale evenienza, quindi, c'è anche la necessità dell'unanimità nell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria. Dall'articolo 15 è stata eliminata la frase: l'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, perché è anticipata all'articolo precedente, e all'articolo 21 è stato modificato nel senso che rimane all'Assemblea straordinaria dei soci in via esclusiva il potere di modificare lo Statuto, escludendo però da questo potere le modifiche relative al cambio di sede della Presidenza nazionale, che devono essere approvate anche dal Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. Si è così dato al Consiglio Comunale della nostra città quel potere di controllo sull'ubicazione della Presidenza nazionale dell'associazione che il precedente statuto, approvato in origine dallo stesso Consiglio Comunale, non aveva previsto. In questo modo la città è più tutelata dal rischio di perdere, diciamo così, l'associazione e il suo patrimonio ideale. Altro intervento compiuto sulla precedente formulazione è quello relativo all'articolo 5, che divideva in soci effettivi, benemeriti, onorari e sostenitori, assegnando solo ai soci effettivi il diritto di voto e quello di essere eletti nelle cariche sociali. Negli ultimi anni è sempre più sentita la necessità diffusa di non creare nelle associazioni soci, per così dire, di serie A e di serie B, perché le associazioni, il mondo dell'associazionismo è ben diverso da quello delle imprese commerciali. La nuova formulazione dell'articolo 5 adesso parla generalmente di soci, tutti con le stesse prerogative. Personalmente faccio parte di un'associazione che raccoglie insigniti al merito della Repubblica Italiana. L'associazione prevede una differenza tra quei soci che sono stati insigniti effettivamente delle onorificenze e quanti si associano come sostenitori pur non avendola ricevuta. In questo caso, per quanto lo ammetto sia poco simpatico, perché alla fine l'attività di un volontario che fa per un'associazione non ha colore, sia che l'autore sia come me un insignito oppure come qualcun altro no, dal punto di vista pratico non cambia quello che fa. Tuttavia questo può avere una sua ratio, perché esiste una differenza reale legata alla natura dell'associazione. Nel caso dei Cavalieri di Vittorio Veneto, insigniti, che sarebbero gli unici che semmai avrebbe logico che abbiano uno status diverso dagli altri, purtroppo non ce ne sono più. L'ha citato lei stessa, che l'ultimo Delfino è morto nel 2008 e neanche potranno mai più iscriversene, perché purtroppo sono già morti tutti. Un socio invece con una facoltà speciale è il Comune di Vittorio Veneto, che indica un componente nel direttivo nazionale. Questo è evidente il motivo, ma si è ritenuto nel resto più confacente una visione, diciamo, più democratica dell'associazione e di eliminare una divisione in classi tra i soci. L'ultimo intervento ha riguardato l'articolo 19, recante prescrizioni sui compiti del segretario nazionale. Tale articolo, nella sua precedente formulazione, assegnava a questa figura tutti i compiti di natura amministrativa, tenuta ai libri contabili, predisposizione dei bilanci. Con la nuova formulazione la figura del segretario nazionale è stata largamente ridotta di importanza, non ha più nessuna attribuzione se non il compito di redigere il verbale delle sedute. 2.
delle variazioni apportate dallo Statuto non è stato reso partecipe il Consiglio Comunale perché, come già spiegato, il Consiglio Comunale non era ad organo all'epoca, nella precedente formulazione, deputato alla loro approvazione. Il Consiglio Comunale non veniva mai citato con simili prerogative in nessun passaggio dello Statuto modificato. Tale Statuto agli articoli 15 e 21 assegnava in via esclusiva questa potestà, come è stato detto prima, alla sola Assemblea straordinaria dei soci e non al Consiglio Comunale, a cui non aspettava neanche una facoltà di controllo. A ogni buon conto devo segnalare che la Presidenza nazionale dell'Associazione, con nota dello scorso 6 febbraio, ha espresso il proprio auspicio di poter incontrare il Consiglio Comunale per illustrare l'attività svolta nei primi mesi di mandato, ivi compresi gli interventi allo Statuto. Questione numero 3, quella relativa al segretario dottor Gambarotto. Su questo punto preciso che do lettura della valutazione che sono state fatte dagli uffici. Viene contestata la nomina del dottor Gambarotto quale segretario nazionale dell'associazione, ipotizzando un possibile profilo di incompatibilità tra il ruolo della stesso e la funzione rivestita all'interno dell'ente. Va chiarito che il ruolo del dottor Gambarotto all'interno dell'associazione, totalmente gratuito come tutti gli altri ruoli associativi, non gli conferisce alcun ruolo gestionale o di rappresentanza legale della stessa. La figura del segretario, cui spettano le funzioni di cui all'articolo 19 dello Statuto, ovvero ha il compito di digerire i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, può sostituire il Presidente e i Vicepresidenti in caso di loro impedimento nella partecipazione a cerimonie e occasioni pubbliche. Per sgomberare il campo da ogni dubbio si precisa che i procedimenti relativi all'Associazione Nazionale Cavalieri, ivi compresi tutti gli atti che hanno portato alla sottoscrizione della Convenzione e la relativa concessione del contributo di 2.000 euro per le attività ivi disciplinate, svolte comunque a favore del Comune di Vittorio Veneto, sono stati istruiti dall'Ufficio Affari Istituzionali, Segreteria e Cerimoniale. Il dottor Gambarotto, che è anche conservatore museale del Museo della Battaglia e in quanto tale è in servizio presso l'Ufficio Biblioteca e Musei, non ha mai avuto la responsabilità di procedimenti o dell'istruttore di procedimenti riguardanti l'associazione. La dedotta incompatibilità non era avvisabile nemmeno alla luce del disciplinare per gli incarichi extra-istituzionali di cui il Comune di Vittorio Veneto si è dotato alla fine del 2024. Posto che l'attività svolta dal conservatore museale, dottor Gambarotto, in favore dell'associazione, non configura alcuna delle fattispecie in cui il predetto disciplinare, né sotto il profilo dell'incompatibilità, né sotto il profilo del conflitto di interessi. La figura del dottor Stefano Gambarotto, proprio perché l'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto è soggetto partecipato dall'amministrazione, funge solo da raccordo amministrativo con gli uffici del Comune. Per questo motivo, nei rapporti di natura burocratica tra la macchina comunale e l'associazione stessa, la figura del funzionario in questione si pone invece come un utile trade union e nulla più. Punto numero 4, relativamente alla Convenzione. L'accordo di collaborazione tra la città di Vittorio Veneto e l'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto è stata approvata con delibera di Giunta Comunale 215 del 7 dicembre 2023 e materialmente sottoscritto nel marzo 2024, essendo rappresentante dell'amministrazione comunale in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'allora assessore Antonello Oliana, che ha rivestito tale incarico fino a maggio del 2024. Ha durata quinquennale e è tuttora in vigore. Prevede un contributo annuale di 2.000 euro. A titolo di esempio delle attività e dei progetti in corso di svolgimento in questo ultimo periodo, i volontari dell'associazione stanno facoltativamente ma con impegno cercando di smaltire l'arretrato di richieste di emissione degli attestati di iscrizione nell'elenco dei Cavalieri di Vittorio Veneto, per i quali purtroppo si contavano richieste inevase datate ancora 2023, quindi ben antecedenti rispetto non solo all'insediamento del nuovo direttivo nazionale, fine 2024, ma anche della sottoscrizione dell'accordo appena citato. Del pari si stanno identificando le modalità con le quali rendere più efficiente la ricerca dei nominativi dei cavalieri nel database informatico, applicando ulteriori campi di selezione rispetto agli attuali. Solo per fare un esempio, si vuol rendere possibile la selezione di tutti i nominativi provenienti da una determinata località o comunque individuare le persone in base alla località. Si sta anche procedendo nella predisposizione di un indirizzario cui poter inviare digitalmente, preciso visto cose che sono uscite, comunicazioni, informazioni sull'attività dell'associazione, aggiornamenti, eccetera. Al fine di far meglio conoscere l'associazione e il patrimonio ideale non solo che ha in custodia, ci si sta in piena collaborazione con l'amministrazione comunale e la struttura del Museo della Battaglia, confrontando con altri enti locali in Italia per organizzare attività culturali che includano aspetti di memoria della Grande Guerra e presentazione dell'associazione.
Chi ha visto il video della conferenza stampa di Roma avrà notato la presenza dell'amministrazione comunale di Tivoli, che è voluta intervenire e anche esprimere il proprio sostegno all'iniziativa. Ma siamo in contatto, ad esempio, tra le altre, con le città di Torino e con la città di Cortona. Si sta lavorando a un progetto per presentare, per la prima volta, perché non è mai stato fatto prima da quello che mi risulta, al Ministero della Difesa, che annualmente valuta progetti culturali proposti dalle associazioni riconosciute. È un elenco assai composito, per chi non lo sa, che va, solo per fare qualche esempio, dall'Istituto del Nastro Azzurro all'Associazione Nazionale Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria, all'Associazione Nazionale del Fante, l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Nazionale Ufficiali dell'Aeronautica, l'Associazione Nazionale Cappellani Militari d'Italia, l'AMPI, l'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore delle Reali Tombe del Pantheon. È una lista lunghissima che vi evito, era solo per farvi qualche esempio anche della variegata natura di queste associazioni. Sempre tra le attività in programma, a titolo di esempio, anticipo che il 30 maggio prossimo l'associazione sarà presente con un suo momento di memoria al concerto che l'amministrazione sta organizzando in piazza Minucci insieme al coro ANA, al coro Coldilana, al coro Mesulano, al coro Sing Over Sound e al coro di voci bianche note di colore. Punto 5, quello relativo al sito. Le variazioni operate sul contenuto del sito dell'associazione nell'ultimo periodo sono state le seguenti: sostituzione dell'organigramma del cessato consiglio direttivo con il nuovo, sostituzione del saluto del cessato presidente col saluto del nuovo presidente, pubblicazione del nuovo statuto, delle modifiche allo statuto e delle modifiche al regolamento. Sul sito non è mai stata presente in realtà alcuna storia degli anni precedenti al 2024 e che pertanto non è stata eliminata. Più che altro non è mai stata caricata prima. In questo senso invece l'associazione sta cercando di reperire i materiali relativi all'attività del periodo precedente, cioè quello tra il 2021 e il 2024, per poter arricchire il sito ricostruendo di fatto quello che è stato fatto in precedenza e non era mai stato caricato. Solo una notazione, la sfilata a cui l'associazione partecipa non è il 4 novembre, è il 2 giugno. Quella a Roma. Consigliere Uliana. Corretto, perfettamente ragione. Io non so quanti minuti ho per dare una risposta, Presidente, e per esprimere la mia soddisfazione a questo. 5. Allora, sono molte le cose che si potrebbero dire. In buona sostanza, la cosa che colpisce di più è che comunque con un colpo di mano del tutto interno all'associazione si è praticamente passati da un'associazione che ha voluto passare, condividere con il Consiglio Comunale il suo statuto, a una variazione di statuto fatta così internos. Sembrava decisamente più trasparente, più onesto e anche più corretto che si fosse continuato con il percorso che era iniziato. Anche perché parlava l'assessora agli affari legali che l'associazione dovrebbe in qualche modo passare, nel caso si andasse a cambiare un punto dello statuto rispetto a quello della sede, dovrebbe passare attraverso il Consiglio Comunale. In realtà le modifiche statutarie, mi risulta, di un'associazione non dovrebbero passare attraverso l'approvazione del Consiglio Comunale o di altro organo esterno, perché questo non è conforme alla normativa vigente. Le associazioni devono mantenere la propria autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle leggi e delle procedure previste per la loro tipologia. Questa, tra l'altro, non è, siccome appare anche in chiaroscuro questo, non è certamente una
associazione che possa essere considerata associazione d'arma, rimane comunque secondo noi una associazione di tipo memorialistico e non è neppure e né potrà diventarlo con questo statuto un ente del terzo settore. Sottolineo poi come proprio per quanto dicevo prima, lo statuto precedente che era stato approvato dai competenti uffici comunali e del Consiglio Comunale e redatto da un esperto del settore, aveva appositamente previsto una procedura aggravata per la nomina dei soci effettivi che erano dotati dei pieni poteri di elettorato attivo e passivo del sodalizio. Adesso tale distinzione non c'è più e le disposizioni statutarie che vincolano l'approvazione del Consiglio Comunale le modifiche non sono conformi alla normativa. Quindi i dubbi di legittimità di tali disposizioni rimangono, perché qui si modifica uno statuto vincolando alcune disposizioni del medesimo all'approvazione del Consiglio Comunale, ma tale organo non viene nemmeno informato e interpellato con riguardo alle modifiche statutarie che prevedono invece l'associazione. Detto questo, siccome il tempo purtroppo e devo assolutamente sintetizzare, chiedo all'assessore agli affari legali di leggere attentamente lo statuto perché ci sono degli errori a parte quelli della disposizione statutaria, le incongruenze nelle discrepanze anche pericolose, perché quanto diceva prima invece con questo no, e cioè il fatto di tenere la presidenza a Vittorio Veneto con il cambio dello statuto invece è un rischio che corriamo pesantemente. Quindi di vedere anche gli errori ortografici e sintattici che ci sono e se è consapevole che per porre rimedio a questi errori evidenti, chiari, presenti, deve passare attraverso un'assemblea straordinaria. Assemblea straordinaria che prevede, secondo il nuovo statuto, la convocazione di tutti i soci in qualsiasi parte d'Italia risiedono, devono essere presenti in maggioranza, 50% più 1, perché l'assemblea di modifica sia valida. Lo statuto non prevede la validità di assemblee telematiche perché dovrebbero essere previste. Quindi la vedo dura a correggere gli errori e le inesattezze all'interno di questo statuto. Chiedo alla sindaca che, data la situazione, si faccia carico lei di vigilare sulla correttezza, la trasparenza, l'integrità di un'associazione che è nata per rappresentare la nostra storia e porta il nome della nostra città. L'Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto non vogliamo che diventi uno strumento per l'autoaffermazione o promozione o la vanagloria di qualcuno e di qualcuna. E soprattutto che vigili sul fatto che effettivamente quelli che sono i progetti, i programmi che sono stati elencati vengano portati avanti in modo tale da non correre il rischio, per le inadempienze dell'associazione, che un patrimonio così importante come quello che costituisce il Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto possa essere dislocato altrove. Grazie. Grazie, passiamo al prossimo punto, punto numero 6, l'approvazione del rendiconto della gestione anno 2024. Interviene l'assessore De Antoni e anche il presidente del collegio dei revisori di conti.
Sì, buonasera, quindi introduco io l'argomento che è l'approvazione del rendiconto di gestione 2024. Prima ero un po' agitato perché avevo detto alla dottoressa di arrivare per le 8 e ho visto che i lavori andavano più velocemente, ma alla fine insomma siamo nei tempi, lei è arrivata un po' prima e quindi siamo riusciti a fare tutto bene. Quindi vicino a me c'è la dottoressa Bettiol che conoscete già come presidente del collegio dei revisori, e qui abbiamo anche la dottoressa Daparè che è responsabile della posizione organizzativa, la chiamo sempre io, ma sono incarichi di qualificazione, come si chiamano, vabbè, ok, di alta qualificazione, e la dottoressa Costa Longa che è, diciamo, la responsabile facente funzioni dell'ufficio del settore finanziario. Ringrazio tutte e tre le dottoresse qui per il lavoro che hanno fatto, anche in condizioni un po' difficili, perché come sapete non abbiamo ancora potuto sostituire il responsabile del settore finanziario che, come sapete, è mancato nello scorso agosto. Quindi è stato fatto un lavoro, diciamo, un grosso impegno, anche i colleghi della dottoressa sono venuti più volte nei nostri uffici, hanno lavorato a fondo, speriamo di aver fatto le cose tutto bene. Questo rendiconto che andiamo ad approvare, diciamo, è, come ho detto anche in commissione, adesso è andato via l'ex assessore, è un rendiconto che tocca due gestioni, no? Fino a giugno c'è stata la gestione del sindaco Miatto e da luglio c'è stata l'amministrazione della collega Baliana, quindi diciamo è come dire che sia le critiche sia gli apprezzamenti devono essere divisi a metà tra l'assessore Posocco, che era assessore al bilancio, e me. Quindi spero che comunque di essere in grado di fare le cose bene. Quindi a questo punto abbiamo preparato una scaletta in cui comincia la dottoressa Daparè a illustrare i contenuti della delibera, e poi ha preparato delle slide che commenterà prima lei e poi anch'io, e di mezzo ci sarà l'intervento della dottoressa Bettiol che dà la sua, diciamo, visione complessiva su quello che è stato il lavoro che è stato fatto, che speriamo di averlo fatto bene in maniera la più approfondita possibile. Vediamo se è pronta, puoi partire, vieni qua, facciamo qua. Come facciamo con i microfoni? Il microfono può usare questa. Mettiti qua, mettiamo sul posto di Padoan, dai. Sì, sì. Questa la può parlare da qua. Scusa. Sì. Buonasera a tutti. Allora, questa sera presentiamo il documento cruciale dell'esercizio 2024, ossia il rendiconto della gestione, che è sostanzialmente un documento che sintetizza tutta l'attività economico-finanziaria dell'esercizio, proprio per rendere più trasparente e anche responsabile l'amministrazione delle risorse pubbliche. Volevo dare una carrellata ai documenti che compongono il rendiconto della gestione, perché il rendiconto della gestione non è solo il documento contabile, ma ha tutta una serie di documenti, se avete visto la delibera, sono molteplici. Si parte dalle operazioni propedeutiche al rendiconto, e cioè al riaccertamento dei residui attivi e passivi, che è stato approvato con delibera di giunta e trovate nell'allegato A. Poi abbiamo l'elenco dei crediti di dubbia esazione stralciati dalla contabilità finanziaria per essere inseriti in quello economico-patrimoniale di cui è l'allegato B. Poi abbiamo l'allegato C, che sostanzialmente è il conto del bilancio con tutti i documenti. Abbiamo l'allegato D, che sono gli indicatori di bilancio. Abbiamo l'allegato E, che comprende la relazione illustrativa al rendiconto e la relazione sullo stato di attuazione dei programmi. Poi abbiamo l'allegato F, che è la nota integrativa, che comprende la rendicontazione economico-patrimoniale, i servizi a domanda individuale, la gestione del contenzioso, e c'è una nota integrativa anche degli strumenti derivati. Abbiamo l'allegato G, che è il prospetto SIOPE, cioè quel prospetto che riepiloga presso la Banca d'Italia tutti gli incassi pagamenti. Abbiamo l'allegato H, che è il prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune.
Abbiamo l'allegato I, che comprende la rendicontazione sociale. Abbiamo l'allegato J, che sostanzialmente è l'attestazione dell'indicatore della tempestività dei pagamenti. Abbiamo l'allegato K, che è l'elenco il prospetto di riconciliazione dei dati contabili del Comune con le proprie partecipate, al fine di verificare i debiti e crediti reciproci iscritti a bilancio. Abbiamo l'allegato L, che è l'elenco degli indirizzi internet delle partecipate, e infine abbiamo l'allegato del verbale dei revisori di conti. Questi sono tutti gli allegati che compongono il rendiconto della gestione. Per i dati contabili invece ho preparato una breve presentazione di slide. Dovrei metterli di qua. Faccio lo stesso, sì, sì. Allora, ho preparato una rappresentazione sintetica. In primis ho inteso fornire una visione globale e sintetica della previsione 2024, perché in definitiva si parte dalla programmazione e quindi dal bilancio di previsione. Bilancio di previsione che nel corso dell'anno è stato variato ovviamente con le variazioni di bilancio che hanno dato luogo a una previsione assestata. Quindi ho illustrato le previsioni assestate della parte entrata e della parte spesa. La parte entrata abbiamo una previsione del titolo primo, che comprende le entrate correnti di natura tributaria e perequativa, di 12.299.904. Il titolo secondo, che fanno parte sempre delle entrate correnti, sono i trasferimenti correnti per 5.842.605. Titolo terzo, le entrate extratributarie per 5.507.947. Il titolo quarto sono entrate in conto capitale, quindi entrate che vanno poi a finanziare gli investimenti per 13.803.944. Il titolo sesto, accensione di prestiti. Il titolo settimo, anticipazione da istituto del tesoriere. Il titolo nono sono le entrate in conto di terzi. 49.809.55,39 sono le entrate assestate, a cui ho compreso l'avanzo applicato. Questo avanzo fa parte dell'avanzo disponibile, l'avanzo vincolato, l'avanzo accantonato e l'avanzo destinato agli investimenti. Ho inserito il fondo pluriennale vincolato complessivo di entrata per 6.604.763 e mi dà il totale generale dell'entrata per 59.833.140. A previsione tutte queste entrate sono andate a finanziare le spese e quindi una previsione assestata di spesa. Del titolo primo, spese correnti per 23.750.241, il titolo secondo, spese in conto investimenti per 23.911.388, il titolo quarto, che comprende il rimborso di prestiti, la quota capitale per 1.144.281, il titolo quinto, l'anticipazione del tesoriere per 5.600.000, il titolo settimo, che sono le uscite per conto di terzi e partite di giro per 5.427.230, che pareggia sempre con il titolo nono dell'entrata in conto di terzi. Quindi questi due pareggiano. Pareggio chiaramente, siamo in pareggio anche con il totale generale delle spese per 59.833.140,69. Queste sono le previsioni assestate anno 2024, entrata e spesa. Ora ho ritenuto opportuno di sviluppare l'andamento dell'entrata,
di competenza 2024. Quindi ho riportato le previsioni definitive assestate dell'entrata, che abbiamo visto prima, per un totale di 49.809,55,39. Poi ho sviluppato per ogni titolo l'andamento. Quindi noi vediamo che sul titolo primo, entrate correnti, con una previsione assestata di bilancio di 12.299.904, abbiamo operato accertamenti per 12.530.882,29. Ho inteso anche valorizzare la cassa, quindi su questo titolo abbiamo operato riscossioni per 8.623.126 e anche i residui da riportare per 6.495.606. Poi ho anche calcolato lo scostamento tra gli accertamenti, quindi di previsione, e le previsioni, scusate, gli stanziamenti assestati di previsioni e gli accertamenti. Già sul titolo primo vediamo che è interessante vedere che dalle previsioni definitive di 12.299.904 abbiamo fatto accertamenti, abbiamo registrato accertamenti per 12.530.882. Quindi significa che abbiamo accertato maggiori entrate e competenza per 230.978. Poi abbiamo il titolo secondo, previsioni definitive assestate per 5.842.605, accertamenti per 5.374.745, riscossioni per 5.030.300, residui da riportare per 382.073 e uno scostamento di meno 463.860. Significa che abbiamo registrato accertamenti minori rispetto alle previsioni definitive. Abbiamo il titolo terzo, entrate extratributarie, una previsione assestata di 5.507.947, accertamenti per 5.294.330, la cassa in riscossione per 4.704.791, i residui per 1.242.556 e un scostamento di meno 213.617. Le entrate in conto capitale, previsioni definitive 13.803.944, accertamenti per 4.193.471, le riscossioni per 2.361.815 e residui da riportare per 4.336.025, con uno scostamento di 9.610.472. Una differenza così elevata è fisiologica perché stiamo parlando di investimenti e alcuni investimenti, se non abbiamo l'esigibilità nell'anno, dobbiamo rimputare entrata-spesa. Quindi sostanzialmente sono andati in economia per essere ripresentati nell'anno di esigibilità, in questo caso 2005, ma potrebbe essere 2025, 2026, 2027. Titolo sesto, accensioni di prestiti, 1.319.324, che non sono stati accertati, non è stato acceso nessun mutuo, nessun prestito e quindi abbiamo uno scostamento per 1.319.324. Era il mutuo finalizzato ai lavori della piscina. Poi abbiamo le anticipazioni da Istituto del Tesoriere per 5.600.000 e il Comune sicuramente non ha bisogno di anticipazioni di tesoreria. Poi abbiamo il titolo nono, che sono le partite di giro, e anche qui sì, non è un'informazione secondo me interessante perché sono le partite di giro, comunque le dico lo stesso, 5.427.230, gli accertamenti per 3.352.330, le riscossioni per 3.325.131, i residui da riportare e lo scostamento
che è elevato, perché qua dentro, in questi capitoli, vengono ricompresi anche le partite di giro dei contributi e delle ritenute. Questa è la rappresentazione grafica di tutte le varie voci. Ad esempio sul titolo primo abbiamo che le entrate, le previsioni sono minori, ad esempio, degli accertamenti, perché gli accertamenti svettano rispetto alle previsioni. Se noi guardiamo invece il titolo quarto dell'entrata, svettano le previsioni assestate, e invece sono meno rilevanti, cioè sono più ridotte, limitate gli accertamenti sostanzialmente. Questo invece è lo sviluppo dell'andamento delle spese di competenza. Abbiamo le spese correnti, una previsione definitiva assestata per 23.750.241, un impegnato di 19.065.361, valorizzo anche il fondo pluriennale vincolato dell'uscita per 561.763.000, la somma tra impegni e FPV per 19.627.124, i pagamenti, quindi la cassa, per quanto riguarda le spese correnti, sono 15.790.207. Abbiamo i residui da riportare e la differenza tra previsioni e impegni di 5.123.116,29. In questo dato però ci sono anche gli accantonamenti. Poi abbiamo il titolo secondo, una previsione assestata di 23.911.388, gli impegni per 4.447.422, l'FPV, la somma impegni FPV 12.317.520, i pagamenti per 2.891.642, quindi significa che noi abbiamo pagato investimenti in spesa, conto capitale, per 2.891.642, i residui da riportare e la differenza. Abbiamo il rimborso di prestiti, la provvisione assestata di 1.144.281, gli impegni, i pagamenti e la differenza. Questa è la differenza della quota capitale del mutuo che non è stato acceso. Abbiamo le anticipazioni del tesoriere a cui non abbiamo fatto ricorso e abbiamo il titolo settimo delle partite di giro. La rappresentazione grafica dell'andamento della spesa di competenza, in questo caso svetta la previsione sia delle spese correnti e sia le spese in conto capitale, che però se noi andiamo a vedere gli impegni, gli importi sono molto ridotti. Questa è la spesa corrente per missione, l'impegnato. Allora, eccoci. Ho ritenuto di fare questa rappresentazione perché missioni e programmi è l'unità di voto del Consiglio. Comunque, l'aspetto totale della spesa corrente è andata a finanziare le seguenti missioni. Servizi istituzionali, non leggo gli importi perché magari riprendo solo le percentuali che sono significative. Allora, i servizi istituzionali generali e di gestione hanno impegnato risorse di parte corrente per il 34%, ordine pubblico e sicurezza, quindi tutte le spese che riguardano la polizia locale, hanno impegnato risorse per 4%. Istruzione e diritto allo studio, impegnato per il 12%, valorizzazione beni e attività culturali il 6%, politiche giovanili e tempo libero il 4%, il turismo 2%, l'assetto del territorio ed edilizia abitativa 2%, lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio 3%, trasporti e diritto alla mobilità 14%. In questa missione rientra tutte le strade sostanzialmente.
Il soccorso civile, 30.000 euro non è rilevante, come la tutela della salute 26.000 euro non è rilevante. Poi abbiamo il sociale, le politiche sociali e la famiglia, che ha impegnato risorse per il 17%. Lo sviluppo economico 1%, energie e fonti energetiche 1%. Questo è l'impiego della spesa corrente in percentuale. Tutto il personale, cioè tutta la spesa. Sì, nel 34% dei servizi istituzionali generali e di gestione comprende tutto il personale. Poi abbiamo la rappresentazione grafica delle spese in conto capitale e per missione. Allora, la prima missione, i servizi istituzionali, che prima avevamo il 34% perché impegnava la spesa del personale, ora invece in conto investimenti abbiamo il 15%. Quindi è questo qua, è questa fetta qui, servizi istituzionali generali di gestione 15%. Ordine e sicurezza non rileva, è praticamente un importo di 21.355. Istruzione e diritto allo studio 2%, valorizzazione beni culturali 5%. Assetto politiche giovanili, sport, tempo libero, non sono stati fatti investimenti zero sostanzialmente, se non 11.000 euro. Abbiamo sviluppo sostenibile e tutela del territorio, 25%. Sì, è questo un po' più scuro. Poi abbiamo trasporti, diritto alla mobilità 16%. Il turismo 1%, energia 2%. Quindi la parte rilevante è sostanzialmente l'assetto del territorio e lo sviluppo del territorio e le strade. Questo grafico ho voluto rappresentare il grado di realizzazione dell'entrata e della spesa. Quindi chiaramente solo della parte corrente, perché non avrebbe significato rappresentare il conto investimenti. Titolo primo, entrate correnti per 12.299.904 di previsione, gli accertamenti per 12.530.882, noi vediamo un grado di realizzazione del 101%. Titolo secondo, trasferimenti correnti, abbiamo un grado di realizzazione del 92%, quindi titolo terzo, entrate extratributarie, un grado di realizzazione del 96,12%, quindi dal lato entrate è una buona realizzazione. Poi abbiamo il lato spesa, il titolo primo, spese correnti, abbiamo un grado di realizzazione del 73%, il titolo quarto, che è il rimborso prestiti perché non abbiamo acceso il mutuo, del 78%. Bene. Questi sono i vincoli, indicatori del rispetto della finanza pubblica. Abbiamo il risultato di competenza per 5.589.252, e è sostanzialmente il risultato proprio di competenza pura. Poi abbiamo l'equilibrio di bilancio, invece 2.483.505, che tiene in considerazione della costituzione degli accantonamenti e dei vincoli, e poi l'equilibrio complessivo, che è un equilibrio totale di 7.146.054. L'equilibrio si considera praticamente in equilibrio, si considerano il saldo superiore a zero, quindi per noi è ampiamente positivo. Questa è la gestione dei residui, perché l'avanzo è composto anche della gestione dei residui. Abbiamo avuto maggiori residui attivi accertati per 275.000, minori residui passivi accertati per 662.000
e la gestione dei residui ha impattato sull'avanzo per 941.435. Adesso passo la parola all'assessore. Presidente. Sì, nella delibera c'è l'allegato M, che è la relazione del Collegio dei Revisori, per cui passo la parola alla dottoressa Bettioli. Bene. Buonasera a tutti. Ovviamente parlo io, ma abbiamo lavorato in 3 e abbiamo lavorato insomma, in modo abbastanza approfondito, facendo tutti i controlli e verificando che quei numeri che la dottoressa D'Apparet ha appena esposto corrispondano anche alla regolarità e al rispetto della normativa imposta agli enti. Si lavora male, tra virgolette, perché gli uffici sono non solo, c'è la dottoressa D'Apparet che lavora per 3 praticamente, perché, per vari motivi, ma anche perché c'è veramente un aumento di adempimenti che appesantiscono gli uffici, che devono fare un sacco di cose che sono previste per enti che non sono, cioè vanno per tutti, ma non sono tutti gli enti, previsti anche per quegli enti che non hanno le situazioni del comune vostro, quindi situazioni che veramente risultano un lavoro in più per noi, per loro, ma che bisogna fare e che comunque mostrano come l'ente sia assolutamente regolare rispetto agli equilibri come avete appena visto. Altre cose su cui noi ci siamo soffermati e che rientrano negli nostri obblighi, vedere che ovviamente l'ente paghi correttamente i propri debiti, quindi siamo addirittura in anticipo rispetto a quello che è richiesto, non ci sono debiti commerciali rimasti impagati, non ci sono qui. Volendo guardare il risultato di quest'anno, ovviamente c'è il discorso di quell'accantonamento che si è liberato, però comunque sono stati fatti altri accantonamenti necessari per rispondere ad eventuali passività potenziali o contenziosi che ci possono essere stati. Anche l'indebitamento è assolutamente, non solo nei limiti, ma molto nei limiti, quindi sono state anche in questo caso rispettate tutte le norme che chiedono di non esagerare con l'indebitamento, qui siamo addirittura molto molto bassi. Così come non ci sono problemi nell'accertamento anche dei tributi, è stato fatto in modo molto diciamo con risultati soddisfacenti, esatto, e il nostro invito è quello di proseguire in questo, perché chiaramente questo risponde anche a un principio di capacità contributiva che va rispettato e quindi bisogna proseguire nell'attività di accertamento e riscossione come d'altronde è richiesto. Io altre cose sinteticamente. Ecco, abbiamo anche un altro elemento su cui ci siamo soffermati, le società partecipate. Anche qui ovviamente noi non ci sono problemi in questo momento, anzi, ma ovviamente chiediamo che ci sia comunque un costante monitoraggio dell'attività in modo da continuare ad avere situazioni così regolari, così in equilibrio, perfette, diciamo, come quelle di questo bilancio. Dal nostro punto di vista ovviamente, con i nostri controlli. Grazie. Con l'altro microfono, adesso lei è l'assessore Padovani in questo momento. Spiegheremo quando fanno la relazione lei. Ok, niente, aggiungo solo alcune poche cose e poi ci soffermiamo un attimo sulle due tabelle relative al risultato di amministrazione e alla composizione del risultato di amministrazione. In genere quando si esamina il rendiconto della gestione di un comune ci si sofferma in particolare sul risultato di amministrazione e su qual è la parte di quel risultato di amministrazione che può essere utilizzato per le spese, diciamo, di investimento, quindi libere da ogni vincolo.
la guarderemo tra un attimo, perché prima volevo sottolineare un aspetto che, leggendo un po' di più rispetto agli anni scorsi, quelli che sono i documenti, risulta chiaro che diciamo, questo documento, ma l'ho accennato anche prima la dottoressa Daparè, il rendiconto di gestione è effettivamente il documento più importante che, diciamo, che l'ente deve approvare, perché diciamo, esamina complessivamente quella che è stata tutta l'attività dell'ente nel corso dell'anno, verifica che ci siano state diciamo, delle maggiori previsioni di spesa che poi non sono state diciamo, poi impiegate, verifica se ci sono anche dei capitoli particolari in cui diciamo, sono state modificate nel corso dell'anno quelle che erano le previsioni e quindi consente di avere un quadro cioè più dettagliato e più preciso di quella che è la situazione, che poi non si limita al rendiconto del 2024, ma in qualche modo si proietta nell'anno 25 e anche nel programma triennale dell'ente, no? Nel bilancio pluriennale dell'ente. Esiste cioè, secondo quello che anche abbiamo scritto nella relazione, nella nota come si chiama? Una nota integrativa, esiste cioè uno stretto legame tra i movimenti dell'esercizio chiuso con il presente rendiconto e gli stanziamenti del bilancio triennale. Questi ultimi sono direttamente interessati dai criteri di imputazione contabile, degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa adottati e soprattutto dall'applicazione della tecnica contabile del fondo pluriennale vincolato, cioè quello che ha cercato di spiegarvi prima la dottoressa Parè, cioè rispetto alle previsioni ci sono degli accertamenti, poi ci sono delle previsioni che poi non vengono, soprattutto nel campo delle opere pubbliche, delle previsioni che non vengono poi realizzate e quindi i soldi, le risorse che erano state messe a disposizione di quel capitolo vengono poi portate nel fondo pluriennale vincolato, che è quello che una volta, quando ero io che lavoravo, si chiamavano i residui passivi, erano solo così, residui attivi e residui passivi. Adesso c'è questo fondo vincolato che in pratica raccoglie, se posso spiegare con un esempio semplice, raccoglie tutte le risorse che diciamo, sono state accertate, ma che non si sono potute spendere per vari motivi, i ritardi burocratici, le lentezza nel realizzare l'opera, nell'appaltare i lavori, eccetera, sono stati accantonati in questo fondo pluriennale vincolato che poi viene diciamo, recuperato man mano che i lavori vanno avanti. C'è molta attenzione anche da parte... scusate, sì, perché mi rivolgevo alla dottoressa, c'è anche molta attenzione sulla composizione di questo fondo pluriennale vincolato perché diciamo, non dovrebbe avere una durata molto lunga, nel senso che dovrebbero diciamo, poter impiegare le risorse nel giro di pochi anni, cosa che non sempre succede, soprattutto quando c'è, come in questo periodo, una serie di iniziative di progetti che sono stati anche finanziati e che non sono ancora stati realizzati perché c'è stato, grazie al PNRR, grazie a una serie di bandi insomma, che sono stati anche portati a casa dalla precedente amministrazione, ci sono un sacco di progetti avviati, alcuni siamo riusciti ad appaltarli entro l'anno, altri verranno appaltati nel corso dell'anno e solo allora cominceremo a spendere queste risorse. Questa difficoltà nell'investire le risorse che abbiamo a disposizione verrà fuori anche quando guarderemo il fondo cassa. Scherziamo quando diciamo che non abbiamo bisogno dell'anticipazione del tesoriere perché in effetti il fondo cassa è passato negli anni da 9.222.000 a 11.207.000 a 12.837.000 e quest'anno è arrivato a quasi 15 milioni, se l'altro foglio che adesso illustro. A questo punto volevo, ecco se mi ripete, mi attacchi, ho già cominciato a leggere questo, benissimo. Sì, che è questo, benissimo. Quindi vedete nel triennio qual è stato l'andamento dell'avanzo di amministrazione che col 1 gennaio 2025 o 31/12/2024 è passato a, è scritto qui? È passato a 13.599.275. Una parte di questa differenza, quindi da 12 milioni, no scusa, non è questo, è sbagliato. La cassa del 2025 qual è? La cassa? Sì, la cassa. Esatto. Questo volevo dire appunto. Allora la cassa alla fine del 2023, quindi 1 gennaio 2024, era di 12.837.000, adesso è passata a 15 milioni e qualche 0,60. C'è stato quindi una
scarsa capacità di investire tutte le risorse che in qualche modo erano disponibili per tutta una serie di cose che diciamo c'erano nel primo semestre, le abbiamo anche incontrate nel secondo semestre, e quindi è comunque una, se possiamo dire, una scarsa efficienza, no, nella gestione delle risorse che abbiamo a disposizione, e questo è dovuto a tutta una serie di problematiche anche legate alla scarsità di personale, è inutile negarlo, e quindi diciamo su questa cosa dobbiamo assolutamente cercare di migliorare. Lo dicevo sempre quando ero come consigliere di minoranza, lo ribadisco anche adesso che sono il responsabile del bilancio, perché effettivamente è un dato di fatto sul quale stiamo cercando, con gli uffici tecnici in particolare, di lavorare il più possibile per cercare di impiegare queste risorse. Questa tabella del risultato di amministrazione, come vedete, adesso leggo solo il 2024, è partito quindi con un fondo cassa di 12.837.000, a questo abbiamo aggiunto le riscossioni che sono avvenute nel corso del 2024 per 29.327.000, qui si possono suddividere tra diciamo, riscossioni dai residui e riscossioni della competenza, ma non mi soffermerei su tutti questi numeri. Abbiamo effettuato pagamenti per 27.104.974, diciamo ecco un tentativo di spendere di più c'è stato, perché siamo passati dai 26.381.898 di pagamenti nel 2023 a 27.104.000 erotti, quindi circa 800.000 euro in più. Chiaramente sono entrate di molto anche, sono aumentate anche le riscossioni, se vedete c'è nel triennio siamo passati dai 29.100.000 del 2022, erano un po' calati nel corso del 2023, sono poi aumentati nel corso del 2024 a 29.327.000, quindi l'aumento delle riscossioni, la riduzione dei pagamenti, il leggero aumento dei pagamenti non corrispondente comunque all'aumento delle riscossioni ha portato a questo aumento del fondo di cassa a 15 milioni. Quindi in questa tabella che segue, che avete davanti, sono riportati anche quindi i residui attivi di cui abbiamo parlato prima, ci sono stati riportati quelli diciamo leggiamo solo quelli del 2024, quelli relativi alla competenza che sono 6.700.000 erotti e quelli diciamo sui residui di 5.792.000 erotti. I residui passivi di competenza sono riportati nella competenza per 4.086.086 e invece sui residui per 1.440.000. Tutto ciò detto, diciamo, il totale del risultato di amministrazione è di 13.599.275 euro, quindi in aumento di circa 3.100.000 rispetto all'anno precedente. Se adesso noi andiamo a vedere la tabella successiva, che riporta, diciamo, in conclusione, insomma, per non perdere tanto tempo, riporta in conclusione i 13.599.275 che sono stati riportati, diciamo, secondo quello che leggete sulla colonna di destra, c'è il saldo di gestione di competenza di 3.988.000 che era quello che c'era di là, più anzi da togliere la riduzione, questo meno, che cos'è? Ho sbagliato a leggere? Sì. Questo qui mi ha detto sì. Ok. Allora ho sbagliato tabella, volevo illustrare un'altra tabella, scusatemi. Scusatemi, sì. Allora il totale diciamo del risultato di amministrazione è 13.599.000, mi è messo giusto, sì, 13.599.000 euro, su questo c'è la parte accantonata di 4.354.000, è diminuita rispetto al 2023 perché i soldi dei derivati che negli anni precedenti abbiamo accantonato nell'anno 2024 non sono stati accantonati ma sono andati a finire direttamente sul risultato di amministrazione. Poi abbiamo la parte vincolata per 931.000 euro, una parte vincolata di 40.000 euro che dovrebbe essere quella questo qui è quella dei derivati ancora? No,
Qual è questa dei 40.000? contributi vincolati, diciamo. Si chiamano contributi vincolati questi 40.000 e poi c'è alla fine la parte disponibile che ammonta a 8.272.117,36, come ricordava prima la dottoressa, per una buona parte, circa 4.700.000, sono in qualche modo i derivati che erano stati accantonati nel 2022 e nel 2023, più i derivati che erano stati messi a bilancio nel 2024, che non sono stati neanche accantonati, ma sono finiti direttamente nel risultato di amministrazione. Che cosa è questo? Sì. Sì. È 3 milioni e 6. Sì. Poi questa è quella competenza che chiude. Sostanzialmente il fondo derivati a fine 2023, quindi è l'1/1/2024, ammontava a 3.116.849. Poi abbiamo avuto un'economia dello stanziamento del derivato di 1.704.000, quindi l'accantonamento totale in diminuzione è 4.820.849, quindi sulla parte disponibile di 8.242.117 la differenza è sostanzialmente l'avanzo vero e proprio non inficiato dai derivati. Sì, che è corrispondente praticamente a quello degli anni precedenti, perché diciamo era 3.894 nel 2022, 3.178 nel 2023, 8.272 meno 4.700.000 porta circa a 3.500.000, insomma, ecco. Quindi diciamo siamo in qualche modo in linea con questo grosso regalo che ci proviene dai derivati. Concludo questa mia difficile relazione dicendo che c'è un'altra voce a cui possiamo fare riferimento e che è quello che è stato il bilancio economico che viene fatto. Cioè noi parliamo di bilancio finanziario, ma redigiamo anche il bilancio economico patrimoniale, nel quale risulta quest'anno un risultato positivo di 4.319.000, e questo comporta quindi un aumento del patrimonio netto dai 123 milioni che c'erano prima ai 127 di quest'anno. Questo dato non siamo mai riusciti anche in questo Consiglio a spiegare bene come funziona questo bilancio, perché un anno è in perdita, l'altro anno, e ho chiesto sempre a tutti da quando ero nel banco della minoranza, dicevo ma com'è possibile che quest'anno chiudiamo con un avanzo di 3 milioni e abbiamo una perdita nel bilancio economico di 1 milione? Sono due cose... Sono completamente diverse, però è sempre strano, no? Che il bilancio dal punto di vista finanziario sia positivo e il bilancio economico patrimoniale sia negativo, perché c'è tutto questo discorso degli accantonamenti, eccetera, però insomma sembrerebbe giusto a uno che non è esperto di poter leggere i due bilanci nello stesso modo. Quest'anno coincidono, però negli anni passati non erano mai coincisi. Allora, praticamente ecco, ho dato anche questo dato sul patrimonio netto, che è un altro aspetto positivo, quello che, rifacendomi anche quello che diceva prima la dottoressa, credo di poter affermare che la situazione complessiva dell'ente è sicuramente positiva dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista degli indicatori che sono previsti nella normativa, di cui prima erano stati riportati alcuni dati. Io volevo riprendere un argomento che è riportato anche nella nota integrativa, cioè io come assessore al bilancio mi pongo questi obiettivi che vorrei poi allargare a tutta la struttura. Sicuramente quello di aumentare l'efficienza, cioè la capacità di spendere secondo il programma adottato, cosa che anche nel 2024 non siamo riusciti a fare e anche negli anni precedenti. Poi l'altro era quello di migliorare l'efficacia, cioè l'attitudine a utilizzare al meglio le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività. Cioè abbiamo una grossa responsabilità avendo a disposizione gli 8 milioni di euro. Dobbiamo cercare di trovare le modalità per fare degli interventi che possano essere, che possano rispondere alle esigenze della popolazione di Vittorio Veneto. Quindi dobbiamo tenere conto di questa cosa. E il terzo settore su cui vorrei lavorare è quello della economicità, cioè
la capacità di conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile. Su questo tema, diciamo, secondo me si può lavorare, si deve lavorare, perché qualche volta, diciamo, questi aspetti non vengono sufficientemente approfonditi. Anche risparmiare un 1% sugli importi che abbiamo detto ci porta a casa la possibilità di fare numerosi interventi che altrimenti con tutte le spese e i costi che abbiamo non riusciamo a fare. Quindi questi sono gli obiettivi: efficienza, efficacia e economicità, che, diciamo, mi pongo come nella gestione, insomma, del bilancio 2025, e spero di poterli allargare tutta la struttura per raggiungere insieme i risultati positivi che già sono stati raggiunti. Grazie Assessore. Allora abbiamo concluso l'esposizione, credo, e possiamo aprire la discussione se i consiglieri possono prenotarsi. Il regolamento prevede il tempo raddoppiato. Dopo tanti numeri attendiamo qualche minuto per digerire. Allora, il primo intervento, il consigliere Posocco, prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Beh, a dire la verità, io non ho tanto da dire su questo rendiconto. Ringrazio gli uffici, ringrazio l'assessore, perché so è sempre un lavoraccio questo, e quindi da questi numeri potremmo tirar fuori tutto, dalla minoranza fare tutte le critiche che vogliamo, dalla maggioranza dire, ma alla fine conta una cosa: da questo rendiconto ci sono 8 milioni da spendere, maggioranza fortunatissima, e adesso conta come spenderli, quindi spero che le decisioni che farete diano un impulso e uno sviluppo soprattutto negli anni alla città. Non ci sono più scuse, oltre agli 8 milioni di avanzo ci sono 1,7 milioni in più in spesa corrente, perché l'IMU non è stata ridotta, quindi un'altra cifra, 1,7 milioni in più l'anno da poter gestire. Quindi, signori, non potete sbagliare, in bocca al lupo. Guardate, io ho fatto 5 anni con i derivati, vabbè, era difficile, insomma, sì, è difficile. Cioè io sogno un bilancio così, e comunque saremo qui come minoranza a giudicare il lavoro e dare dei consigli, perché con questa cifra si può veramente far tanto. Non ci sono scuse, ma questo non lo dico agli assessori, lo dico anche a qualche dipendente, se mi permettete, in cui quando la gente, l'assessore sa benissimo, viene a parlare con lei o va a parlare con qualche dipendente, non si può fare perché non viene schei. Ecco, questa scusa non esiste, ok? Non si vuol fare perché non si vuol fare, non perché non ci sono soldi. E ha parlato di efficienza, mi piace, do il benvenuto alla dottoressa Madalosso. E questo perché? Perché in termini di efficienza ha un gran lavoro da fare, secondo me, perché poi nei numeri dell'avanzo si vede da dove salta fuori l'avanzo. Io mi arrabbio adesso, ma mi arrabbiavo anche quando ero in maggioranza. Degli esempi: potature, in 3 anni andati in avanzo 140.000 euro di potature non fatte, manutenzione patrimonio arboreo.
parlavamo di decoro, parlate di decoro e poi mandiamo in avanzo i soldi. Al di là poi della trasparenza di alcune delle termini su cui magari tornerò in altre sedi, magari non in un consiglio comunale. Segnaletica stradale, soldi in avanzo, lavori sulle strade ancora in avanzo. Anche in tempi in cui di vacche magre vedersi avanzi di 3 milioni non sono sinonimo di efficienza di un ente. E vedere poi che in certi settori strategici dell'ente si avanzano soldi per fare qualcosa che la gente veramente vede e soprattutto in spesa corrente, no, non va bene. Quindi, dottoressa, le auguro veramente un buon lavoro e di sistemare questa cosa qui. Un altro obiettivo che mi piacerebbe consigliarvi, che è a spesa zero, è un po' di educazione da parte di qualcuno, sempre all'interno dell'ente, quando si interfaccia con i cittadini, perché comunque loro sono il nostro specchio e sentire risposte e arroganza nelle risposte dei cittadini da parte di qualcuno, quindi la maggioranza, cioè non va bene. Quindi anche l'obiettivo a spesa zero, un po' di educazione. Basta, poi auguri per oggi. Giravo perché in questi giorni sono in giro per la città, vedevo degli interventi da fare che mi piacerebbe, tipo la rotonda, passando davanti alla rotonda fuori dall'autostrada mi viene sempre male, assessore, fa veramente schifo, scusi il termine, fa veramente schifo. Portiamo a casa quella benedetta rotonda dalla provincia e diamola in gestione a qualcuno che la manutenta ed è l'entrata UNESCO, ok? L'uscita autostrada Vittorio Veneto Sud è l'entrata della zona UNESCO. Ma la zona c'è, così per parlare, c'è l'erba alta al Parco San Valentino, perché è in attesa di convenzione, sa il solito problema delle convenzioni, oltre al marciapiede che abbiamo fatto, che è lì veramente messo male, il parcheggio dell'autostrada, insomma potrei tirarne fuori. Sono andato a correre a Fais, assessore, e la scuola va bene che è alienata, ma sta venendo giù, peccato. Se le alleniamo là dobbiamo dare soldi a qualcuno perché ce la porti via. Ho visto i bagni dei dipendenti comunali in via Carducci, sono bagni del Medioevo, anche lì, cioè voglio dire, cose da fare ce ne sono tante. Io quello che posso dirvi è solo di augurarvi buon lavoro. Grazie consigliere Posocco. Consigliere Caldar, prego. Grazie. Allora, grazie per questa dettagliata presentazione dei numeri e dei dati alla dottoressa D'Apparè e a chi con lei ha lavorato. E sì, sono d'accordo con l'assessore De Antoni quando si pone i 3 obiettivi sostanzialmente di spendere bene e spendere giusto, perché sostanzialmente di questo stiamo parlando. Quindi avrà modo, anzi ha già modo, ma con il prossimo bilancio, insomma, speriamo che ci riesca a migliorare efficienza, efficacia e economicità. È una presentazione di un bilancio sano, ma così è stato da sempre, perché ne abbiamo visti passare tanti, 13 io personalmente, e Vittorio Veneto ha sempre avuto un bilancio sano, quindi di questo siamo tutti orgogliosi ed è un vantaggio per tutta la città ovviamente. Mi sarebbe piaciuto che al di là dei numeri, dei macro numeri, si entrasse magari, non dico nel dettaglio di tutto ciò che è stato fatto con queste cifre, ma che ci fosse stata un'indicazione di massima da parte dei vari assessori per capire cosa ci sta dietro, perché i grandi numeri
vanno bene, però poi ai cittadini interessa sapere cosa ci sta dietro alle cifre. Io ovviamente mi scuso con l'assessore Ceccarini, ma ovviamente ho guardato gli interventi sui quali lavoravo, quindi nulla di personale se cito lei, ma mi cade l'occhio lì. Perché, come è stato detto in apertura, questo bilancio è andato a scavalco tra la nostra amministrazione e la vostra, no? Quindi anche negli obiettivi strategici, operativi, gli indicatori e soprattutto lo stato dei programmi e quello che è stato concretizzato, dove si è arrivati con questi programmi, sono a metà, tant'è che voi citate correttamente i nomi degli assessori della giunta precedente e i nomi degli assessori in essere, però nella elencazione, diciamo, delle azioni, dei programmi realizzati non c'è, ovviamente, immagino che non sarebbe stato tanto facile farlo, non c'è la differenziazione tra ciò che era stato fatto prima e ciò che è stato fatto dopo di noi. E per questo io mi sono permessa di guardare un po' i settori che erano di mia competenza e ho apprezzato per esempio che è l'allegato E, quello a cui faccio riferimento perché è quello più discorsivo. Per esempio che per quanto riguarda il personale, l'assessore De Antoni specifichi che a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione si sia provveduto a modificare l'assetto organizzativo dell'ente. Cioè, questo è un dato importante, cioè, voi dite siamo arrivati e abbiamo modificato bene. In altri invece casi, anzi direi nella maggior parte degli altri casi, trovo una elencazione di azioni, di come si chiamano tecnicamente, di programmi, dello stato dei programmi, che sommano quello che è stato fatto a quello che probabilmente avete fatto voi. E guardando, ripeto, un po' i settori che erano di mia competenza, che comunque mi stanno particolarmente a cuore, e cioè la parte sociale sostanzialmente, che è una parte comunque significativa, abbiamo visto anche la spesa per il sociale, no? Quanto impatti sul totale della spesa corrente in modo particolare. Trovo un'elencazione di progetti che riconosco in toto. Per esempio questo obiettivo strategico che ha un bellissimo titolo, Cambio di passo, favorire il benessere e valorizzazione degli anziani e poi ci sono dei disabili eccetera. Qui mi sarei aspettata, al di là dell'elencazione di ciò che avevo già messo avviato io, nel caso specifico per esempio quando si parla di anziani si citano i 2 progetti realizzati, cioè il progetto del condominio solidale e poi il progetto Shares, mi sarei aspettata qualcosa di nuovo. Ora, da un lato apprezzo il fatto che, a parte che qui c'erano, no, il condominio solidale erano soldi nostri del comune, mentre share sono stati all'inizio contributi regionali e c'era comunque un impegno poi a sostenere, a continuare questo progetto, non mi ricordo se per 1 o più anni con, quanti? 1, con fondi del comune propri. Apprezzo il fatto che siano stati portati avanti, però cosa c'è di nuovo? È vero che qui parliamo di 6 mesi, quindi mi aspetto e spero che nel prossimo bilancio si vedano le nuove iniziative. Non vorrei che, come si elenca immediatamente sotto, il cambio di passo corrisponda, e parlo sempre di anziani e sostegno ai caregivers, è l'azione 3.3, le azioni elencate sono azioni di sostegno realizzate, Madonna sono cieca, 2 associazioni beneficiarie di contributi, 3 patrocini per attività rivolte agli anziani. Ecco, mi sembra un po' poco come attività. Poi gli altri sono numeri, perché ovviamente sappiamo bene che nel sociale si contano, si misurano quanti utenti over 60 sono seguiti in ADI, quante sono state le SVAM, eccetera, eccetera. Sono dati abbastanza freddi, dietro ai quali ci sono storie di persone importanti, quindi però è difficile valutare il vero impatto tra un passaggio di un'amministrazione
e l'altra. Ecco, più facile forse è leggere quello che è stato fatto per l'altro settore, che sapete bene, mi spiace insistere sempre, ma che a me sta molto a cuore, che è tutto il settore del centro antiviolenza, dove ovviamente la cosa fondamentale è che si continuino a seguire le donne vittime di violenza. Qui ci sono i numeri che più o meno mi pare corrispondano a quelli storici. La mia idea è che i numeri non diminuiscano non perché non si fa, ma perché emergono sempre maggiori casi, purtroppo, per cui è importante leggerli, ma è importante anche spiegarli e capirli. Però il CAV non ha solo questa finalità, il CAV ha 3 finalità. La prima, importantissima, è quella di dare sostegno alle donne, appunto, vittime di violenza. La seconda è quella di informare i cittadini, tutti, cittadine e cittadini, su ciò che si può fare per prevenire la violenza. E il terzo, ma non perché sia terzo in ordine di importanza, è il tema della formazione che va da quella dei bambini piccoli fino alle assistenti sociali, piuttosto che alle forze dell'ordine, ai giornalisti, cioè in modo da avere sempre un occhio di riguardo. Ecco, su questo io non riesco a vedere qui quali siano state, a parte la marcia, no, che poi la marcia è di quest'anno, lì c'è stato quel convegno, come si chiama, quella serata, no, l'orazione esatta. Ecco, a parte quello non trovo altri eventi rilevanti, però la invito, se vorrà, a prestare attenzione e dare continuità alla parte sia informazione che formazione. Noi cercavamo di avere un evento mensile, a parte l'estate, ed erano sempre eventi molto partecipati, eventi molto importanti, tra l'altro con pubblico diverso, cioè diversificando l'obiettivo, sì, i contenuti, diversifichi anche il pubblico, cercando così di raggiungere appunto target differenziati, ed è importante mantenerlo. Vedo, ma non voglio chiederglielo per la terza volta, che anche qui, anche in questo bilancio, si va vanno in economia un sacco di soldi destinati al CAV, perché si parla, vabbè, adesso me le sono segnate, ma insomma si parla veramente di qualche decina di migliaia di euro. Alcuni sappiamo sono legati al tipo di finanziamento che ci manda la Regione, che poi non è immediatamente applicabile. Ci sono varie, insomma, giustificazioni, e spero che siano giustificazioni semplicemente legate proprio alla tipologia di gestione, non a volontà di non usufruire di questi fondi. Però la raccomandazione è di porre attenzione ad ogni centesimo, perché ogni centesimo in più può essere un centesimo che aiuta a salvare, a formare, ad informare e anche a salvare tante di noi. Ecco, quindi insomma, bene, grazie che avete continuato a portare avanti i nostri progetti. Vedremo ovviamente nel bilancio 25 nuovo che cosa ci proporrete di veramente nuovo. L'unica perplessità che ho, non so se magari l'assessore o gli uffici mi possono rispondere, sul progetto Shares, immagino, il capitolo 5427, qui dove ci sono gli avanzi, cioè gli interventi dell'invecchiamento, quello della DGR famosa del 2021 con cui abbiamo preso i soldi per Share, c'è un avanzo di 24.000 euro, e non ricordo che 24.502 nello specifico, e non ricordo che ci fossero attività che non erano state messe in essere tanto da dover restituire questi soldi, perché poi scusi dottoressa Da Parè, ma mi pare che l'importo complessivo del finanziamento non fosse tanto più alto. Si ricorda il progetto Shares? Però 24.000 euro sono tanti rispetto al totale, ecco, quindi mi chiedo perché ci sia questo, se è possibile saperlo, e se no me lo fate sapere. Grazie. Grazie consigliere Caldart.
Vediamo se ci sono altre prenotazioni. Consigliere Bassetto, prego. Grazie Presidente. No, la mia è semplicemente una domanda tecnica, se mi permettete, rispetto alla questione dei derivati. Mi è parso di capire che sia una questione abbastanza centrale rispetto all'avanzo di quest'anno. Tra tutti i dati però mi sono perso il valore complessivo, non so se l'avesse detto la dottoressa Daparè prima, per cui se riuscite magari a dirmi il dato esatto relativo a quello che era stato l'accantonamento per i derivati e dunque qual è l'esatto importo che viene sostanzialmente liberato, se non ho capito male. Grazie. Allora, tra l'avanzo accantonato al 1° gennaio 2024 avevo 3.116.849. Le risorse previste, stanziate a bilancio 2024 erano 1.704.000. Quindi ho risorse, chiamiamole totali, in qualche modo svincolate, anche se non è il termine giusto, perché non sono risorse accantonate, ma sono 4.820.849. Questa è la partita dei derivati. C'è anche solo per precisione. Se trovate nei documenti c'è ancora un piccolo accantonamento relativo ai derivati, che sono 143 dalla memoria. Ecco, esatto, per essere precisi. Prego, consigliere Carneros. Buonasera a tutti. Dunque, il consuntivo, come diceva l'assessore, è un documento importante sotto il profilo appunto finanziario per un ente locale. E così, sentendo i numeri, mi veniva in mente che c'è sicuramente una costante nel comune di Vittorio Veneto, a prescindere dai colori bianchi, rosso, celesti che hanno governato il comune. E la costante sempre presente è conti sani, a prescindere dai tempi di vacche magre o di vacche grasse. Sotto questo profilo, senza ovviamente dare un giudizio di merito sulle singole scelte che le varie amministrazioni che si sono succedute hanno fatto, dal punto di vista contabile e finanziario, il comune di Vittorio Veneto è sempre stato un comune virtuoso. È stato un comune virtuoso e rispettoso della normativa esistente, che la si condividesse oppure che non la si condividesse. Certo, potrebbe sembrare una cosa normale, una cosa che dovrebbe essere scontata. Sappiamo che nel panorama generale di tutti gli enti locali di questo nostro Paese così non è. E allora, sotto questo profilo, credo che vada dato atto alla serietà, sotto questo profilo,
di chi ha amministrato questo comune. E questo è il dato, diciamo, costante. È vero, quello di quest'anno e per questa maggioranza, come è emerso anche negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, in realtà un qualcosa di nuovo c'è, un qualcosa di strenna natalizia c'è, e mi verrebbe da dire c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico, perché tutte, dal punto di vista contabile, tutte le buone novità hanno origine, sapendo i tempi lunghi della politica, in azioni dell'antico. E come è emerso in maniera chiara, diciamo, la strenna che prendiamo quest'anno sono i derivati. Ha ragione il collega Posocco quando dice che ci troviamo una bella somma in più. Ma siccome io sono uno di quelli che ha vissuto anche le vicissitudini del passato, io sono uno che così per destino fa 2 legislature no e una sì, e in questo caso una sì, una no, in quella del sì, e qui lo dico, come si può dire, per sottolineare com'è difficile amministrare, di com'è impegnativo, di com'è rischioso amministrare. Perché mi vengono in mente del passato i crucci di consiglieri di quell'epoca nel pensare, ma battagliamo o non battagliamo, la paghiamo o non paghiamo la banca, c'è qualcosa che si può fare. E naturalmente, voi sapete, si è tirati per la giacca, da una parte o dall'altra, no, meglio non rischiare, che per poi se ci criticano questo. E abbiamo rischiato contro tutti e contro tutto, perché ce ne siamo sentiti di tutti i colori. E invece, siccome il tempo è galantuomo, ecco che quel seme gettato allora è diventato frutto adesso, e io sono felice di essere stato a suo tempo, insieme ovviamente a tutta la compagine di quell'epoca, un seminatore, e ora sono anche un raccoglitore. E qui mi associo a quello che diceva Posocco, perché adesso viene il difficile, perché nell'immaginario collettivo si pensa, fasti e spendere, comprende qua, comprende là, fai questo, fai quell'altro, fai quest'altro. Non è così. Spendere per gli enti pubblici non è così semplice. Spendere esige, come si può dire, un'accortezza, una vigilanza, una attività di stimolo e di sollecitazione, perché altrimenti, ecco qui il famoso discorso che dicevo prima, che poi raccoglieranno altri. Se lo vogliamo raccogliere noi, è necessario correre. E sotto questo aspetto io ho tanta fiducia nella capacità del decidere, nella capacità di far diventare realtà
quelli che sono i nostri sogni e le nostre aspettative. Fare diversamente vorrebbe dire che non abbiamo sogni, ma abbiamo miraggi. E allora mi viene in mente anche che i miraggi sono dei singoli da un punto di vista fisiologico, mentre invece i sogni possono anche essere collettivi. E se il sogno è collettivo e ci si mette la volontà, i sogni possono diventare anche realtà. Un'ultima considerazione, e qui va il mio ringraziamento alla macchina comunale. Anche sotto questo aspetto, guardate, qui credo di non sbagliare nel ritenere che una presentazione così trasparente e, come si può dire, comprensibile e anche nella sua difficoltà come materia e come diciamo impostazione concettuale, in realtà quelle slide, quei numeri sono davvero provvidenziali per farsi capire e per farci comprendere qual è l'aspetto importante dal punto di vista finanziario per un ente locale. Per cui sotto questo profilo ringrazio, anche perché da come mi è stato detto, io non sono un frequentatore delle sale o degli uffici o delle scale. Tante volte avevo in passato l'idea che chi sale troppo le scale vuol dire che le sportule da portare oppure qualcosa da... E quindi sotto questo aspetto non so, ma mi dite voi che è sfornito, che in pochi hanno fatto questo tipo di lavoro che è davvero notevole, per cui credo vada il nostro ringraziamento, così come peraltro su questo mi unisco a quello che hanno già detto i colleghi, alcuni colleghi dell'opposizione appunto che sono intervenuti e onore al merito, la prima cosa che hanno detto è appunto il plauso alla struttura, che ha bisogno di implementazione. È una cosa importante che i posti in organico siano coperti, perché altrimenti quei sogni di cui dicevo prima è difficile realizzarli. E dico questo anche con cognizione di causa perché so che siccome il comune di Vittorio Veneto è un comune virtuoso, non ha una pianta organica smisurata. Effettivamente i posti che sono presenti nella pianta organica sono effettivamente necessari, per cui forza su questo aspetto. E finisco dando il buon lavoro all'amministrazione, perché anche sotto questo aspetto in politica c'è una diversificazione fra l'esecutivo e il deliberativo che siamo noi. Non siamo la stessa cosa. Noi possiamo essere propositivi e propulsivi, noi possiamo essere quei numeri a sostegno, ma poi l'attività vera, quella importante, quella esecutiva, quella che i cittadini vedono, è quella che fa l'esecutivo. Per cui buon lavoro, noi siamo qua, desideriamo
coinvolgimento, desideriamo partecipazione e desideriamo essere, come si può dire, l'artefice è l'esecutivo. Noi siamo piccole tessere del mosaico, che però queste tessere devono essere messe una accanto all'altra, perché venga fuori dal punto di vista anche, come si può dire, artistico, una cosa bella. Se queste tessere vengono lasciate, come si può dire, sole, l'esito sarà non certo un'opera d'arte bella. Grazie. Grazie consigliere Carneros. Consigliere Tonon. Grazie. Io ho qualche domanda molto specifica unita a qualche osservazione. Ho raccolto anche questa sera, così come era avvenuto in sede in cui ero come auditore della Commissione, i numeri, i macronumeri, diciamo, rispetto al bilancio. Ci sono alcune piccole osservazioni relative che mi sono saltate agli occhi rispetto alle percentuali di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale, che ahimè non sono migliorati, anzi, non dico primo o secondo semestre, non sono migliorati perché indipendentemente da chi governa è il bilancio della città, punto. Con aumenti percentualmente non irrilevanti, anzi. Una domanda specifica la faccio relativamente, eccola qui, ai servizi cimiteriali, per capire a cosa sia dovuta il macro aggregato acquisto di beni e servizi che passa da 31.000 a 126.000, per cui ovviamente si abbassa drasticamente l'indice di copertura. E poi, ma questa più che una domanda è una riflessione relativa al Teatro da Ponte, in cui è esplicitato come nota per quanto riguarda la gestione. È necessario tener conto che il teatro è stato acquistato con atto di compravendita il 31/12/2023, è stipulato un contratto di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo e la decorrenza del piano di ammortamento è 1/1/2024, quindi l'equilibrio tra entrate e spese è diverso rispetto alle previsioni iniziali, ma questo è inevitabilmente. Chiedo rispetto a, indipendentemente dalla parte relativa al mutuo, quale sarebbe l'equilibrio finanziario, anche perché poi chiedo dove sono finiti, perché non ci sono qui nel conto consuntivo, gli investimenti che sono stati fatti, ma forse era il 2025, non mi ricordo, per quanto riguarda l'ottenimento della CPI, perché se è il 2025 è ovvio che non rientra in questo bilancio, se era il 2024 vorrei capire dove sono finiti. Poi ho una domanda, visto che la dottoressa Bettiolla aveva citato anche per quanto riguarda i derivati l'accantonamento dei 145.000, come mai adesso non trovo più la pagina, ma come mai nell'allegato non sono, nella tabella allegata sono solo nella colonna di destra e non nella prima colonna. Era una curiosità. Dove c'è scritto possibile, non quella del vostro, dove c'è scritto il risultato probabile possibile, no, ci sono solo nella colonna di destra.
i 146.000, volevo capire come mai, cioè qual è la ratio che, però confesso che non trovo più. Non trovo più la scheda. La dottoressa D'Apparet la trova sicuramente prima di me. Poi due valutazioni. Il collega che conosce bene il bilancio, peraltro, il collega Posocco ha detto i soldi ci sono, sì è vero. Io però faccio la medesima osservazione, e che è la stessa che ha fatto il collega Carnelos da poco e nel suo primo intervento anche l'assessore De Antoni, che c'è un problema di personale. È la medesima osservazione che ho fatto durante la passata amministrazione più e più volte, perché per quanto bravi siano gli amministratori e per quanto bravi siano anche i dirigenti, se sotto i dirigenti non c'è tutto il resto del personale che galoppa come galoppano gli amministratori e i dirigenti, non si conclude nulla. E devo dire, ahimè, negli ultimi anni sono state perse molte risorse. Sono arrivate delle persone molto qualificate, mi si dice, ma è chiaro che non conoscendo né la macchina né il territorio ci vogliono non mesi, anni per ingranare molto bene, e questo comporta inevitabilmente un problema amministrativo serio. Questo, ripeto, se lo ricorderà sicuramente il collega Posocco, l'avevo già fatto notare, e i nodi vengono al pettine e sono venuti e continuano a venire al pettine. Poi lo devo lo sento come dovere per chi ha lavorato, per la struttura che a quel tempo ha lavorato con noi, per i colleghi consiglieri citati anche dal collega Carnelos da poco e soprattutto per i colleghi di giunta che con me hanno affrontato l'argomento, perché ho sentito parlare di regalo, di fortuna e di strenne natalizie, nulla di tutto ciò. Nulla di tutto ciò. Il risultato dei derivati sono frutto di un impegno, di una volontà, non sono un regalo di nessuno. Ripeto, lo devo alla struttura, ai colleghi consiglieri che mi hanno sostenuto e ai colleghi di giunta che con me hanno affrontato l'argomento. E è stato ricordato, non è stato facile, anche perché sapevamo che qualora la cosa fosse andata avanti come è andata avanti fino al giudizio di appello, le spese sarebbero state e sono state molto rilevanti per la città. Se per caso la cosa non fosse andata bene, le critiche sarebbero piovute sicuramente. Quindi, per cortesia, ma lo ripeto soprattutto per quelli che hanno lavorato, non parliamo di regali, di fortuna e di strenne natalizie. Ringraziamo chi ha lavorato, i colleghi in giunta e il personale, oltre ai professionisti. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Io ho la prenotazione del sindaco. Ecco, per quanto riguarda i numeri, allora sul contenzioso l'importo è stato messo solo sulla colonna finale perché non c'era un accantonamento in precedenza, mentre per gli altri contenzioni avevamo già... No, gli interessi sono stati accantonati solo quest'anno, quindi non c'era un accantonamento. Sì, infatti l'abbiamo determinato nell'anno 2024. Mentre per quanto riguarda i derivati erano tutti precedenti. Non c'era il totale, il fondo non so se è nato dato. No. Della colonna di sinistra non c'era il totale. No, non c'era il totale. Perché l'abbiamo accantonato quest'anno? No.
per questo motivo, insomma. Per quanto riguarda invece le spese dei cimiteri, abbiamo avuto delle spese straordinarie, chiamiamolo così, anche se è sul titolo primo, di estumulazione delle tombe, perché hanno iniziato tutto un lavoro di estumulazione a seguito delle concessioni scadute, e prossimamente ci saranno anche le estumulazioni dei loculi. E quindi è andato sostanzialmente a determinare quella percentuale, insomma. Sul teatro da Ponte... Tutti i soldi. Sul teatro da Ponte voleva i numeri? Le spese? No, ha chiesto, che faccio io. No, ce l'ho. Per quanto riguarda il teatro, tutte le spese per, diciamo, la messa a norma e quindi l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi sono state spese nel corso del 2024 e quindi rientrano nel documento che abbiamo inserito qui, e sono per un totale in totale sarebbero 135.000, ci sono alcune spese, diciamo, spese correnti, per cui quelle in conto capitale sono circa 123. Dovrebbero essere riportate tutte nella tabella che riporta quello che è, diciamo, l'indice di copertura dei servizi a domanda individuale. Se non c'è qualche differenza dovuta, perché qualche volta anche su un'altra tabella che non avete rilevato c'è un altro tema, cioè, ci sono delle risorse che vengono trasferite dallo Stato e che, secondo l'interpretazione del precedente responsabile dei servizi finanziari, non dovevano essere inserite all'interno della gestione di quel bene, che era un bene che dava servizi a domanda individuale, ma doveva essere riportato nei trasferimenti. Questo che cosa ha comportato? Che, che in relazione a quella tabella risulta non inserito come entrata quel trasferimento che lo Stato ci ha passato per quel tipo di... Lo correggeremo perché ci siamo accorti quando era già tutto pronto, no? E quindi, diciamo, non va a inficiare il conto consuntivo, dovrà essere modificata quella tabella in cui non è stato, quindi il costo a carico del comune è superiore rispetto a quello che effettivamente è stato, perché una parte dei trasferimenti dello Stato non sono stati considerati in questa tabella come entrate. Quindi è successo anche questo. Una precisazione sui dipendenti. A parte il discorso della pianta organica, che, diciamo, c'è e non c'è, ho imparato che la dotazione organica non è dovuta a una serie di numeri, diciamo di 5 funzionari, 8 eccetera, ma è data da un importo di risorse che vengono messe diciamo, nel capitolo del personale. Queste risorse complessivamente, diciamo, devono subire devono rispettare dei termini, sia la percentuale delle risorse destinate al personale rispetto alle spese correnti, sia, e questo deve essere al di sotto di una certa, il rapporto deve essere al di sotto di una certa percentuale, e sia anche l'importo complessivo che deve essere inferiore a quello di un triennio di qualche anno fa. Quindi è stato stabilito quello che è questo limite massimo, intorno ai 5 milioni e mezzo, adesso non mi ricordo esattamente, ma una cifra del genere. La spesa per il personale che noi abbiamo deve essere inferiore a quella cifra là. Ecco, quindi la dotazione organica può essere, diciamo, la pianta organica, quella che diceva il consigliere Carneros, può essere modificata attraverso il PIAO, che può essere aggiornato e modificato anche nel corso dell'anno. L'ultimo che abbiamo approvato è di febbraio, dottore, il PIAO, 27 marzo. Ok. Il personale complessivamente, quando, diciamo, nell'estate 2024 era intorno alle 135 unità, c'è una discussione 135-34 non sposta, alla fine dell'anno sono andate via 2 persone nel corso dell'anno e siamo arrivati a un totale di 143, quindi sono state fatte nel mese di dicembre 10 assunzioni complessive che hanno recuperato 2 persone che sono andate via nel frattempo e quindi hanno portato il totale a 143. Nel PIAO 2025
avremmo diciamo, l'obiettivo di assumere altre 14 persone, scusate, per arrivare fino a 157, fatte salve le dimissioni, che alcune ce ne sono già state, e quindi alla fine non arriveremo a questo valore, perché purtroppo i tempi per le assunzioni sono lunghi, non c'è niente da fare. Per fortuna che non è passata quella norma che prevedeva l'obbligatorietà di passare prima alla mobilità, prima di fare i concorsi, però diciamo i tempi sono lunghi e quindi gli uffici stanno lavorando proprio cercando di fare. Sì, mi ricordavo che questo non era nelle discussioni con l'ex assessore del personale, si parlava che a maggio del 2024 era stata iniziata la procedura per assumere i vigili, insomma, della polizia, gli agenti di polizia locale. Abbiamo completato la procedura a dicembre, che abbiamo fatto quelle 3 assunzioni a dicembre, quindi hanno lavorato, non è che siano stati fermi, insomma, ecco, quindi vuol dire sono delle situazioni, purtroppo la burocrazia è molto complicata. Ah beh sì, ok. Sì. Quella che diceva sì. medie, 2024, questo Vabbè, insomma, sì, mi faceva presente la dottoressa qui qual è stata la spesa per il personale del 2023, era stata di 5.381.000, nel 2024 5.599.000. Questi dati, quindi con maggiore spesa nel corso del 2024 complessivamente, di 218.000 euro. Questi valori però per la determinazione di quella spesa che poi deve essere inferiore a quella del triennio, ci sono dei calcoli abbastanza complicati che non corrispondono mai. Siamo comunque sotto di circa 200.000-300.000 euro. Ecco. Ok, non so, abbiamo risposto quasi a tutto, non mi ricordo più. Quasi a tutto. Allora, grazie assessore De Antoni, che continua a spacciarsi per assessore Padoan. E adesso parola al sindaco. Prego. Grazie. Allora, io intervengo perché è vero che il consuntivo, diciamo, raggruppa l'esercizio dell'amministrazione passata e quella attuale, e che è difficile scindere cosa è stato fatto prima, cosa è stato fatto dopo, però a me sembra che nella discussione di questa sera si tralasci i 7 mesi di amministrazione che abbiamo già avviato, no? E su questo intervengo perché al di là delle criticità, delle difficoltà che sono emerse anche nella discussione questa sera, anche dalla parte della minoranza, soprattutto alla questione della struttura, no? Della macchina burocratica, ma su questo lasciatemi dire c'è una forte volontà di ristrutturarla e di sistemarla. E innanzitutto voglio ringraziare gli assessori per il lavoro che stanno facendo e per l'impegno che stanno mettendo, e vedo una certa dinamicità e volontà, ripeto, nel coordinare, nel reimpostare la struttura amministrativa della macchina burocratica. È vero in tutte le pubbliche amministrazioni, se voi andate a parlare con i sindaci o gli amministratori di tutti i comuni, attualmente sono tutti in sofferenza perché c'è un continuo turnover, difficile strutturare che persone con esperienza poi ti rimangono all'interno degli uffici, però io penso che su questo si possa fare qualcosa e secondo me lo stiamo già facendo. Ecco, vorrei dire, uno su tutto è il segnale delle assunzioni che sono state fatte in questi 7 mesi, che non sono poche, una decina di assunzioni, e le prossime che si stanno concretizzando. C'è un cambio di marcia su questo, no? Oserei dire. Un'altra questione fondamentale è l'arrivo anche dell'architetto Madalosso, insomma il tempo necessario anche per coordinare quella che è la struttura, quella un po' più, se vogliamo, leggermente in sofferenza, che è quella tecnica, ma dove sono stati fatti dei passi in avanti dal mio punto di vista. Vorrei ricordare, insomma, che in questi 7 mesi abbiamo completato e realizzato progettazioni che erano a rischio per quanto riguarda l'introito dei fondi a cui aveva la precedente amministrazione partecipato, e che tra luglio e agosto con gli uffici che avevamo e col personale che avevamo hanno fatto veramente le corse
per progettare e quindi riuscire a intercettare quei fondi. Uno su tutto è la pista ciclabile del Lago Morto, il progetto anche della palazzina di via Galileo Galilei e tante altre situazioni. Una su tutte vorrei sottolineare la questione dell'illuminazione pubblica. Ricordiamoci che c'erano tutte le luci, non tutte, ma insomma metà delle luci erano spente, ok? Quindi anche qui c'è stato un grosso sforzo da parte, ripeto, degli uffici e delle persone che operano con professionalità all'interno di questa struttura, e insomma qualcosa dal mio punto di vista è stato fatto. Altra questione, un passo in avanti, e qui devo dar atto, scusate se intervengo facendo, voglio dire, magari non dovrei elogiare la Giunta, ma a me viene da fare i complimenti ai miei assessori, in particolar modo l'assessore anche De Antoni, per quanto riguarda ad esempio il discorso della questione delle pulizie delle strade e la manutenzione per quanto riguarda in parte anche il verde. Assessore Posocco, sono d'accordo che il discorso ad esempio delle potature è ancora parzialmente in difficoltà, però dal mio punto di vista è stato fatto uno sforzo in questo senso, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione insomma del verde in città. Per quanto riguarda, è stato fatto il discorso appunto dell'intervento al Teatro da Ponte, che era un intervento essenziale, altrimenti il da Ponte non si apriva. Poi per quanto riguarda, sono stati fatti anche dei lavori nello stabile di via Carducci e è stato rinnovato la questione della progettualità della scalinata di Sant'Augusta, che assolutamente non era terminata. E, insomma, dal mio punto di vista alcune cose sono state portate avanti. Quindi quello che volevo sottolineare è che sì, accettiamo l'augurio di buon lavoro, ma lo stiamo già facendo, cioè è già impostato. Logico che c'è molto ancora da fare e vi assicuro che siamo molto determinati a farlo. Ultima considerazione, e mi trovo d'accordo con l'intervento della consigliere Tonon per quanto riguarda la questione dei derivati. Allora, che secondo me sono frutto di un'azione politica ben precisa, portata avanti con determinazione per quanto riguarda il ricorso, perché evidentemente era stato intravisto che la questione dei derivati erano delle accensioni di mutui risultati poi non corretti, e quindi anch'io mi sento di sottolineare questo aspetto qua, che non è frutto di fortuna, voglio dire, sono le azioni, i risultati sono frutto anche di azioni politiche e come tali vanno riconosciute. Grazie. Grazie Sindaco, do la parola all'assessore Ceccarini, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, ringrazio a mia volta la consigliera Caldarte, della quale ho preso il testimone, insomma, di questo settore, di questo assessorato bello tosto, bello importante. E, colgo l'occasione, insomma, delle sue considerazioni per dire due cose. Allora, l'anno scorso, e mi sembra di parlare di tantissimo tempo fa, in realtà, insomma, sono passati pochi mesi, ma sono stati molto molto intensi. Ecco. Allora, l'anno scorso proprio una delle primissime cose che ho preso in mano è questo progetto Shares dedicato all'invecchiamento attivo, che appunto trattasi di un bando regionale che era stato ripescato, per cui ci siamo trovati nella situazione di prendere in mano un progetto che è arrivato un po' in corsa, no? E che quindi gli uffici avevate provato a rimettere in piedi. Fatto sta che fino a giugno in effetti non era stato fatto nulla, perché c'erano state fatte tutte le attività probabilmente propedeutiche, ma il progetto in sé non era ancora partito, quindi anche la spesa che è stato possibile rendicontare fa riferimento a un anno, considerando che poi c'è stata data la proroga, altrimenti sarebbe finita addirittura a settembre, quindi da giugno a settembre effettivamente, ecco. Quindi sono entrata proprio in pieno in questo progetto che ho ereditato, che considero comunque una bella iniziativa,
Le associazioni di volontariato coinvolte nella convenzione, insomma, che avevate organizzato si sono date da fare al meglio. Abbiamo cercato di creare degli eventi anche collettivi, insomma, con delle proiezioni, dei concerti, proprio per far conoscere questa saletta di via Cosmo a Ceneda, nel quartiere di Ceneda, che è aperta alla fruizione di qualunque persona di una certa età, diciamo, over 65, ma io direi che qualcuno potrebbe offendersi, no? Sull'invecchiamento attivo degli over 65, insomma, diciamo un po' più avanti. Progetto che quindi è stato portato avanti con forza e convinzione negli ultimi 6 mesi dell'anno scorso e che stiamo portando avanti anche quest'anno. Quindi è stato rendicontato quello che si è potuto, tenendo conto anche che le associazioni stesse, vivendo spesso di volontariato, gratuità, hanno fatto anche un po' fatica a volte, no? a rendicontare delle spese, perché il loro operato era effettivamente gratuito. E colgo un'occasione pubblica per ringraziare gli assistenti sociali che hanno seguito questo progetto moltissimo in orario non di lavoro, perché questo comportava le riunioni, insomma, ed altre cose. Un'altra, non è direttamente del comune, ma non risulta in questi dati, però un altro progetto che ho seguito all'inizio è quello con l'Associazione Famiglie Rurali, che ha fatto un bellissimo percorso di formazione rivolto ai caregiver, insomma alle familiari, alle persone che si fanno carico degli anziani in casa, che è stata veramente un'esperienza molto bella di collaborazione e con una visione completamente diversa di cura, di chi si prende cura, insomma, è stata veramente una cosa molto bella. I tempi per attuare delle nostre idee, dei nostri progetti, comunque tra entrare, pensare e attuare sono lunghi, e quindi vedremo i frutti in quest'anno, però scusate ma colgo l'occasione perché proprio oggi c'è stato il primo incontro di un nuovo servizio che offriamo come Comune di Vittorio Veneto, l'Alzheimer Café, che esiste anche in altri comuni, e che con la collaborazione, insomma, che c'era anche con la dottoressa Tona proprio per il progetto Share, insomma, ho deciso che era una cosa bella, una cosa da promuovere, ed oggi si è tenuto il primo incontro. Una volta al mese, il mercoledì mattina, si incontrano in un ambiente informale, quindi davanti a un caffè, persone con problemi di demenza insieme ai loro familiari. Questo è un progetto, insomma, che vuole proprio togliere dall'isolamento e far socializzare familiari e persone fragili. Per quanto riguarda gli anziani, poi sappiamo che a livello di ambito stiamo partecipando a dei servizi finanziati PNRR che andranno a beneficio anche dei nostri anziani, quindi si sta lavorando questo, soprattutto per la domiciliarità, quindi per evitare che le persone debbano arrivare alla struttura, insomma, no? E quindi ci sono questi progetti di dotazioni strumentali tecnologiche, piuttosto di assistenza domiciliare anche nelle giornate festive, nei orari non previsti dai servizi. Quindi ecco, stiamo lavorando anche per questo. Per quanto riguarda il centro antiviolenza, su questo mi trovo assolutamente concorde nel considerarlo un servizio che come comune, perché ricordo il centro antiviolenza di Vittorio Veneto è comunale, ecco, bisogna preservarlo e bisogna valorizzarlo, anzi bisogna renderlo sempre più protagonista del nostro territorio. E proprio per questo un'altra attività, insomma, citata è quella connessioni di rete. Era stato fatto un bellissimo incontro di formazione allargato a tutte le forze di polizia, carabinieri, insomma, e i centri antiviolenza, le case rifugio, via dicendo, proprio qui a Vittorio Veneto, per coordinare
tutte queste realtà che si occupano di violenza contro le donne. Sempre convinta che dobbiamo essere anche formatori e sensibilizzatori, in uno dei tavoli interistituzionali a cui partecipiamo come Comune Politiche Giovanili, insieme a tutti gli istituti di vario ordine e grado, insomma, scolastici del Comune di Vittorio Veneto, ho proprio ribadito la disponibilità delle operatrici, delle psicologhe, insomma, del Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto ad intervenire nelle scuole, sia su richiesta dei ragazzi, quindi all'interno delle loro giornate di autonomia o richieste personali, sia da parte di percorsi strutturati insieme agli istituti scolastici. Ecco, questa è una cosa che ho proprio portato fortemente nelle primissime riunioni che abbiamo fatto con i dirigenti. È stata ricordata l'orazione civile del magistrato Roberta Gallego, che ammetto ha avuto un'organizzazione importante e che ha riempito l'aula magna del seminario e che è stata molto apprezzata, quindi sì, questo sicuramente. Stiamo lavorando con gli uffici, stiamo proprio organizzando i prossimi incontri di formazione interna, quindi più che interna, specialistica, diciamo, per gli operatori di settore, su delle tematiche più, insomma, specifiche che possono interessare proprio chi si occupa di assistenza e violenza alle donne vittime di violenza, e anche portare avanti degli incontri cittadini con un interesse più allargato, insomma, sperando di disseminare buone cose, ma anche di poter lanciare un gancio, insomma, lanciare un segnale di ascolto e di aiuto a chi può essere in una situazione di pericolo e che a volte non riconosce neanche. E quindi ecco, su questo stiamo lavorando moltissimo. Anche in questo caso sul discorso avanzo di bilancio, come detto, ci sono dei finanziamenti statali, regionali, europei, insomma, che sono molto molto legati a delle spese specifiche, per cui a volte purtroppo ci troviamo a non poterne disporre a fronte di necessità. L'esempio più classico che possiamo fare è una donna che potrebbe aver bisogno di fare la patente e che la renderebbe più autonoma, le darebbe possibilità anche di maggior ricerca di lavoro, insomma un riscatto, è una delle spese che non possiamo rendicontare, no? E quindi questo è un limite a volte. A volte non sono stati utilizzati perché non necessari, questo non toglie che gli accessi continuano a essere importanti, insomma. Non tutti sfociano in vere prese a carico, a volte sono solamente delle informazioni, si rispetta sempre la volontà della donna, che a volte non è pronta in quel momento, però sa dove potersi rivolgere. Le nostre operatrici e anch'io personalmente abbiamo partecipato a numerosi eventi invitate appunto a portare la testimonianza e la voce del centro antiviolenza, ecco. Per cui su questo insomma siamo assolutamente concordi. Grazie Assessore Ceccarini. Allora io vorrei adesso, prima di continuare la discussione, visto che gli aspetti tecnici mi sembra li abbiamo sviscerati e superati, io credo che possiamo liberare la dottoressa Bettiol, poiché la discussione proseguirà, mi sembra, sul piano politico. Io direi di ringraziarla e grazie del suo aiuto. E adesso ha chiesto la parola l'assessore Marco Dus, prego.
Sì, sarò veramente molto breve, però il tema del personale credo sia un tema centrale per chi amministra in questi periodi e lo è perché non c'è il personale. E perché non c'è il personale? E non c'è il personale perché le persone non partecipano ai concorsi. E perché non partecipano ai concorsi? Beh, io credo perché una delle tante motivazioni è perché da circa 20 anni c'è una narrazione che abbiamo anche in quest'Aula più volte fatto sul fatto che i dipendenti pubblici siano una categoria di lavoratori che non si applichino come invece i dipendenti privati. E questa narrazione è molto estesa a livello nazionale. E vi porto solo un esempio: l'altro giorno abbiamo incontrato 3 neolaureati in architettura e alla fine dell'incontro abbiamo chiesto loro quali progetti hanno per il futuro. Nessuno di questi ha minimamente pensato di poter partecipare a un concorso pubblico, eppure parliamo di urbanisti. E dove la fanno l'urbanistica se non dentro un comune, una provincia, una regione? Certo, ci sono gli studi, ma nessuno di loro la vuole fare, nessuno di loro ha pensato a queste cose. Allora, non è che risolveremo qui questa sera questo problema, però mi piaceva approfittare di questa sera per porre l'attenzione su queste cose, perché abbiamo il problema degli operai, abbiamo il problema dei dipendenti generali, ma il dato IFEL 2015-2023, il personale impiegato nella pianificazione si è ridotto del 17% e non se ne trova, cioè si fanno i concorsi e la gente non ci viene più a fare i concorsi. Allora noi adesso possiamo anche dire faremo dei concorsi, dobbiamo sperare che la gente ci viene, perché quelli che vengono rimangono 1, 2, 3 mesi e dopo cercano di andare verso un'altra amministrazione. No? Recentemente anche abbiamo visto, ricevuto delle richieste di dimissioni perché le persone ovviamente cercano una remunerazione più adeguata che trovano dove? Nelle amministrazioni statali. Che questo qui è un assurdo, cioè perché se lavoro nel comune di Vittorio Veneto devo prendere di meno che se lavoro per l'INPS o per... cioè è veramente una guerra tra poveri. E ovviamente a rimetterci sono innanzitutto i dipendenti in primis, e poi le amministrazioni, chi amministra e poi chi deve usufruire di quei servizi. No? Noi abbiamo gli utenti che ti dicono ho fatto la domanda e nessuno mi ha risposto. Ma non ho fatto la domanda un mese fa, ho fatto la domanda 2 anni fa e nessuno mi ha risposto. E nessuno gli risponderà perché non c'è nessuno che può rispondergli, perché quell'ufficio lì non è presidiato da nessuno. Ecco. Io ci tenevo a fare questo appello che non è un piagnisteo, è per dire che la situazione in cui ci troviamo a amministrare noi e quelli prima di noi e quelli ancora prima di noi è questa qui, e il trend non è che sia roseo, il trend è sempre peggio, mi viene da dire. Allora, quando noi, ripeto, anche così, sorridendo, a battuta, eccetera, no? Alimentiamo quel tipo di narrativa, sappiamo che stiamo mangiando da dentro un sistema, come è avvenuto per la politica, niente di più, niente di meno, perché la politica era una cosa sporca, una cosa brutta e cattiva, e poi il panorama che vediamo è quello che c'è. Scusate, ma ne ho approfittato perché non è una difesa della categoria a cui appartengo o sindacale, però è un dato che riscontro ogni volta che quando anch'io organizzo dei concorsi non ci partecipa nessuno. Questo è il risultato. Grazie, Assessore Dus. Se ci sono altri interventi, prenotatevi. Ora possiamo passare alla votazione. Chiudo la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto?
Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Di fatto ribadisco quello che ho detto prima all'inizio dell'intervento, né complimenti né critiche a una o all'altra amministrazione, visto che si condivide soprattutto nel primo anno tutto, e non solo nel primo anno, perché chi ha amministrato prima di questa amministrazione sa che ha continuato alcuni progetti precedenti. Il sottoscritto ha continuato tanti progetti che erano stati iniziati dal collega Gian Antonio Darè. È inevitabile, è giusto, perché i progetti non durano 5 anni, alcuni abbiamo visto i risultati adesso per azioni partite 9-10 anni fa. Il voto ovviamente è favorevole, ma non ovviamente perché siamo in maggioranza, ma perché la cura, diciamo così anche, nell'approntare il bilancio consuntivo, è tale che denota una cura anche dell'amministrazione. Di solito si dice che da un punto di vista politico-amministrativo è importante il bilancio preventivo. Perché? Perché delinea quelle che sono le prospettive di un'amministrazione nell'annuale e nel triennale. Sì, è vero, così come lo sono i piani industriali delle aziende. E però alla fine l'azienda a fine anno verifica se il segno è positivo o negativo alla fine del bilancio, come si diceva una volta, se è in rosso o in nero. E questo risultato dimostra che l'amministrazione, ripeto, come aveva fatto la precedente, si sta dando da fare. Diciamo che è, lo dico in senso buono, troppo positivo il risultato, perché da un punto di vista amministrativo sappiamo che si dovrebbe arrivare il più possibile vicino al pareggio, cosa impossibile ovviamente, ma l'impegno l'abbiamo colto molto bene dall'intervento del sindaco, che ha detto quello che in questi 7 mesi, nei primi, diciamo, nella prima parte dell'amministrazione è stato fatto, è stato approntato. Ci fa ben sperare che i risultati arrivino non tanto e non solo per l'amministrazione, ma soprattutto per la città. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Dichiarazione di voto del capogruppo Caldar, prego. Grazie, anch'io ho apprezzato l'entusiasmo della nostra sindaca nel raccontarci cosa è stato fatto. Purtroppo la maggior parte delle cose che lei ha citato sono abbastanza cose di ordinaria amministrazione, però insomma si vede che l'impegno c'è, l'entusiasmo c'è ed è importante. Abbiamo già detto prima che, essendo un bilancio a metà, diciamo, abbiamo trovato molte delle azioni che avevamo messo in piedi noi continuate, di questo ci fa piacere. Manca però un po' quell'anima, l'animus più che l'anima, che ci sarebbe piaciuto vedere, seppur io avevo detto 6 mesi, giustamente la sindaca ha detto sono 7 mesi, quindi un periodo abbastanza lungo per vedere un po' più di incisività, per cui il nostro voto è di astensione. Non vedo altre dichiarazioni di voto. Chiudo le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Bassetto. Grazie. Ci apprestiamo a brevissimo a votare questo rendiconto. Questa lista che io qui rappresento come capogruppo, la lista civica Mirella Baliana Sindaco, è una lista che all'interno di questo Consiglio Comunale è assolutamente nuova. È nuova perché è nata grosso modo 2 mesi prima delle elezioni a sostegno della candidatura dell'attuale sindaco Mirella Baliana, ed è una lista civica quindi che si trova oggi in questo Consiglio Comunale a votare un rendiconto
che per certi versi la riguarda, vertendo su una parte di amministrazione baliana, ma è un rendiconto che verte anche in merito all'amministrazione che l'ha preceduta, che era quella del sindaco Miatto. Amministrazione di cui nessuno di noi 4 consiglieri comunali faceva parte. E credo che questo rappresenti esattamente un concetto che in realtà è abbastanza semplice. L'ente comunale, come istituzione, va avanti a prescindere dalle amministrazioni che nel tempo sono destinate a cambiare. Noi siamo subentrati ad un'amministrazione, qualcun'altra subentrerà evidentemente alla nostra. Non credo ci siano amministrazioni fortunate, ci sono amministrazioni che partono da quello che trovano e da lì vanno avanti. Questa sera votiamo un rendiconto di cui la dottoressa D'Apparè prima mi ha fatto la specifica che io ho richiesto. Ha all'interno un importante valore di 4.820.000 euro abbondanti relativi ai derivati. Non è questione di fortuna, è questione di una scelta fatta, una scelta amministrativa che qualcuno ha fatto in precedenza e di cui non beneficia oggi l'amministrazione baliana, ma di cui beneficia oggi la città di Vittorio Veneto. Il nostro voto rispetto a questo rendiconto è favorevole. Grazie, consigliere Bassetto. Allora, concluse le dichiarazioni di voto. Chiudo le dichiarazioni. La votazione. Prego, consiglieri, votate. Chiudo la votazione. Delibera è approvata con 10 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego, consiglieri, votate. Da Re ha votato, non ha. Ok. Anche Toffoli, bene. Chiudo la votazione. Immediata esecutività approvata, favorevoli 10, contrari 1, astenuti 5. Bene, grazie. Chiudiamo il punto 6. Allora, adesso c'era una domanda di attualità che aveva presentato la consigliera Caldart. Possiamo introdurla adesso, nel senso che prima mancava. Se vuole farlo adesso, allora introduciamo, ritorno al... Prego. Bene, domanda di attualità del consigliere Caldart, prego. Grazie. Allora, parliamo del Festival Works, di cui ieri è stata fatta la conferenza stampa, la presentazione a tutti, un'iniziativa che, da come l'abbiamo capita, definisco lodevole negli intenti e anche nella forma, come festival, e che davvero noi tutti, credo, speriamo, possa contribuire a far ulteriormente crescere la vocazione culturale ed educativa
della nostra città in un panorama nazionale, ma proprio perché è un'iniziativa così importante richiede massima trasparenza nell'organizzazione. E abbiamo rilevato 3 punti sui quali appunto chiediamo delle precisazioni. La prima riguarda l'individuazione dei fornitori. Ci sono stati 2 appalti, uno sotto soglia per l'ideazione immagine coordinata e grafica, quindi nulla da dire su questo, di 5.978 euro, e poi un secondo importo complessivo di servizi per oltre 40.000 euro, per la quale è stata fatta una richiesta di manifestazione di interesse che doveva giustamente essere corredata di progetto tecnico e di tutta la documentazione di rito. Tra l'altro abbiamo visto uscire totem e pubblicità varie, però non viene ancora, almeno fino a prima di questo Consiglio Comunale, non era ancora pubblicata alcuna determina con l'indicazione di chi sia stato a vincere, ad ottenere questo incarico, cosa che credo dovrebbe essere messa agli atti pubblici. Allora, che cosa è successo per questo secondo importo di 40.000 e più euro? L'Ufficio Cultura ha pensato, cosa che può fare, di non fare una gara diretta in MEPA aperta a tutti, come di solito si fa comunque per impegni di spesa così importanti, ma di procedere con una semplice manifestazione di interesse, pubblicando l'avviso all'albo pretorio il 27 marzo, con richiesta di presentare le domande entro non oltre 7 giorni, certamente nei limiti di norma, di legge, però insomma tempi stretti. Il problema era che in quel 27 marzo, in quella richiesta, mancava la documentazione necessaria per redare l'offerta economica e tecnica così come doveva essere fatto, quindi non c'era l'importo presunto per i compensi ai relatori, per gli spettacoli, eccetera. Questa specifica è stata inserita sul sito del Comune il 2 aprile, cioè il giorno prima della scadenza della manifestazione di interesse. Quindi non vogliamo assolutamente pensare che la cosa sia stata fatta con un intento specifico di limitare l'accesso alle informazioni solo a qualche fornitore, però è chiaro che sappiamo bene che raramente si va a guardare sul sito, cioè le richieste come queste passano abbastanza inosservate perché non compaiono da nessun'altra parte, non ci sono avvisi come in tutte le gare pubbliche e insomma ci ha lasciato un po' perplessa questa procedura che a nostro parere è carente della necessaria pubblicità, quindi chiediamo di giustificare questa scelta. C'è poi il tema dei costi. Allora, all'albo pretorio era stata pubblicata la somma totale di 46.238 euro, apparso poi un contributo di qualcuno, così abbiamo capito, di ulteriori 14.432 euro. Quindi a quello che ci è dato sapere, questo festival, il costo di questo festival è di oltre 60.000 euro, senza contare che poi tutta la parte dell'ufficio stampa era già compresa nell'appalto in essere. Però a fronte di questo investimento, sempre leggendo i documenti presenti all'albo pretorio online, ci ha sorpreso vedere che meno del 10% di questo importo, quindi anzi meno di 6.000 euro, era la spesa messa a budget per i relatori, e sono tanti i relatori, sono quasi tutti professori universitari, comunque sono persone conosciute insomma, nel mondo accademico, mentre c'erano per 3 spettacoli, con tutto rispetto per gli spettacoli, ma saranno o monologhi o comunque non sono delle prime, ci sono ben 8.400 euro. Quindi ci sembra ci siano delle discrepanze sui costi specifici e tra l'altro proprio riguardo anche ai soggetti coinvolti abbiamo notato guardando oggi proprio i nominativi di chi parteciperà come relatore che c'è tanta università, il che non fa ovviamente male, però manca il work, manca chi lavora, mancano gli imprenditori. Non dico italiani perché magari è la prima edizione e si può ampliare l'anno prossimo, ma nemmeno quelli locali con cui abbiamo letto con soddisfazione di tutti che state
formando, tessendo una rete proprio per contribuire alla crescita del nostro territorio. Quindi guardando anche ad altri, perché bisogna sempre guardare a chi è più avanti di noi, adesso non parlo di festival importanti, ma insomma ce ne sono tanti in Italia, se non quello di Trento, tanti altri, insomma si poteva magari dare un taglio diverso, ma questa è una vostra scelta. La domanda qui è che vengano esplicitati i singoli costi per ciascuna voce di spesa. Se si può concludere. Sì, e poi c'è il terzo tema che è quello del periodo. Qui ci sono due criticità. Una, il fatto che sia stato venga presentato nel periodo che precedentemente era quello del Festival Biblico, che quest'anno, ahimè, dolorosamente è stato spostato a Conegliano, e soprattutto l'attenzione nostra è andata sulla scelta sia politica di parlare di lavoro a meno di un mese dal referendum, e sappiamo che i vari partiti politici hanno posizioni ben diverse, ma poi sulla scelta sulla correttezza giuridica dell'organizzazione del festival, perché sappiamo che in periodo pre-elettorale, pre-referendario in questo caso, ci sono tutta una serie di limitazioni di pubblicità. Per esempio, fino a ieri tutta la parte pubblicitaria portava i loghi di comune e di regione. Oggi sul materiale digitale i loghi sono spariti. Rimangono però sulle foto pubblicate ai giornali online, rimangono sulla parte cartacea, quindi questo ci ha fatto ulteriormente supporre che ci fossero delle, diciamo, che non ci fosse una correttezza giuridica nell'organizzazione. Grazie. Grazie della risposta. Allora risponde all'interrogazione l'assessore Padoan. Ora? Molto bene. Ok, buonasera a tutti, buonasera a tutte. E intanto chiedo scusa per il ritardo che ha portato insomma, allo spostamento nell'ordine del giorno e causa di forza maggiore, ma approfitto per ringraziare i consiglieri e la conferenza dei capigruppo insomma, per aver permesso questa modifica all'ordine del giorno. Non sarò tanto breve, nel senso che i punti portati dalla consigliera sono diversi e seguo l'ordine della presentazione così come l'ho trovata scritta, quindi seguo la domanda di attualità così come l'ho trovata scritta. Allora, punto primo, individuazione dei fornitori. Viene chiesto di chiarire in merito alle modalità di individuazione degli operatori economici individuati dall'ente. Mi sentite? Sì. In via di premessa è opportuno precisare che l'importo dell'affidamento del servizio di comunicazione in favore della ditta individuale Casa Grande Michela è di complessivi 4.900 euro esente IVA, ai sensi dell'articolo 1, commi 54-89 della legge 190-2014, così come modificato successivamente, quindi 4.900. Tale precisazione trova riscontro nella determinazione dirigenziale 235 del 26 marzo. Quindi l'importo di 5.978 riportato nella domanda di attualità non è corretto e non trova riscontro negli atti dell'ufficio. Quanto all'affidamento per i servizi di organizzazione si osserva quanto segue. In primo luogo l'importo messo a disposizione dall'ente in sede di avviso pubblico è di 33.000 IVA esclusa, pertanto la cifra di 40.260 indicata nella domanda è comprensiva dell'IVA. La precisazione rileva perché le soglie economiche che regolano la materia degli affidamenti diretti, di cui al decreto legislativo 36 del 23, sono da intendersi al netto dell'IVA. L'affidamento diretto è disciplinato dal medesimo decreto legislativo 31 marzo 23, numero 36, che lo consente per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Per servizi per lavori inferiori a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di progettazione, di importo inferiore a 140.000. La definizione di affidamento diretto, ok, allegato 1.3 bla bla bla, trattasi di affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui l'articolo 50, comma 1, lettera B, del codice dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice. Quindi trattasi di questa procedura amministrativa.
che nel caso di specie si è svolta nei seguenti termini. Prima fase, pubblicizzazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse con indicazione dell'importo messo a disposizione dell'amministrazione comunale e richiesta di presentazione di un progetto di organizzazione dell'evento chiave in mano da valutarsi da parte del responsabile unico di procedimento in base a definiti e previsti criteri qualitativi. Seconda fase, trattativa diretta in piattaforma elettronica MEPA con l'operatore prescelto. Tale procedura è conforme ai pareri espressi dall'ANAC che suggeriscono da un lato di tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento, sancito dall'articolo 1,2 della 241, e quindi di non utilizzare le procedure di gara ma l'affidamento diretto in applicazione del principio di risultato, ossia l'affidamento del contratto con la massima tempestività, che era il caso in questione, e dall'altro di consultare più operatori economici, in quanto la consultazione, in questo caso attraverso l'avviso pubblico, aiuta a documentare e a dimostrare la rispondenza dell'appalto alle esigenze della stazione appaltante. Analoga procedura, fase di pubblicizzazione avviso e seconda fase di trattativa diretta, è stata utilizzata anche per il Festival dell'Educazione lo scorso 2024. Ah, questo non rileva. Lei non ha posto questo rilievo. Lo ha posto aggiungendo che si tratta di un termine assolutamente congruo. No? Riporto di seguito, anche al fine di fugare ulteriori dubbi, sulla correttezza della procedura amministrativa seguita, la tempistica, non senza ribadire che nel caso di specie non si è attivata alcuna procedura di gara, ma si è trattato di un affidamento diretto preceduto da una raccolta di preventivi offerte attraverso la pubblicizzazione di un avviso, ritenute necessarie per individuare l'operatore economico con il quale effettuare poi la trattativa diretta. 27 marzo 25, protocollato, pubblicizzazione dell'avviso pubblico, 3 aprile scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 1 aprile, protocollato, richiesta di chiarimenti da parte di un operatore che dichiarava di aver quasi ultimato il progetto tecnico richiesto dalla manifestazione di interesse, ma che per redigere l'offerta economica necessitava di alcuni chiarimenti. 2 aprile, quindi di fatto 12 ore dopo, invio all'operatore economico e pubblicizzazione nel sito del Comune a beneficio di potenziali altri operatori interessati delle risposte. In merito poi alla carenza di contenuti dell'avviso, si ritiene che tale contestazione sia poco oggettiva. L'avviso conteneva la descrizione dell'oggetto dell'appalto, il dettaglio del numero e tipologia di incontri e attività proposte, la durata del festival e tutti gli obblighi a carico dell'operatore economico e del Comune di Vittorio Veneto. Si ritiene pertanto che fossero presenti tutte le informazioni di base per la predisposizione di un progetto organizzativo volto solo a manifestare l'interesse ed essere poi invitato nella successiva procedura di affidamento diretto, tenuto conto peraltro che il medesimo era rivolto ad operatori con esperienza nell'organizzazione di eventi iscritti nell'apposita categoria del mercato elettronico. Aggiungo ora, perché non c'è, o forse non l'ho letto nella domanda d'attualità, però che la determina di affidamento esiste ed è del 15 aprile. Forse, ok, allora, ok. Secondo punto, contenuti e costi del festival. I costi ad oggi conosciuti del festival sono questi: oltre all'affidamento della comunicazione per il complessivo importo di 4,9 vanno aggiunti 32,8 oltre IVA al 22% e quindi 40.016 euro per un totale complessivo di 44.916 IVA inclusa. La considerazione per cui parziali costi sono assorbiti dall'ufficio stampa è appunto una mera considerazione, perché l'ente promuove tutti gli eventi organizzati direttamente e non attraverso i propri canali. Ogni 15 giorni, ad esempio, viene pubblicato un riepilogo degli eventi che si svolgono in città di cui l'ufficio IAT viene informato. Non è mai stata richiesta dagli uffici comunali all'ufficio stampa un'attività ulteriore, aggiuntiva e differente rispetto a quanto già oggetto di affidamento del servizio di comunicazione istituzionale in relazione al Festival Works. Né si comprende per quale ragione il controvalore delle sponsorizzazioni tecniche offerte dagli sponsor debba andare ad aggiungersi alle spese del festival e non invece piuttosto a diminuirne gli importi a carico dell'ente o ad arricchire il festival con ulteriori opportunità. Infatti, premesso che gli sponsor sono stati tutti individuati attraverso un'apposita procedura pubblica di selezione e che i rapporti fra gli stessi e il Comune di Vittorio Veneto saranno regolati da appositi contratti in corso di formalizzazione, quanto oggetto di sponsorizzazione non avrebbe semplicemente trovato copertura nel budget del festival, indicato in 45.000 euro già con deliberazione della Giunta Comunale del 20 febbraio scorso. Rimarchiamo dunque come questi contributi abbiano permesso di arricchire il festival di momenti conviviali, di un'esposizione fotografica e di una copertura pubblicitaria che va ben oltre i confini del vittoriese, al fine di davvero opportunamente posizionare il nome di Vittorio Veneto. Sponsorizzazioni per le quali ancora una volta ringraziamo le realtà che hanno sposato questa prima edizione di Works.
La consigliera sottolinea con tanto di punto esclamativo che si sarebbe investito un bell'importo per Works, ossia per un festival che comprende 27 eventi pubblici per un coinvolgimento di 46 fra artisti e relatori, dislocato in 7 siti. Quindi ci pare un importo assolutamente congruo, anzi con un elevato margine di oculatezza, e arriverò poi al punto dei relatori. Aggiungo che se si intende invece criticare il fatto che si decida di investire in cultura, è chiaro che si tratta di valutazioni politiche sulle quali noi e lei chiaramente difformiamo. Proseguo. Lei pone l'attenzione sul compenso dei relatori e degli artisti. Preciso che i relatori non va meno di un decimo, bensì circa un settimo delle risorse pubbliche investite. Penso comunque che dovremmo essere tutti felici che i numerosi relatori abbiano sposato a queste condizioni un neonato progetto che evidentemente è ritenuto meritevole. In ogni caso lei compie una curiosa distinzione fra relatori e artisti, come se i secondi non fossero parte integrante di un festival, che per sua vocazione multidisciplinare è un festival e non un convegno. E il costo degli spettacoli, come scrive 8.400 euro IVA inclusa, per 2 monologhi di attori affermati, un concerto di un gruppo che ha vinto la targa Tenco, un duo molto popolare, e aggiungo che una parte di questo budget specificato era altresì previsto per un ospite che ha dovuto all'ultimo purtroppo declinare, è anzi con ogni probabilità troppo basso per quello che sarebbe invece giusto riconoscere loro. Quando scrive «Non entro nel merito del costo di 3 spettacoli, ma mi limito a sottolineare che il costo degli stessi sia considerevole», sta pienamente direttamente entrando nel merito dei costi, con parere mio davvero eccessiva sicumera da parte sua relativamente a quali siano gli onorari del mondo artistico-culturale. Lei inoltre scrive che senza nulla togliere la competenza degli ospiti invitati, basti andare al Festival dell'Economia di Trento per capire quali siano le differenze. Un po' sta togliendo, però non abbiamo premi Nobel presenti come a Trento. Ad ogni modo, la visibilità della città è assolutamente favorevolmente garantita dalla promozione in circuiti inesplorati e dal fatto che si tratta di un festival frutto del lavoro dell'amministrazione comunale, non un format di fatto noleggiato, come sovente avvenuto qui a Vittorio, bensì ideato e di proprietà della città. Un aspetto meraviglioso è che è giusto sottolineare. Così come è giusto sottolineare alcune differenze di scala con il Festival di Trento, perché il Festival dell'Economia di Trento intanto tocca ampiamente i temi del lavoro, ed è curioso che lei lo citi in questa domanda di attualità, in ragione di quanto poi lei stessa scrive riguardo al punto 3 della sua domanda, ossia l'opportunità o meno di organizzare Works in questo periodo, perché il Festival di Trento è, come recita il sito web ufficiale della manifestazione, promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, organizzato dal gruppo Sole 24 Ore e dall'Agenzia di Marketing Turistico Territoriale della Provincia di Trento, e si svolge in pieno periodo elettorale, ancor più a ridosso dei comizi referendari, ossia dal 22 al 25 maggio 2025. Secondo, in ragione della sua storia e dell'enorme appoggio economico-ideazionale, non dovrebbe nemmeno essere comparato, anche se speriamo Works avrà tutto il tempo di crescere. Proseguo. Lei osserva che non solo non vengono coinvolti eventuali grandi imprenditori italiani, ma nemmeno gli imprenditori locali, sprecando l'opportunità di fare rete. Questo da un lato non corrisponde a verità e dall'altro aiuta a mettere a fuoco alcuni aspetti. Non corrisponde a verità perché diverse associazioni imprenditoriali del territorio hanno con felicità e attiva partecipazione aderito al progetto, coprogettando diversi eventi a cartellone. Assicuro che ho ricevuto molte reazioni positive e approfittiamo per ringraziare una volta di più tutte le realtà coinvolte. Confindustria Veneto Est ci ha peraltro onorato del patrocinio. Il progetto stesso è stato presentato anche al Parco Industriale delle Prealpi Trevigiane, neonata associazione in rappresentanza della nostra zona industriale. La rete è stata creata e non potrà che rafforzarsi e approfondirsi nelle future edizioni di Works. Inizialmente si era altresì pensato ad uno spazio dedicato all'incrocio domanda-offerta di lavoro per coinvolgere imprese interessate, ma dopo consultazione con Confindustria Veneto Est abbiamo di pieno e comune accordo scelto per quest'anno di non procedere per le difficoltà logistiche e soprattutto per il rischio di un eccessivo accavallamento di eventi. Dicevo, lei sostiene altresì una cosa che aiuta a mettere a fuoco alcuni aspetti. Probabilmente nella sua domanda di attualità si riferisce all'assenza di imprenditori e imprenditrici locali e nazionali fra i relatori e relatrici. Ora, al di là che ciò non è del tutto esatto, perché senza fare nomi abbiamo fra gli altri un presidente di un'importantissima realtà vitivinicola del territorio, le svelo un altro piccolo segreto, perché non abbiamo imprenditori che parlano in qualità di imprenditori, non abbiamo nemmeno fabbri che parlano in qualità di fabbri, non abbiamo nemmeno dipendenti pubblici che parlano in qualità di dipendenti pubblici, non abbiamo nemmeno badanti che parlano in qualità di badanti, non abbiamo nemmeno, via dicendo, contadini, braccianti, tecnici commerciali che parlano in qualità del lavoro che fanno. Quindi vi è sicuramente un certo retropensiero in quella frase che lei ha pronunciato presentando l'assenza di imprenditori, perché vengono escluse tutta una serie di altre categorie che lei non nomina e che lei non ritiene altrettanto meritevoli di presentare la propria identità di lavoro. E
aggiungo che in nessun modo con questa considerazione, che è insomma dal suo punto di vista secondo me molto impregnata di ideologia, non intendo in nessun modo sminuire il ruolo sociale, economico e culturale dell'imprenditoria. Non mi dispiace. Tant'è che appunto moltissimi eventi sono dedicati con ispirazione plurale a raccontare aspetti legati all'attività imprenditoriale con l'intervento preponderante di esperti più che accreditati e in eventi coprogettati con le associazioni di categoria. E quindi tengo a precisare che abbiamo più eventi in cui abbiamo imprenditori che prendono la parola rispetto a altri eventi in cui vi sono altre categorie a raccontare la propria identità. E quanto al dettaglio delle singole voci di spesa, l'affidamento organizzativo, sto stringendo ovviamente, ma era la domanda di attualità che era molto estesa, l'affidamento organizzativo è avvenuto sulla base dei dettagli economici specificati nell'integrazione all'avviso pubblico per manifestazioni di interesse per un totale di circa 21.000 euro, cui va aggiunto il costo dei service audioluci per il concerto in generale per ogni attività di supporto audio dell'evento. E l'articolo 7 del foglio d'oneri, parte della determinazione dirigenziale 313-2025, sono elencati in tutti gli adempimenti d'oneri a carico dell'affidatario, che includono in via non esaustiva la realizzazione del festival nel suo complesso, contatto, predisposizione, contratti e regolarizzazione di ogni onere retributivo, vado rapido, adempimenti e autorizzazioni amministrative relative alla sicurezza, coordinamento generale, contatti con i soggetti a vario titolo coinvolti, transfer, vitto, alloggio, allestimento, disallestimento delle location, segreteria organizzativa, servizio assistenza, obblighi assicurativi, costi di stampa e di advertising. E sarebbe piaciuto anche a me entrare in possesso dei dettagli delle singole spese per i relatori per altri festival organizzati in città, affidati all'esterno, ma mi è stato giustamente negato dagli affidatari, giustamente. Qui il caso è diverso, ma riteniamo che divulgare nel dettaglio gli onorari di singoli spettacoli, se è questo che chiedeva, potrebbe essere lesivo degli operatori coinvolti che potrebbero averci onorato di trattamenti di favore. Chiudo rapidamente con le considerazioni sul periodo del Festival Works, perché la consigliera nota che il Festival Works viene realizzato in un periodo dove a Vittorio Veneto solitamente si svolgeva il Festival Biblico, evento di fama nazionale che nelle precedenti edizioni ha portato lustro alla nostra città, ma che oggi viene incredibilmente spostato con Conegliano. Il Festival Biblico si è tenuto storicamente a Vittorio Veneto il terzo fine settimana di maggio. Nel 2024 si è tenuto dal 17 al 19, Prisma dal 12 al 14 e dal 20 al 22. La scelta degli organizzatori del Festival Biblico di anticipare l'evento al 9-11 maggio è stata comunicata quando già l'amministrazione aveva preso avanzati contatti con moltissimi relatori artisti per la realizzazione del Festival del Lavoro, peraltro dall'amministrazione identificato proprio tenendo in considerazione i diversi appuntamenti culturali di maggio. Purtroppo si è dovuto prendere atto di questa complicazione evidente, che peraltro sarebbe stato impossibile spostare anche più avanti il Festival del Lavoro per la concomitanza con il concorso nazionale corale. Aggiungiamo che in ogni caso, come anche emerso pubblicamente, fonti della diocesi di Vittorio Veneto abbiano precisato che nulla possa essere imputato all'amministrazione a riguardo. E sull'opportunità giuridica di realizzare il Festival del Lavoro in periodo referendario si osserva quanto qui di seguito. La macchina organizzativa del Festival ha trovato avvio con la deliberazione della Giunta Comunale 32 del 20 febbraio 25, periodo nel quale nulla si sapeva ancora in merito all'indizione di referendum. Questa è la macchina organizzativa. Infatti i decreti del Presidente della Repubblica sono stati, insomma l'indizione è del 31 marzo e dal 1 di aprile scatta il divieto di comunicazione istituzionale. Solo in data 8 aprile Agcom ha precisato che tale divieto vige per tutti i casi in cui l'attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardino anche in via indiretta le tematiche connesse ai quesiti referendari. Si parla dell'attività di comunicazione e informazione istituzionale. Non appena avuta contezza di quanto sopra, anche attraverso un confronto fattivo con la Regione Veneto, gli uffici si sono attivati per limitare e ridurre alla forma impersonale la comunicazione relativa al Festival, ad esempio rimuovendo il logo comunale laddove ancora possibile, avvisando di conseguenza l'ufficio stampa comunale, nonché tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione di works della vigenza del suddetto divieto. Ciò detto, si precisa che il divieto di cui trattasi fa riferimento alla sola promozione dell'evento sui canali istituzionali dell'ente e non si sostanzia nel divieto assoluto di realizzare iniziative in periodo pre-referendario. A ciò si aggiunga che la trasversalità dei relatori e delle iniziative collegate a Works non possono far ritenere che l'evento abbia, anche indirettamente, il fine di influenzare gli elettori che si recheranno ad esprimere il proprio voto su quanto oggetto di quesiti referendari. Grazie mille. Grazie Assessore Padoan.
consigliere ha diritto di replica esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione, dice il regolamento. Prego. Quando si presenta, e mi pare di capire che anche lei li abbia frequentati i corsi di comunicazione, e ti insegnano, prendi l'obiettivo, dai una risposta di 30 secondi e poi sposta l'argomento. Lei ha fatto questo perché non ha risposto a nessuno nel merito, a nessuna delle mie domande, semplicemente portando dei dati giuridici che peraltro io non avevo contestato, perché ho detto che eravate nei termini e tutto, ho solo detto che mancava l'opportunità di scegliere di fare una manifestazione di interesse anziché una gara in MEPA, e qui abbiamo la dottoressa Costalonga con cui per anni abbiamo discusso di questo, per cui la mia non era una domanda sulla mancato rispetto delle modalità, ma semplicemente sulla opportunità di usarne una piuttosto che l'altra. Quindi sono assolutamente insoddisfatta della sua risposta, che in modo molto sintetico definirei uno excusatio non petita. Bene, abbiamo concluso, grazie consigliere per essere stata anche concisa nella risposta, nella replica. Quindi abbiamo concluso questo punto, adesso passiamo al punto numero 7 del punto numero 7, variazione numero 2 al bilancio di previsione 2005-2027. Allora interviene l'assessore De Antoni, prego. Sì, in pratica questa variazione si limita a trovare le risorse per finanziare diciamo, gli aspetti come dire, strutturali del referendum di giugno, delle elezioni di giugno, in quanto siccome nella scuola ex Danette, diciamo, non c'è più la scuola e quindi avete fatto l'ultima volta il seggio nella palestra, e in quell'occasione sono state acquisite a noleggio delle pareti per garantire insomma, la riservatezza del voto e garantire insomma, che le votazioni si svolgessero regolarmente. Siccome la scuola Zanetta resta sempre come agenzia delle entrate e ogni anno c'è qualche votazione, abbiamo pensato diciamo, di acquistare direttamente queste pareti per poter diciamo, tenere sempre queste pareti disponibili senza dover ogni volta acquisire per 15.000 euro l'anno scorso queste attrezzature in noleggio. E quindi per fare questo abbiamo bisogno di 25.000 euro, perché qua abbiamo bisogno di un importo di 30.000 euro, di cui 25.000, aiutami, perché questa cosa non c'è scritto. Allora 25.000 euro per l'allestimento dei seggi elettorali e 5.000 euro per acquisire le cabine elettorali, alcune sono da sostituire, scusate diciamo, l'impreparazione, ma è solo questo. Prendiamo i soldi dall'avanzo di amministrazione, giusto? Applichiamo l'avanzo di amministrazione di 25. Di qua. Allora sì, applichiamo l'avanzo di amministrazione per 25.000 e 25.000 verranno trasferiti le previsioni del servizio da parte dello Stato. Ok. Sì, perché le 25.000 euro sono costi a carico nostro, mentre 5.000 euro sono risorse che anticipiamo e poi ci verranno rimborsate dallo Stato. Ok. Scusate, a posto. Sono perdonato? Sì. Allora, se ci sono interventi, altrimenti
Colgo il suggerimento di passare alla votazione. Sì, sì, da Re è uscito, non c'è. Quindi apro la votazione. Chiudo la votazione. Allora, votazione chiusa, favorevoli 14, contrari 1, astenuto 1. No, 0. Sono 15. Sì, c'è l'immediata. Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli 14, contrari 1, astenuto 0. Bene. Siamo al punto numero 8, variante verde. O meglio, varianti verdi. Avevamo anche, in questo caso avevamo trasmesso un elenco dei nomi eventuali e nominativi per eventuali incompatibilità. Do la parola all'assessore Dus. Sì, grazie innanzitutto. Colgo l'occasione per presentare l'architetto Maddalosso, la dirigente nuova, anche se per noi ormai è una figura che frequentiamo quotidianamente, è dirigente del settore infrastrutture e gestione del territorio. Che ringrazio perché fin da subito insomma, si è messa, come si suol dire, a pancia a terra per lavorare per il nostro comune. Veniamo un po' all'oggetto. Quella che stiamo esaminando appunto è una proposta di variante che voi sapete nell'agosto del 2024 abbiamo, dal 10 agosto del 2024 abbiamo il piano assetto del territorio e il vecchio PRG del 95 rappresenta il primo piano degli interventi fondamentalmente. La Regione nel 2015 ha creato una nuova fattispecie di varianti urbanistiche denominate appunto varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili. Quindi noi abbiamo, come di consueto, fatto un avviso pubblico in data 7 gennaio 2025 e sono pervenute al nostro ufficio 8 domande nei limiti di tempo. Una è sopraggiunta dopo i limiti di tempo, ma abbiamo ritenuto di accoglierla ugualmente. Su questo tema chiamerei anche il dottor Gobbo Matteo che ci ha aiutato in questo iter. No, interviene lui o... Sì. Quindi di questo abbiamo già esaminato in commissione, gli chiederei, visto anche l'ora, di andare magari un po' veloce, però insomma ci sono alcune questioni che credo che sia giusto spiegare del perché alcune di queste varianti che noi andremo a votare sono state ritenute accoglibili mentre altre non lo sono.
Allora, sì, se apriamo il microfono dell'ospite, che forse ancora non ha fatto l'accesso. Prenoti l'intervento. Grazie Vice Sindaco, buonasera a tutti i presenti. Come è stato ben detto nell'introduzione, sono pervenute 9 istanze di variante verde ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 del 2015. È una variante di cui avete contezza in quanto già in passato, già nel 2024, è stata approvata una variante di contenuti similari. Nello specifico sono arrivate 9 istanze che con l'ufficio urbanistica, che ringrazio per il puntuale ed approfondito lavoro fatto, sono state puntualmente analizzate. Innanzitutto abbiamo analizzato le istanze in merito al nostro articolato delle NTA diventato da PRG ora PI dopo l'approvazione del PAT. La conformità delle istanze è stata valutata in merito alle dimensioni dell'area oggetto di variante verde. La variante verde, come ben sapete, è la richiesta di inedificabilità di aree edificabili, quindi in merito alle dimensioni, in merito allo stato dei luoghi e soprattutto in merito alle caratteristiche per essere classificata come verde di rispetto o tutelato, l'acronimo VRT che è presente nel nostro piano degli interventi, ovvero vecchio PRG diventato PI. Quindi noi abbiamo, nella nostra analisi istruttoria, abbiamo valutato in termini positivi l'istanza numero 2, quindi proponendo, e pertanto la variante propone la riclassificazione di una zona C1-3 in via Rindolo Alta in località Sant'Andrea per una superficie di 310 m2 da C1-3 a VRT come la zona contigua. Stessa valutazione, quindi la proposta di variante è stata diciamo, valutata positivamente anche per l'istanza numero 3 riguardante il mappale contiguo di metri quadrati 333 sempre in via Rindola Alta. È stata valutata positivamente anche un'istanza di una superficie inferiore, circa 170 metri quadrati, in via della Chiesa in località Carpesica, e ultima la modifica numero 8 sempre in località Carpesica in via Gaetano Giardino. Queste proposte di modifica, queste istanze sono state valutate positivamente e tutte quante sono state classificate come VRT, quindi verde di rispetto e tutelato. La modifica ha portato ha interessato una superficie totale di 1200 m2 che, come ben capite, è una superficie molto marginale rispetto all'intero territorio pianificato di Vittorio Veneto, e una riduzione di potenzialità capacità edificatoria di circa 1800 m3. Anche in questo caso si tratta di una riduzione marginale. Nella relazione, che non è presente, i cui contenuti non sono riportati nella presentazione, sono state anche motivate anche le risposte, diciamo, non favorevoli alle domande presentate. In conclusione, su 9 istanze, 4 hanno avuto esito positivo e pertanto costituiscono la variante verde, 5 sono state hanno avuto il diniego, quindi hanno avuto un esito non favorevole e pertanto non costituiscono variante al vigente piano degli interventi. Grazie. Do anche l'assessore, che non... Se ci sono domande o interventi da fare. Qui la votazione sarà unica, la voteremo un unico voto per tutte le varianti.
Si vota l'adozione, sull'altro si voterà. Sì. Allora non vedo interventi. Chiudo. Consigliere Tonon, vuole intervenire? Prego, consigliere Tonon. No, intervengo relativamente a quello che si è discusso, meglio l'accordo preso in riunione di capigruppo, credo doveroso a favore di tutti i colleghi consiglieri. Siccome solitamente si vota la controdeduzione proposta dagli uffici rispetto alle osservazioni fatte dai cittadini, dai richiedenti. In questo caso una osservazione, la numero 1, riporta varie richieste. Ah no, chiedo scusa. No, stavo pensando all'altro argomento. No, chiedo scusa. Mi ero già affiondato su quello successivo. No, riguardo a questo, si era d'accordo con l'assessore agli uffici, è stato inviato l'elenco dei nomi, diciamo, delle persone interessate per verificare se qualcuno può essere incompatibile, perché sappiamo che fino al secondo grado non si potrebbe intervenire. Qualora non ci sia questo tipo di incompatibilità da parte di nessuno, si può fare ovviamente voto unico, e anche in questo caso ovviamente se facciamo il voto unico si vota esattamente quelle che sono state le proposte degli uffici, accolte e non accolte, rispetto al provvedimento sulle varianti verdi. Chiedo scusa, ma ero già... Dico solamente una cosa, come correttamente è stato detto dal consigliere, si adotta con un'unica votazione, e a seguito dell'adozione di questa variante urbanistica la variante viene depositata entro 8 giorni, i tempi formali poi sono i tempi tecnici della delibera, partono i 30 giorni di pubblicazione, e nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata. In caso di osservazioni, e lo vedremo nel punto successivo, le osservazioni verranno votate puntualmente come è stato ben rilevato. Grazie. Chiudo solo dicendo che in termini economici, perché poi essendo aree con capacità edificatoria hanno, naturalmente si paga l'IMU, e influisce per una cifra abbastanza irrisoria, perché nel totale delle 4 aree parliamo di 560 euro. Quindi, ecco. Richiudo la discussione. E apro la votazione. Prego, consiglieri, votate. Dovete chiudermi, architetto.
questo si vede e l'altro che è di là. La votazione è aperta. Allora, chi è? Io ho votato? No. (14, 15). Siamo... due assenti. Va bene, è approvata, 14 favorevoli e un astenuto. Immediate? No, perché questa non ne serve l'immediata esclusività. Adesso passiamo al punto 9, quello di cui parlava prima il consigliere Tonon, che sarà un po' complicato, che ci sono diverse votazioni, dovremo votare tutte le controdeduzioni. Allora illustra la delibera l'assessore. Sì, e in questo caso parliamo della variante urbanistica per la realizzazione dell'ampliamento dell'attività della cantina di Conegliano, Vittorio Veneto e Casarsa, e appunto l'oggetto sono le controdeduzioni alle osservazioni che sono pervenute. Le osservazioni sono state abbastanza corpose, c'è stato un lavoro abbastanza complesso da parte degli uffici per permettere poi a voi di votarle. Sono delle osservazioni che in parte la nostra proposta è di accoglierle, in parte invece di rigettarle perché non attinenti allo specifico oggetto della delibera e che riguardano delle considerazioni sull'impatto che ha questa importante attività che abbiamo nel territorio, che è la cantina di San Giacomo, sul tessuto urbano, soprattutto dal punto di vista residenziale. Come abbiamo detto, abbiamo fatto un lavoro abbastanza complesso anche all'interno della commissione urbanistica e mi pare insomma che alla fine abbiamo trovato una certa sintesi. Lascio ora la parola all'architetto Mandalosso. Buonasera. Stiamo parlando di una variante urbanistica con la procedura di sportello SUAP ai sensi dell'articolo 4,56 della legge regionale 55/2012. La variante è stata adottata e questa sera verranno proposte le controdeduzioni alle osservazioni ai fini dell'approvazione. Nel 2021 il progetto globale per l'ampliamento del reparto pigiatura e presse prevedeva la realizzazione di un nuovo volume in zona produttiva in parte in D1-2 e in parte in zona residenziale C1-3, motivo per il quale l'ampliamento appunto veniva richiesto ai sensi del combinato disposto del decreto del DPR 160 del 2010 e della legge regionale 55/2012. Procedure urbanistiche semplificate per sportello unico attività produttive. Il SUAP in deroga al PRG è fatto ai sensi appunto della 55 e nel 2021 appunto c'era questo progetto che prevedeva la costruzione di un nuovo edificio pigiatura numero 21 a 2 piani fuori terra di complessivi lordi metri quadrati 1684,80 più un piano interrato S1 adibito a vuoto sanitario, che quindi non incideva nella valutazione dei parametri produttivi. In data 14 novembre 2024, tramite sportello unico SUE SUAP, la ditta, la cantina, ha presentato istanza di ampliamento dell'attività produttiva
compresa tra via Boite, la SS 51 Alemagna e via Campardo, in variante urbanistica al PRG, piano degli interventi. Il nuovo ampliamento ricade in minima parte in zona D1 e in zona C1-3, posto tra le due aree produttive, e prevede appunto l'utilizzo di questo vuoto sanitario nell'edificio 21 a 2 piani fuori terra e precisamente per complessivi lordi 1330 metri quadri. La costruzione dell'edificio avviata nel 2021 ha una superficie complessiva distribuita nei 2 piani, quindi piano terra e piano primo, di 3.015 metri e produce un fabbisogno di standard da parcheggio ai sensi delle norme tecniche di attuazione del PRG, articolo 14, 16 posti auto privati e 31 posti auto pubblici o di uso pubblico. La richiesta in SUAP invariante è relativa all'ampliamento delle attività mediante la trasformazione di ulteriori volumi superfici esclusivamente interrati, che prevedono un adeguamento dello standard da parcheggio senza alcuna trasformazione fuori terra. Qui abbiamo l'individuazione in quest'area rosa dell'area di intervento. L'area produttiva, la zona D, è questa, la parte davanti praticamente alla cantina, la zona residenziale è posta qui dietro e subito a lato qui abbiamo la continuazione dell'area produttiva. Con la conferenza dei servizi modalità asincrona è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri da parte degli enti interessati, a seguito del quale è stata, con la determinazione 127 del 2025, è stato concluso l'iter e adottata la variante. È stato l'avviso della variante è stato pubblicato il 21 febbraio 25, dal 21 febbraio al 3 marzo. Gli elaborati relativi alla variante sono stati depositati per 10 giorni. Nella approvazione della determina di adozione sono stati determinati il contributo straordinario per deroga e variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 16 della 380, che è stato determinato secondo le linee guida approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 8 del 2016 ed è stato quantificato in 64.797,15 euro. Il versamento a scelta della ditta verrà fatto prima del rilascio del permesso di costruire in un'unica soluzione. L'altra questione riguarda la monetizzazione dei parcheggi a uso pubblico. Sono 31 parcheggi e la cantina ha presentato la richiesta di monetizzazione di tutto lo standard parcheggio pubblico. La Giunta Comunale, con deliberazione numero 13 del 2025, ha accolto la richiesta della cantina e dalla monetizzazione dei parcheggi produttivi ne deriva un importo di 97.119,90. Anche questo conteggio deriva dall'applicazione dei parametri definiti dalla delibera di Giunta Comunale 415 del 2004. E sì, già detto, i parcheggi sono 31. L'attuazione della variante si concluderà con l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 55, dove verranno disciplinate le opere di mitigazione, la monetizzazione dell'area parcheggio a standard di uso pubblico e il contributo straordinario, come li abbiamo visti prima. Le osservazioni sono pervenute nei 20 giorni successivi alla pubblicazione a nome dei signori Nadia Zanon
Emilio Lucchetti e altri 43 cittadini, un'osservazione articolata in 5 punti. Per maggior chiarezza, l'osservazione pervenuta viene suddivisa ed esaminata secondo l'elaborato della proposta di controdeduzioni tecniche predisposta dall'ufficio, dove vengono appunto puntualizzate le osservazioni e le controdeduzioni dell'ufficio proposte. Per la prima osservazione 6 richieste puntuali e poi altre 4 osservazioni. Un attimo. Allora, le osservazioni le leggo in maniera succinta e comunque vi è stato consegnato l'elaborato contenente l'osservazione richiesta, le controdeduzioni e la proposta tecnica dell'ufficio. Osservazione 1. L'ambito di intervento si... Sì, i 43. Tutti i 43? No, ma hanno presentato tutti quanti, hanno presentato tutte le osservazioni. Tutti i 43. Tutti i 43. In realtà hanno presentato una sola osservazione suddivisa in tanti punti e sono più cittadini. È un gruppo. Sì, erano i 2 primi e dopo. Nadia Zanon, Emiliano Lucchetti e un gruppo di cittadini. In totale 41 cittadini oltre i primi 2. Procedo. Sì, Delle osservazioni. l'avevamo legato. L'ambito di intervento si relaziona con la viabilità principale, statale 51, via Rovarè, via del Campardo e via Levada, che sono percorse da mezzi pesanti agricoli diretti non solo alla cantina ma anche alle attività limitrofe. Nei mesi di agosto e settembre il traffico aumenta, via Levada è priva di segnaletica e caditoie. Osservazione 1, richiesta 1. Venga fatta un'attenta riflessione prima di una qualsiasi concessione per ulteriori opere sia pubbliche che private. L'ampliamento, le controdeduzioni dell'ufficio sono queste. L'ampliamento dell'attività della cantina, oggetto del procedimento SUAP, è in variante urbanistica al piano degli interventi, ma non al piano di assetto del territorio, in quanto quest'ultimo già classifica tutta l'area a nord di via Campardo, via Levada, come urbanizzazione consolidata, attività produttiva, osservazione non accolta. Le leggo tutte? Sì. Le leggiamo tutte? Sì. Osservazione 1, richiesta 2. Mettere in sicurezza l'incrocio di via Campardo, strada statale 51, via Rovadrè, prevedendo un adeguato passaggio pedonale di attraversamento. La pericolosità dell'area di intersezione strada statale 51 con via Rovarè e Campardo, oltre alle 2 fermate autobus che insistono sulla medesima area, è conclamata e la sua messa in sicurezza è urgente. Controdeduzione, tale osservazione, pur se condivisibile per quanto concerne la situazione della viabilità esistente nel contesto, l'amministrazione concorda con la proposta di messa in sicurezza dell'incrocio da inserire come opera nell'elenco delle opere pubbliche. Osservazione accoglibile. Osservazione 1, richiesta 3. Mettere in sicurezza via Levada con il rifacimento integrale del fondo stradale e completandola con tutte le opere necessarie, specialmente nel tratto intersezione con via Campardo fino alla fine della proprietà della cantina di Vittorio Veneto.
Su tale via insistono 2 cancelli di entrata e uscita dei mezzi agricoli che accedono alla zona di controllo e pigiatura uve. Su tale via andrebbe completato il marciapiede su tutto il tratto interessato, fronte proprietà Cantina Vittorio Veneto, partendo da quello esistente di via del Campardo fino a quello esistente della ditta LGI. Controdeduzione: in merito all'osservazione si condivide la necessità di manutenzione straordinaria del manto stradale e della realizzazione del completamento del tratto pedonale. L'amministrazione concorda con la proposta di realizzazione degli interventi a completamento della viabilità. Osservazione accoglibile. Osservazione 1, richiesta 4. Mettere in sicurezza per gli utenti l'area di attesa, salita e discesa delle fermate degli autobus in via del Menarè. Non si rilevano particolari criticità. Osservazione non accoglibile. Osservazione 1, richiesta 5. Sarebbe opportuno che l'amministrazione accelerasse la realizzazione del collegamento tra la zona industriale e casello autostradale, in modo da convogliare gli automezzi che escono dalla zona industriale direttamente in autostrada. Controdeduzione: la viabilità della zona industriale, dei suoi collegamenti e di interferenze con il tessuto insediativo urbano non sono oggetto della presente variante, ex articolo 4, legge regionale 55/2012. Osservazione non accoglibile. Osservazione 1, richiesta 6. Sarebbe opportuno che l'amministrazione trovasse urgentemente un'alternativa per superare il passaggio dei mezzi pesanti fronte Canonica San Giacomo e quanto prima della fine dell'anno scolastico, in quanto piazza e area Sangio saranno molto frequentati dai bambini nelle varie attività ludiche. Il centro abitato della frazione di San Giacomo di Veglia e il relativo assetto viario non sono oggetti della presente variante e non rientra nell'ambito di modifica complessivo delle aree limitrofe. Osservazione non accoglibile. Osservazione 2. Da settembre a novembre, per parecchie ore al giorno, tutti i giorni, si propaga un acre odore che permea su tutta la zona. Chiediamo se ULSS, ARPAB o altro ente competente per tale problema abbia provveduto a effettuare i dovuti controlli. L'ULSS esprime pareri sui requisiti igienico-sanitari degli ambienti di lavoro per le attività commerciali, direzionali, industriali e altro. I pareri valutano il progetto in base alla classificazione dei locali nell'ambito dell'edificio, il loro utilizzo temporale, le caratteristiche generali a seconda della destinazione d'uso, i parametri di illuminazione e aerazione ed esprimono inoltre pareri su richiesta di eventuali deroghe riguardanti i fabbricati esistenti, in conformità ai vigenti regolamenti comunali. Un'eventuale autorizzazione all'emissione in atmosfera sarà acquisita successivamente all'autorizzazione edilizia prima dell'inizio dei lavori, qualora il processo produttivo lo richieda. Osservazione non accoglibile. Osservazione 3. L'impatto acustico e valutazione delle fonti di emissione acustica, tipo pompe e allarmi, in contemporanea nella fase di lavorazione delle uve. Si chiede di provvedere quanto prima affinché vengano tempestivamente adottate le necessarie misure di salvaguardia. La controdeduzione: l'emissione sonora sarà determinata dalle macchine poste all'interno del nuovo edificio, attualmente attenuata nella struttura passiva dell'edificio stesso. Nella relazione di valutazione di impatto acustico per l'attività oggetto del presente procedimento SUAP sono stati misurati i livelli di rumore sia con tutte le macchine funzionanti presenti nell'edificio limitrofo, sia con il solo rumore causato dalle macchine presenti nei locali sotto il piano campagna, sempre dell'edificio limitrofo. Per tale motivo si ritiene che la valutazione pervenuta del potenziale inquinamento acustico generato dalla variante sia espletata.
salvo comunque eventuali altre verifiche che saranno fatte dopo aver terminato i lavori con le macchine in funzione. Osservazione non accoglibile. Osservazione 4. In relazione all'inquinamento atmosferico a causa della presenza di trattori. La variante in oggetto non è finalizzata ad aumentare la produzione di uve trasformate, bensì consiste nella realizzazione di un impianto di pigiatura interno a un edificio per diminuire le tempistiche di lavorazione. Osservazione non accoglibile. Osservazione 5. Con riferimento all'opera di mitigazione numero 2, siepe con cipressi, altezza metri 3, prevista in via Campardo e in via Levada, si chiede che la siepe sia piantumata lungo tutto il perimetro della proprietà della cantina in via Levada, e cioè fino al confine della proprietà della ditta LGI. Si ritiene condivisibile la controdeduzione si ritiene condivisibile contestualmente alla realizzazione del marciapiede da parte del Comune. Il proseguimento della piantumazione da parte della ditta della specie di cipressi tipologia Leiandri. Osservazione 5.2, fornitura e piantumazione di numero 13 alberi. Si potrebbero piantumare questi 13 alberi lungo il confine che dalla cabina prosegue lungo via Levada fino alla fine della proprietà della cantina. Piantumazione dei 13 alberi lungo il confine di proprietà della cabina, dalla cabina Enel fino alla proprietà LG. Si ritiene condivisibile la piantumazione delle 13 piante alle spalle della siepe di cipressi. Ultimo punto. Ulteriore opera di mitigazione. Si chiede venga schermata, magari con cespugli di media dimensione, come quelle già esistenti in quella zona, l'area prospiciente alla statale, dove è posto il cartello vapore acqueo. Piantumazione di cipressi di media dimensione. Si conviene che l'area presenti un aspetto di disordine, che la piantumazione di cespugli contribuirebbe a migliorare l'insieme, tuttavia non si ritiene che tale osservazione sia pertinente, in quanto non è legata alla variante. L'osservazione 5 si ritiene parzialmente accoglibile. La votazione ora avviene per singoli punti. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Tonon, prego consigliere. Quello che avevo anticipato prima in sostanza. In sede di commissione era emersa, dopo la spiegazione esaustiva da parte della dottoressa Madalosso e della dottoressa Canil, l'opportunità, non la necessità, di spacchettare, diciamo così, la prima osservazione. Solitamente ogni osservazione contiene una richiesta a cui gli uffici controdeducono. Nel caso in specie, invece, la prima osservazione, come è stato fatto notare, presenta 6 richieste, per cui la proposta, per cui si è proposto questo emendamento, è di votare osservazione 1, richiesta 1, osservazione 1, richiesta 2 e così via, mentre le osservazioni 2, 3, 4 e 5 contengono una sola richiesta, per cui possono essere votate così come di norma, diciamo. Ecco, questo è quello che abbiamo proposto anche in sede di capigruppo. Se ci sono altri interventi.
prima di tutto, eventualmente va votato l'emendamento. È un po' complessa, no? Penso che dovremmo fare o 10 o 20 votazioni. Sì. No, la proposta è stata depositata e quindi è arrivata in Consiglio con numero 6 votazioni. In sede di commissione è stata deciso questa ulteriore che è perfettamente regolare, questa possibilità di fare le votazioni sub di un'osservazione, diciamo, però è stato proposto come emendamento, quindi perché l'atto era già depositato. La prima votazione che facciamo è votare l'emendamento che ha presentato il consigliere Tonon per lo spacchettamento di questa osservazione. Dopodiché voteremo tutte, sono complessivamente 10. E quello che votiamo ovviamente è favorevole o contrario alle controdeduzioni che ha indicato l'architetto. Aspetta un attimo, vediamo se qualcuno ha qualcosa da intervenire. C'è qualcuno che deve intervenire? Prova a dirlo. Piano, se può fissa, no? Allora, se non ci sono interventi, perché no, sì, vabbè, però io passo la votazione e dopo c'è qualcuno che deve intervenire. Allora facciamo retromarcia ogni volta. Allora, se non ci sono altri interventi, partiamo votando l'emendamento presentato dal consigliere Tonon. Vi è chiaro o è caso? No, non serve che io lo rilegga. Bene, allora. Può votare l'emendamento del consigliere Tonon. Prego. Allora, l'emendamento è approvato, favorevoli 15, astenuto 1. Quindi in seguito all'emendamento votato, adesso votiamo i punti uno per uno. Allora, osservazione 1. Richiesta 1 e l'esito. Consigliere Caldar, lei mi aveva sollecitato di passare al voto, ma sì, va bene. Adesso siamo sull'emendamento, vabbè, siamo all'emendamento. No, siamo all'osservazione 1.
La discussione è aperta. Allora, per l'osservazione 1 è aperto il dibattito. Allora, non vedo richieste di interventi per l'osservazione 1. Allora, la proposta adesso è di fare una discussione unica per tutti i punti. Cioè chi ha qualcosa da dire in riferimento a un punto lo specifica, fa l'intervento e specifica in merito a quale punto interviene. Consigliere Darè, prego. Osservazione 5. Proposta tecnica, osservazione parzialmente accoglibile. Spiegatemi parzialmente accoglibile. O è accoglibile o te la respinge. Parzialmente finché spiegatemi come dovrei votare. Grazie, parola all'assessore Dus. Sì, come ho detto inizialmente, le osservazioni che sono state presentate erano formulate in maniera molto alta su 4 pagine, quindi abbiamo dovuto tentare di dare una forma organica per permettere a voi di votare il tutto. Questo è il risultato del riassunto che è stato creato. In questo caso qui noi riteniamo che sia condivisibile la piantumazione dei 13 alberi lungo la linea di confine di proprietà all'altezza della cabina dell'Enel per chi ha confidenza con l'area, però non accoglibile invece la questione dei cespugli che non sono pertinenti con la variante. Quindi o dovevamo fare un 5 bis, 5 ter, oppure avevamo messo osservazione parzialmente accoglibile. Ecco, questo era il senso. Quindi voterei a favore dell'osservazione. Loro a quel punto... sì, parzialmente perché non tutto. Metti gli alberi come c'è scritto qua nelle contro... Metti gli alberi e non i cespugli come c'è scritto nelle controdeduzioni. Consigliere Tonon. Grazie. Il collega Darè, esperto, sa benissimo che in ogni osservazione, meglio, ogni volta che ci sono state delle osservazioni a qualche variante, alcune osservazioni sono state accolte, altre non accolte, altre parzialmente accolte, esattamente come in questo caso. Tant'è vero che l'assessore ha chiarito benissimo, si può accogliere parzialmente perché l'osservazione 5 contiene una richiesta che non c'entra nulla con l'ambito della variante, per cui per quella parte non è accoglibile, quindi si accoglie parzialmente quello che è stato osservato dai cittadini, punto. Ma è da sempre così. Consigliere Carnelos, prego.
vero che le osservazioni possono essere accolte parzialmente. È vero che per una certezza del diritto è opportuno che i consiglieri e quindi nella dizione che approviamo sia specificato qual è la parte accolta. Tanto per dirvi, osservazione accoglibile esclusivamente nella parte in cui prevede la piantumazione di 13 alberi. Quindi a quel punto è cristallizzato, per cui il privato non ha possibilità di interpretare, no? 13 alberi più un cespuglio, 13 alberi più mezzo cespuglio. Se è questo il senso del parziale accoglimento, specificherei, ecco, ci sono i 13. Oppure appunto osservazione accoglibile nella parte in cui... Grazie. Adesso. Grazie. Allora, si può fare, anche se confesso che lo ritengo pleonastico. Mi spiego, siccome noi votiamo la controdeduzione, e la controdeduzione specifica, la prima parte, prosecuzione piantumazione accoglibile, seconda parte, piantumazione 13 alberi accoglibile, terza parte, piantumazione dei cespugli non accoglibile. Cioè, è chiaro? Noi votiamo la controdeduzione, no la proposta tecnica qua. Votiamo sulla controdeduzione è già scritto esattamente quello che è stato chiesto. Vogliamo dirlo un'altra volta? Va bene, ma insomma mi parebbe inchiostro sprecato, ecco. L'architetto Posocco. Grazie. No, volevo un attimo entrare nel merito delle osservazioni perché non concordo con alcune osservazioni, cioè con la proposta nostra nell'accogliere o no. Tipo l'osservazione 1, richiesta 1, qua si parla di un tema molto importante come il consumo del suolo pubblico, del suolo. E qui andiamo a votare effettivamente una variante di oltre 1000 metri quadrati e secondo me una riflessione dovremmo un attimo farla, come le riflessioni non accoglibili che sono state fatte rispetto al collegamento autostradale, rispetto a San Giacomo, dove sulla piazza è stata fatta quel senso unico, e oltretutto importantissimo anche qui il discorso dell'odore e anche il discorso del rumore. Quindi sono tutti aspetti che secondo me andrebbero molto analizzati con questi cittadini che appunto hanno presentato queste osservazioni, e dovremmo secondo me stare un po' più attenti quando andiamo a votare le varianti nell'interesse dell'ambiente, nell'interesse dei cittadini, della viabilità, eccetera, eccetera, e della sicurezza. Scherzavo, mi mettevo nei panni del consigliere De Bastiani e della consigliere Bagliana, che quando proponevamo una variante, queste erano tutte le osservazioni che puntualmente venivano fatte all'amministrazione comunale. Quindi il mio voto sarà senz'altro favorevole, ma voglio proprio vedere come un gruppo di maggioranza si comporterà. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Consigliere Toffoli. Sì, io ho dei dubbi sull'osservazione 1 richiesta 6 riguardo San Giacomo, perché penso venga purtroppo anche penalizzata San Giacomo di Veglia con, rileggiamo magari, sarebbe opportuno che l'amministrazione trovasse urgentemente un'alternativa per superare il passaggio di mezzi pesanti fronte canonica di San Giacomo, e questo prima della fine dell'anno scolastico, eccetera, eccetera.
In quel tratto lì, che è a senso unico, si fermano e svoltano dei mezzi pesanti di carburante, ghiaia, eccetera. E a sto punto, per risolvere la problematica, mi andrei a ricollegare all'osservazione 1 richiesta, che si esce dal casello autostradale per andare alla zona industriale, cioè che gli anni passati, più di uno, e anche noi in campagna elettorale, e anche il buon povero Aldo Zanette, proponeva l'allargamento di via sotto delle rive proprio per questi problemi della viabilità di mezzi pesanti. Quindi ho delle perplessità sulla mancata, cioè l'osservazione non accoglibile, perché è un problema sì, un problema secondo me non indifferente, e un'osservazione che non viene accolta, secondo me per i cittadini questo rimane un problema. Basta osservare più volte, e quella zona è teatro spesso di incidenti stradali, proprio per questo problema, e non a caso i cittadini precisano questa osservazione, e lo stesso sia il punto 6 che il punto 5. Sarebbe da riflettere, perché sia per mettere in sicurezza i pedoni, proprio in quel tratto stradale, che manca la pedonalizzazione della strada che San Giacomo di Veglia andiamo verso San Martino Colle Umberto, da Pordenone verso il centro di San Giacomo. Quindi avrei dei dubbi. Grazie consigliere Toffoli. Grazie Presidente. Sì, anche io volevo dire due cose rispetto alle controdeduzioni accoglibili o non accoglibili. In particolare mi ero segnato alcune cose proprio rispetto al centro abitato di San Giacomo, ad esempio, per cui l'osservazione 1, la richiesta numero 6, che mi pare sia stata citata anche adesso. Il centro abitato della frazione di San Giacomo di Veglia è il relativo assetto viabilistico. Non è che non sia interesse, a mio avviso, anzi anche secondo me quello viabilistico di San Giacomo è un problema, così come è assolutamente da tenere in considerazione l'altra osservazione, un istante solo, eccolo qui, sempre la 6, che fa riferimento al passaggio dei mezzi pesanti di fronte alla canonica di San Giacomo, ad esempio. È che noi questa sera votiamo una variante urbanistica, per cui queste considerazioni qui, che possono starci rispetto all'intento di un'amministrazione, non sono pertinenti rispetto alla variante, se non ho capito male dalla relazione, no? Per cui io condivido il fatto che l'aspetto viabilistico di San Giacomo deve essere tenuto in considerazione, condivido il fatto che il passaggio dei mezzi di fronte alla canonica di San Giacomo possa essere un problema, ma non è questa la sede, perché questa votazione riguarda la variante urbanistica, per cui è un'altra cosa, e dunque non sarebbe pertinente da come è stata impostata rispetto a questa variante. Sì, volevo, a dire la verità, è stato già detto, confermare quello che diceva il collega Bassetto, nel senso che qui è una determinata variante urbanistica, le osservazioni sono uno strumento tecnico all'interno della variante urbanistica, non è un'osservazione nel linguaggio del nostro vocabolario. È indubbio che per affrontare che il problema esiste, ed è vero, in realtà lo strumento è un ordine del giorno, oppure l'amministrazione che pone in un consiglio comunale un punto in cui discussione di abilità di San Giacomo, e probabilmente vengono fuori queste problematiche in cui si dice bisogna risolvere quel problema. Ecco,
E effettivamente molti dei problemi sollevati da questi cittadini sono problemi veri e sacrosanti, come non so, se c'è inquinamento acustico o cattivi odori, è un problema. Ci sono delle norme che stabiliscono i limiti, è importante farle osservare, ma è indubbio che non c'entrano niente con la variante urbanistica. Ecco, questo volevo sottolineare appunto per confermare quando diceva il collega. Grazie. Grazie. Ho visto che sono stata chiamata in causa, rispondo volentieri al consigliere Posocco. Allora, è stata un po' detta la questione, secondo me le osservazioni che sono state presentate sono di carattere generale, sociale, politico, diciamo, no? E che rispecchiano la realtà della situazione che esiste a San Giacomo, quindi noi non ci sottraiamo alle criticità che ci sono in loco, anzi cercheremo di intercettare quelli che sono un po' i disagi, uno su tutto il discorso dell'odore, quindi me lo confermano che chi abita proprio nei pressi della cantina per 2 mesi all'anno, insomma l'odore è abbastanza intenso, no? È vero che su questo ci sono gli organi preposti per il controllo e per intervenire nell'eventualità. Quindi le considerazioni fatte, ripeto, da questi osservanti sono di natura prettamente di criticità legate a vari ambiti. Abbiamo detto il discorso della viabilità su San Giacomo e altre situazioni che la nostra amministrazione sicuramente prenderà in considerazione. Ripeto, queste qua. Altra cosa che vorrei dire è che quel sito effettivamente forse nel passato, se si sapeva che avrebbe avuto questo sviluppo, la cantina fosse così si fosse così ampiamente potenziata, forse quel sito non era il sito più idoneo per realizzare una cantina. Questo mi sembra sia sotto gli occhi di tutti. Purtroppo le scelte urbanistiche forse fatte all'epoca non sono state fatte con la giusta considerazione per lo sviluppo di una cantina. Detto questo, sì, vabbè, voglio dire, ma vabbè, questa è una mia personale considerazione. Detto questo, il sito ormai è vicino a casa di qualcuno che abita anche qua dentro, ma lasciamo perdere. Detto questo, ormai il sito è vocato a sito zona D produttiva e questo al momento è. Naturalmente verranno attuate tutte le mitigazioni del caso. Allora, prima di passare alla votazione voglio accertarmi che non ci siano altri interventi. Se c'è qualcuno che vuole fare dichiarazione di voto, altrimenti io procederei alle votazioni che saranno 10. Faccio la dichiarazione di voto per il gruppo che sarà favorevole alle proposte fatte dagli uffici competenti e mi piace osservare che quando si diventa sindaca finalmente si prendono le responsabilità e si ragiona per lo sviluppo della città e non si fa populismo come è sempre stato fatto. Grazie. Consigliere Darè. Grazie Presidente. No, per dire che il mio voto sarà sicuramente favorevole perché credo che questo sia veramente un'area e un qualcosa di produttivo che ha dato sinceramente molto
molto lustro alla città di Vittorio Veneto, ma soprattutto ha dato delle economie che vanno al di là del prodotto specifico del prosecco o del vino che viene prodotto in questa cantina, ma diciamo, il territorio diciamo, con i proventi e gli utili che questa attività sta portando nel nostro territorio, grazie anche al discorso del territorio del prosecco e dell'UNESCO, un'area diciamo anche turistica molto importante. Molti produttori investono nei propri territori mettendo a posto tanti edifici che erano fatiscenti, quindi creando dei B&B, quindi creando diciamo, un polo anche attrattivo dal punto di vista turistico. Non parliamo del punto di vista enologico perché diciamo, sappiamo benissimo che Vittorio Veneto e Conegliano è la zona dell'acciaio inox, e quindi tutte queste attività che vengono generate dalla così, chiaramente qualcuno non è d'accordo perché ha cambiato il territorio, ha cambiato il paesaggio, però sta portando delle economie estremamente importanti per il nostro territorio, quindi il mio voto sarà sicuramente favorevole perché diciamo questa è una delle grandi cantine che si stanno affermando non solo in Italia ma anche nel mondo. Allora, mi estengo sulle considerazioni del consigliere Posocco sul populismo perché è come il bue che dice cornuto all'asino, e procedo con la prima votazione. Osservazione 1, richiesta 1. Approvata, favorevoli 15, astenuti 1. Adesso votiamo l'osservazione 1, richiesta 2. Approvata, 15 favorevoli, 1 astenuto. Adesso votiamo osservazione 1, richiesta 3. Votato tutti. Favorevoli 15, astenuti 1. Apro la votazione per l'osservazione 1, richiesta 4. Favorevoli 15, astenuti 1. Apro la votazione per osservazione 1, richiesta 5.
Favorevoli 15, astenuti 1. Apro la votazione per l'osservazione 1, richiesta 6. Favorevoli 15, astenuti 1. La prima osservazione. Adesso passiamo all'osservazione 2, unico voto. Favorevoli 15, astenuti 1. Per il punto 3, Cattonon. Favorevoli 15, astenuti 1. Apro la votazione per l'osservazione 4. Favorevoli 15, astenuti 1. Apro la votazione per l'osservazione 5. Favorevoli 15, astenuto 1. Apro la votazione per la votazione della variante complessiva. Favorevoli 15, astenuti 1. Adesso abbiamo quasi finito. Immediata esecutività. Favorevoli 15, astenuti 1. L'abbiamo fatta. No, noi abbiamo ancora una delibera dal numero 10, l'architetto Madalosso, noi la ringraziamo e se vuole rimanere a farci compagnia volentieri.
Grazie architetto, arrivederci, buonasera. Grazie. Il punto numero 10. Atto di indirizzo in merito all'acquisizione del patrimonio letterario iconografico dedicato a Lorenzo da Ponte, il proprietario dottor Giampaolo Zagonel. Chi illustra la delibera, l'atto di indirizzo. L'assessore Padoan, prego. Grazie Presidente. Dunque, questo è un atto di indirizzo appunto politico in merito all'acquisizione del patrimonio letterario iconografico dedicato a Lorenzo da Ponte, di proprietà attualmente del dottor Giampaolo Zagonel. Allora, da circa metà ottobre del 2024 sono apparsi a mezzo stampa notizie relative alla volontà di vendere in blocco il patrimonio da parte dell'attuale proprietario, un fondo che è in realtà un patrimonio librario iconografico dedicato al nostro celebre concittadino. Il fondo è composto da 6 sezioni, sono circa 1 migliaio di opere. La sezione 1 in particolare è una sezione particolarmente pregiata, è composta da 49 opere, alcune di queste molto rare, che partono dal tardo Settecento in avanti e che in altre biblioteche non sono presenti che in numero di poche unità. E con comunicazione acquisita il 9 gennaio i curatori degli interessi del professore, quindi Libreria Anticatogheria 28 e la Casa d'Aste Finarte di Milano, hanno proposto con lettera appunto al Comune di Vittorio Veneto di acquisire il patrimonio librario iconografico. E la storia della collezione è descritta in una brochure che è stata curata dal professor Antonio Trampus dell'Università Ca' Foscari di Venezia, attualmente è uno dei commissari, diciamo così, dell'edizione nazionale delle opere di Casanova. Vi è in questa brochure un ampio excursus sulla storia del fondo, sulla cinquantennale opera di ricerca da parte del professor Zagonel, e come si legge nell'atto di indirizzo, la collezione costruita costituisce un centro di documentazione senza eguali alla quale hanno fatto e continuano a fare riferimento studiose istituzioni, perché offre una conoscenza unica della vita e dell'opera di Lorenzo da Ponte. In quella missiva il patrimonio viene stimato dai proponenti in euro 120.000 oltre IVA, come risulta dalla perizia, pezzo per pezzo, inviata all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha dato un riscontro interlocutorio a questa lettera, nel senso che si è comunicata l'opportunità di ottenere dal Consiglio Comunale l'indirizzo favorevole a valutare l'acquisizione in parola, e anche al fine di allocare nel bilancio di previsione 25-27 le necessarie risorse finanziarie. Quindi abbiamo deciso evidentemente di coinvolgere il Consiglio Comunale anche a livello appunto politico, e sappiamo da dichiarazione del mezzo stampa che comunque il fondo è possibile oggetto di altri appetiti, di altri interessi. Consideriamo che il patrimonio culturale in oggetto rappresenti un importante fattore di crescita sociale per la comunità locale, e che la programmazione contenuta nel DUP individua anche l'obiettivo strategico di implementare proposte culturali di qualità per valorizzare l'identità storica e contemporanea della città, e che il potenziamento del patrimonio artistico e culturale della città può avvenire tramite appunto acquisizioni, comodati e donazioni di beni culturali. Sappiamo che queste opere librarie hanno un valore storico riconosciuto, che riteniamo insomma che dall'operazione il patrimonio comune ne possa uscire ulteriormente arricchito, e che possa quindi essere rispondente all'interesse pubblico della città, far sì che un patrimonio culturale di tale entità e valore resti a Vittorio Veneto, collocandolo in luogo adatto a renderlo fruibile al pubblico, nonché a valorizzarlo nei modi più idonei, costruendo su di esso esperienze didattiche, progetti
editoriali, attività culturali e teatrali. Si chiede quindi di valutare rispondente all'interesse pubblico per queste motivazioni esposte la proposta di acquisto e di dare mandato all'amministrazione di intraprendere il percorso di trattativa con il proprietario del Fondo delle Opere da Pontiane e con i suoi incaricati, previa verifica della congruità del prezzo di acquisto proposto in euro 120.000 euro e della conseguenza allocazione nel bilancio 25-27 delle necessarie risorse finanziarie. Ora, personalmente ritengo che innanzitutto una valutazione di ordine generale. Noi siamo la città di Lorenzo da Ponte, abbiamo insomma vie, piazze, teatri intitolati alla figura che è sicuramente la più nota a livello internazionale, però non dico che siamo a livello, perché ovviamente la storia di Lorenzo da Ponte è molto legata a Ceneda, quindi non siamo a livello di un rapporto che possa essere quello di Pasolini con Casarsa e la Delizia, però rimane il fatto che a Vittorio Veneto di patrimoni culturali tangibili afferenti al celebre librettista non ne abbiamo. Rischiamo evidentemente di avviare un percorso che potrebbe privare la città di questa possibilità di mantenere questo fondo a Vittorio Veneto e al tempo stesso posizionando Vittorio Veneto perlomeno in un primissimo momento all'interno di un circuito di studi, quindi identifichi Vittorio Veneto come sede di questo patrimonio, salvo poi avere l'opportunità, anche grazie a questa acquisizione, di avviare invece percorsi ben più ampi che possano aiutare nel percorso che credo tutti auspichiamo di maggiore valorizzazione dell'eredità da tutti i punti di vista di Lorenzo da Ponte. Ricordo che anche in questo, se non ricordo male, anche in questo Consiglio Comunale era stato posto a suo tempo questo aspetto e quindi nulla, chiediamo sostanzialmente al Consiglio Comunale di esprimersi in tal senso, appunto procedendo all'approvazione dell'atto di indirizzo politico. Grazie. Io devo sostituire il consigliere Carnellos che è uscito come scrutatore, lo sostituisco con errante. Se è d'accordo? Grazie. Consigliere Tonon, per cortesia mi spegne la posizione del consigliere Carnellos. Bene, apro la discussione. Consigliere Thomas Toffoli, prego. Eccoci. Riguardo appunto Lorenzo da Ponte, il geniale librettista di Mozart, devo dire bene che l'amministrazione Baliana abbia deciso di acquistare l'archivio perché possa essere tutelato e conservato in modo che possa rimanere nella nostra città di Vittorio Veneto. Anch'io ho a cuore le opere dell'artista Lorenzo da Ponte, ho avuto modo di conoscerlo attraverso la lettura di alcune pagine di questo interessante libro. E devo dire che è bello leggere e conoscerlo. Appunto attraverso la lettura di queste pagine, un personaggio secondo me completo tra arte e musica, con il collegamento a Mozart, che non è da poco.
Lorenzo da Ponte sicuramente sarà uno dei richiami principali del turismo internazionale e ci sarebbe anche un'altra cosa da tutelare, so che la proprietà è privata, ma anche la casa da Ponte. E con questo si andrebbe, secondo me, a racchiudere il cerchio della sua vita artistica. Questo è il mio pensiero personale e quindi sarà un voto favorevole a questo grande artista. Grazie. Grazie consigliere Toffoli. Consigliere Uliana, prego. Allora, ci viene chiesto di dare mandato all'amministrazione comunale di intraprendere il percorso di trattativa con il proprietario delle opere pontiane e con i suoi incaricati. Trattativa, ma cosa vi aspettate? Che vi diamo mandato di trattare dopo che avete dimostrato di non essere in grado, di non saperlo fare? Mi spiego. L'interlocuzione con la proprietà era iniziata ancora con il mandato precedente, nell'ultimo periodo di mandato, su ben altre basi. Allora si parlava di donazione, non di acquisto, con l'unico vincolo stabilito dal donatore presunto di collocare la collezione, vincolo imprescindibile, in un luogo idoneo alla conservazione e adatto alla fruizione da parte degli studiosi. E su queste basi avevamo iniziato noi a trattare. Ora invece le cose si ribaltano. Allora noi ci troviamo di fronte invece ad un'offerta di acquisto. Ma allora delle due cose l'una. O il dottor Zagonel ha deciso che è più importante monetizzare la sua collezione indipendentemente dal luogo dove verrà collocata, cosa a cui lui teneva molto, e questo lo escludo e non posso assolutamente crederlo, perché è impossibile, data la passione del dottor Zagonel per il tema e l'amore con cui ha creato questa collezione. La seconda ipotesi, allora, è che non si è saputo trattare con la proprietà. Infatti, la trattativa adesso si è spostata da un rapporto con un privato al rapporto invece con una casa d'aste e una libreria antiquaria che loro chiedono all'amministrazione, si fanno avanti con l'amministrazione per una proposta d'acquisto. E a questo proposito io vedo nella brochure, peraltro una brochure realizzata in modo magistrale da par loro, e tra l'altro che hanno articolato perfettamente la struttura della collezione con 6 sezioni. Assessore Padoan, non so se è un errore, ma prima parlava di 9 libri, sono 900, 950. Io ho parlato di 49 opere nella prima sezione. Allora ho capito male. Perfetto. Beh, sono circa 950 titoli. Allora, nella brochure, dicevo, troviamo il prezzo e la richiesta e tutti quanti sappiamo che cosa significa. Nell'atto di indirizzo si parla di stima di 120.000 euro senza IVA. Nella delibera trovo prezzo di acquisto al secondo punto e sappiamo tutti che c'è una differenza enorme tra stima o base d'asta, visto che parliamo di una casa d'asta, Finarte, e prezzo invece d'acquisto e poi il prezzo finale. Quindi la somma a cosa si riferisce? Quella somma di 120.000 euro di cui che troviamo citata, e come si intende da parte dell'amministratore verificare la congruità del prezzo. Inoltre
ci chiedete di darvi mandato per intraprendere un percorso del quale non presentate né chiarite alcun progetto. Perché parlate di un luogo adatto a rendere fruibile il patrimonio al pubblico. Ma qual è questo luogo? Allora, sulla stampa abbiamo visto che si parla della futura biblioteca e quindi ancora nel libro dei sogni. Qual è questo luogo? Questo luogo adatto è l'archivio della biblioteca. La realtà dei nostri archivi, credo, la conosciamo tutti. Non c'è bisogno che ve la spiego io. Quindi come valorizzare poi nei modi più idonei a cui voi fate riferimento? Parlate di progetti editoriali, parlate di esperienze didattiche, di attività culturali e teatrali, ma di che cosa stiamo nel concreto parlando? Allora, io ho molte perplessità su questa richiesta che voi ci proponete, quindi aspetto prima di fare la nostra dichiarazione di voto, di capire da voi o da altri interventi in quale direzione stiamo andando. Prego, consigliere D'Arè. Allora, arriva questa proposta di mandato da parte del Consiglio Comunale per l'acquisto delle varie opere del Da Ponte. Ricordo che non è che sia insensibile a questo tema, Presidente De Bastiani. C'è stato un progetto che abbiamo fatto assieme, portato in Europa, con l'Università di Ca' Foscari e Tor Vergata. Purtroppo il progetto non ha avuto buon fine per 5 punti, perché all'ultimo minuto si è ritirata l'Università Illustri di Ca' Foscari. Non abbiamo capito il perché, era un progetto che portava nella nostra città 800.000 euro e per l'acquisto tra l'altro della casa del Da Ponte, dove poi sistemare, diciamo, tutte le opere di Zagonal che venivano donate. Adesso la donazione diventa una compravendita, un'acquisizione. Io non entro nel merito se valgono o non valgono, io entro che si è cambiato la direzione e mi va anche bene. Io non sono d'accordo su questa proposta e lo dico subito, però è anche da capire, voi avete parlato di perizia, una perizia avete fatto, forse era il caso di vedere nel mondo accademico se se vale quei soldi o ne vale meno o ne vale di più. Però venire qua e chiedere il mandato mi pare su una cifra di trattativa di 120.000 euro, io sarò e voterò contrario, non perché sia contro, diciamo, la tutela del patrimonio che abbiamo nella nostra città, però che da donazione si passi ad acquisizione, mi pare, io non sono d'accordo, lo dico in maniera molto chiara, ripeto, abbiamo fatto un progetto in Europa che secondo me, se non ci fosse stato, e non abbiamo capito il perché la grande università veneta di Ca' Foscari si sia ritirata, forse perché la concomitanza e la concorrenza dell'università di Tor Vergata magari infastidiva. Io le metto tutte perché insomma sono abituato qua nel mondo della politica, sono pronto e ho ricevuto di tutto e di più, quindi ripeto,
mi pare innanzitutto esagerata diciamo, questa richiesta, ma soprattutto la richiesta di dare mandato di acquisizione. Intanto portate qualche perizia per capire se evidentemente ci sono, ma soprattutto ditemi cosa comprate, cosa ci dà, cosa ci offre, qual è il materiale che noi dobbiamo valutare. Non abbiamo visto niente. Prego, consigliere Braido. Sì, grazie Presidente. Anch'io non entro nel merito, diciamo, della questione dell'importanza di questa collezione, diciamo. Però non mi è piaciuto il modo impositivo, mi è sembrato da parte del venditore, che poi anche lì mi chiedo come sia possibile che una persona ami talmente tanto il Da Ponte e così, non dico d'improvviso, ma poi decida di venderla, dicendo poi che la vuole vendere al comune, che vorrà sapere dove è la destinazione, che cosa se ne farà. Insomma, nella compravendita esistono le clausole potestative, esistono le clausole nulle, e peraltro un venditore che mi dice a me, acquirente, cosa devo fare, un po' mi dà anche fastidio sinceramente come comune, perché semmai decido io, se acquisto, proprio perché sono il comune di Vittorio Veneto, decido cosa farne. Se no, il signor Zagonel se la tiene, gli auguro lunga vita, se no ci penseranno gli eredi, voglio dire, non è così fondamentale acquisire questa collezione per il comune, è sicuramente importante, sicuramente sarebbe meglio che rimanesse a Vittorio Veneto, ma mi sembra un po' una trattativa, come dire, ricattatoria. Cioè mi sembra quasi si voglia dire ma io la voglio, adesso ho deciso di venderla, o la prendete voi o io la vendo ad altri. Siamo anche in un periodo, vabbè, si parlava di vacche magre, di vacche grasse, voglio dire, dobbiamo anche un attimino riflettere, perché se siamo in un momento di vacche grasse, questo non vuol dire che dobbiamo così calare le braghe subito. Poi vorrei capire cos'è la certificazione del valore culturale della collezione sottolineata dalla convenzione che l'Università Ca' Foscari procederà a firmare con il Comune di Vittorio Veneto per una durata di ben 5 anni. Mi sembra che non ci sia neanche all'interno la descrizione di questa convenzione, e comunque vorrei sapere quali oneri ulteriori ci potrebbero essere con questa convenzione con la Ca' Foscari di Venezia, che prima sentivo per 5 punti è andata a buca e adesso invece c'è la convenzione. Sì, torna buona adesso, per questo. Quindi è un po', cioè, al di là dell'aspetto politico, del fatto sì lo portiamo in consiglio, ma sappiamo benissimo che chi ha la maggioranza in consiglio, però voglio dire, una riflessione etica, non tanto politica, una riflessione etica io la farei, insomma, senza, ribadisco, anch'io non aver, per carità di Dio, sono d'accordo sull'importanza di questa collezione, però ribadisco est modus in rebus. Grazie. Grazie consigliere Braido. Posocco. Grazie. Allora, sappiamo che l'acquisto è competenza esclusiva della Giunta, quindi il Consiglio, che si esprima o che non si esprima, la Giunta può acquistare lo stesso, prende la decisione e acquista il patrimonio. Quello che ho capito è che voi proponete al Consiglio un atto politico. Vabbè. Un atto politico, secondo me, al di là di quello che è stato già detto dai miei colleghi, comunque prevede una programmazione. Io non ho capito questa sera
Nel momento in cui acquistiamo questo patrimonio, cosa ne facciamo? Ho capito che probabilmente andrà nell'archivio della biblioteca e starà là a far la muffa. E sarebbe grave, perché se voi mi proponete un atto politico, dovreste propormi anche un progetto, una progettualità seria. Acquistiamo, facciamo questo, 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 questo. Una linea, un po' di chiarezza. Non 4 parole ci piacerebbe valorizzare perché da ponte bla 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 bla. Parole, fumo. Serve, se volete se è un atto politico, mi portate un progetto in consiglio. Allora posso dire sì, sono d'accordo, no, non sono d'accordo. Ma senza un progetto, cosa vi dico? L'importanza lo sappiamo, donazione, acquisto, abbiamo discusso, ma che progetto c'è dietro? No, vorrei capire, finisce proprio nell'archivio della biblioteca nel momento in cui lo acquistiamo? Allora calma, tornate qui in consiglio e con un progetto, allora io sono disposto a votarvelo, ma così assolutamente no. Allora, se non ci sono altri interventi, vorrei fare io un intervento in qualità di consigliere di Rinascita Civica. Mi rifaccio a quanto ho sentito negli interventi precedenti che a mio avviso sono fatti all'insegna della disinformazione. Conosco il dottor Zagonel da qualche decennio, tutti a Vittorio conoscono la sua collezione e tutti sanno che il dottor Zagonel aveva a cuore di lasciare la collezione a Vittorio Veneto, però mai nessuno l'ha sentito dire che doveva regalarla. Adesso, siccome chi ha fatto in quest'Aula questa dichiarazione, dovrebbe provarla io immagino che chi ha affermato questo ha delle prove, ha dei documenti, ha qualcosa di scritto che comprova quanto affermato, perché io vi assicuro che non ho mai sentito dire dal dottor Zagonel che la sua intenzione fosse quella di donarla. So che invece il dottor Zagonel ha donato tanti libri alla biblioteca civica. So anche che a fronte delle sue donazioni non ha neanche mai ricevuto un bigliettino di ringraziamento. Comunque anche il consigliere Darè, conservo tutta io la documentazione di quella pregevole operazione che abbiamo fatto e le assicuro che lì non c'è scritto che la collezione sarebbe stata donata. E se vuole la tiriamo fuori e la guardiamo. No, l'operazione, no, il contributo che, no, sì, tutto il progetto, sì,
sia con Sì, l'università, con sì, le tue università, con gli incontri sì, pubblici, sì. riportata in Europa. Progetto da 800.000 euro. E avete sempre detto che c'era una donazione, non c'è carta scritta sulla No, no, c'è. Abbiamo presentato, l'edificio, la casa del Da Ponte per mettere dentro la collezione. Adesso se lei viene qua a dire si arrocchi pure, io non voto contro, non nessun problema. no, ma non è per... Lei non compira una qualsiasi cosa, un quadro con una sola. Questo risponderà dopo. Questo risponde. No, vabbè, ma non ci sono problemi. Sì. Cosa faccio? Allora, posso continuare, consigliere? Grazie. Allora, poi è stato, rimanendo appunto su questi caratteri di disinformazione che ho sentito questa sera, qualcuno ha detto qual è il materiale che dobbiamo acquistare. Il materiale che dobbiamo acquistare è tutto catalogato, mi risulta. Il materiale che dobbiamo acquistare, tutti quelli che erano interessati hanno potuto vederlo. Il dottor Zagonel ha sempre messo a disposizione la sua biblioteca, non solo ai vittoriesi, ma noi sappiamo che ci sono studiosi da tutto il mondo che vengono a consultare questa raccolta, quindi non c'è niente di segreto o di oscuro. Tra l'altro mi risulta che allegata a questa delibera ci sia anche un elenco dei volumi, oltre che la descrizione. Poi volevo anche precisare che secondo me non è il caso di un venditore che pone delle condizioni. Il venditore ha solo manifestato l'intenzione di cedere e di mettere in vendita la sua raccolta, e una libreria specializzata di Trieste ha redatto una prima stima, immagino che ce ne saranno altre, e in seguito a questa proposta il dottor Zagonel ha ricevuto altre proposte di offerte ben più alte di quelle che noi andrà in porto, che il Comune di Vittorio Veneto pagherà, ma molto di più. Tra l'altro è un fondo, una raccolta che può interessare università americane o tedesche nel giro di 15 giorni. Io sono convinto che possono comprare, che se ci fosse la possibilità la acquisterebbero, e ripeto, ha un valore ben superiore di quello di cui stiamo parlando. Che questa raccolta vada nell'archivio lo apprendo adesso dai consiglieri Uliana e Posocco. No, lei ha fatto una domanda. Il consigliere Uliana ha affermato che andava a finire in archivio. Adesso l'assessore risponderà, però voi l'avete posta appunto sempre sullo stile della disinformazione, facendo intendere che va a finire nell'archivio, che sappiamo in che condizione è. Io non credo che andrà a finire in quel posto. Adesso probabilmente l'assessore ve lo dirà. Io ho concluso il mio intervento. Consigliere Braido. No, volevo solamente sapere questa famosa convenzione con l'Università Ca' Foscari, che tipo di convenzione è e che durerà per 5 anni, e quali oneri il Comune dovrà subire
in conseguenza a questa convenzione, perché di sicuro non sarà una convenzione, credo, molto favorevole. Grazie Presidente. Non è una perizia, è una stima di parte di chi sta cercando di vendere, anche perché dovreste conoscere abbastanza bene la distinzione, visto che a suo tempo ne avete fatte fare 2 di perizie per comprare il Da Ponte. È interessante che l'osservazione sull'abilità di negoziare venga da una parte che quando eravate in amministrazione avete avuto la capacità appunto di acquistare il teatro dopo 2 successive perizie per matchare quello che era il prezzo di vendita. Questo non è proprio buona negoziazione, quindi andare a dire a questa amministrazione che non sa negoziare quando ancora non c'è una negoziazione in corso, ma si dà il mandato di, non mi sembra opportuno. Poi qui ci sono laureati in giurisprudenza, non mi posso sostituire a nessuno, ma non credo che nel momento in cui c'è un acquisto il venditore possa stabilire il destino di quel bene, quindi è come se io vendessi casa e dicessi a chi me la compra che non può farci il garage in giardino. Questo non credo che si possa legalmente fare, quindi non è un qualche cosa che sta nell'amministrazione decidere. Ma se è così bravo a negoziare, faccia un favore alla città e convinca Zagonel a donarlo. Grazie. Interviene Paolo Bassetto che... Grazie Presidente. Rispetto alla possibilità che il Comune di Vittorio Veneto acquisti questo fondo, io la vedo come un'opportunità, o meglio, vedo un'opportunità per la città di Vittorio Veneto poter avere questo patrimonio, perché di fatto è sicuramente un patrimonio. Ovviamente sono d'accordo che poi se verrà acquisito dovrà essere debitamente conservato, dovrà essere debitamente valorizzato, dovrà rimanere a Vittorio Veneto e dovrà essere nella disponibilità della collettività e degli studiosi che ritengano poi di beneficiarne. C'è stato questo dibattito stasera sulla donazione e sulla compravendita. Io credo che ciascuno delle proprie cose possa fare quel che vuole, per cui non lo so se ci fosse l'idea della donazione, ma francamente adesso c'è questa della compravendita. Di sicuro poi se il Comune di Vittorio Veneto acquisirà questo fondo, parimenti farà quel che meglio riterrà. Io la vedo così personalmente. Grazie. Grazie Presidente. Non mi soffermo perché sicuramente se ci fosse stato, siccome la donazione è un atto autonomo e liberale, punto. Uno se vuole la fa, se no non la fa, punto. Non c'è una trattativa sulla donazione, a meno che non ci sia qualcosa che l'amministrazione ha nei cassetti o quella precedente e non ci è dato di sapere. Indipendentemente dal tema economico, e perché dico indipendentemente? Perché l'ha già spiegato il collega Braido, deve essere fatta una perizia, punto. Non c'è stata fatta, questa è una richiesta. È ovvio che
ma è pleonastico dirlo, non può l'amministrazione comprare senza fare una perizia, punto. Per cui questa sarà inevitabile. Mi soffermerei piuttosto sulla rilevanza di questa raccolta, di questo fondo, perché alcuni volumi sono scritti, è scritto anche nella relazione e nella presentazione sia del professor Trampus che della libreria antiquaria. Di alcuni libri esistono pochissime copie, 3 addirittura di 1 a 3 copie e basta. Di altre non ci sono molto più copie, un numero di copie molto maggiore. E andiamo da fine 1700, 1780 mi pare la prima se non ricordo male, e arriviamo ai nostri giorni con varie opere in varie lingue scritte da Ponte e sulle opere di Da Ponte. Noi siamo la città, io mi ricordo che durante il mandato abbiamo fatto un convegno di 3 giorni al Da Ponte, fra l'altro, curato assieme al dottor Zagonel, proprio per cercare di riprendere quel filo che era mai stato spezzato, ma era stato poco coltivato, diciamo così, rispetto alla figura di Da Ponte, proprio per cercare di fare in modo che la figura di questo artista poliedrico potesse avere una rilevanza soprattutto culturale, ma non solo culturale, per la città di Vittorio Veneto. Precedentemente erano stati fatti anche convegni di alto livello, ma parecchi anni prima. Il primo, fra l'altro, ricordiamo, non è che a Vittorio Veneto, ma a New York. Mi chiedo, a parte, e ricordo che la precedente amministrazione aveva organizzato anche degli incontri, alcuni dei quali ho avuto l'opportunità di essere presente, ad alcuni dei quali ho avuto l'opportunità di essere presente sugli artisti vittoriesi, alcuni molto ben curati. Confesso che, è vero, possiamo ricordare sia Valentino De Zorzi, oppure possiamo ricordare Gentili, ma non arriviamo, con tutto il rispetto, ripeto, di tutti, a nessuno che sia al livello di Lorenzo Da Ponte, ma proprio nessuno, a parer mio. Lo dico probabilmente perché sono appassionato di musica, ma credo di non sbagliare e di trovare molte valutazioni che concordano con quello che ho fatto. È stato scritto e detto da Massimo Mila, per esempio, ma anche da Lorenzo Della Ca, che se non ci fosse stato Da Ponte, è ovvio che la trilogia mozartiana non ci sarebbe stata, ma Mozart non sarebbe stato Mozart che conosciamo, punto. Perché toglietegli la trilogia, sì, straordinarie opere, ma la trilogia è davvero una delle vette della cultura di ogni tempo. E mi chiedo, essendo nato Da Ponte qui, noi ci prendiamo il lusso, dico il lusso, di dire ah no, questa raccolta che obiettivamente è unica a noi non interessa. Io veramente rabbrividirei. A parte che i vari giornali, e fra l'altro mi è capitato di citarlo proprio anche qua in Consiglio Comunale, per esempio mi ricordo il Domenicale del Sole 24 Ore, che non una ma più volte ha esordito citando proprio Da Ponte e le opere di Da Ponte. Ma mi è capitato, dovrei averlo qui, mi è capitato, eccolo qua, mi sono fatto la copia, mi è capitato 26 gennaio 2025, sì, non tanti anni fa, è una fotocopia di una pagina della lettura e
inserto domenicale del Corriere della Sera. E ogni settimana chiedono a un personaggio di cultura i consigli delle letture della settimana. Il 26 gennaio l'hanno chiesto a Davide Livermore, noto regista, direttore dal 2020, se non ricordo male, del Teatro Nazionale di Genova, ma ha lavorato ovviamente alla Scala, a Madrid, a Tokyo, eccetera. Partiamo da domenica. Cosa consiglia? Lorenzo da Ponte, Memorie, libretti mozartiani, bellissima edizione in Audi. E questo è il suo commento. La vita vissuta e inventata del miglior italiano di sempre. Non è un giudizio mio, questo è Davide Livermore. E noi stiamo qui, no, mica la convenzione no, 120 gratis, 2,80, dove la mettiamo, cosa facciamo? È come se uno avesse l'occasione di, come dire, di avere un unicum e dicesse magari dopo non sono in grado proprio di valorizzarlo come meriterebbe, come vorrei, per cui è meglio che non lo prenda. No, lo prendo, poi farà di tutto per cercare di valorizzarlo, ma non posso rinunciare. E lo ricordo, l'ho fatto più volte, ma non smetto di farlo, che quello che stiamo facendo è un investimento, non è una spesa, è un investimento. Perché se, visto che torniamo, l'abbiamo fatto stasera, andiamo a vedere, visto che riguarda ambedue le amministrazioni, andiamo a vedere alcune, finisco subito, sì, andiamo a vedere... Finisco velocemente, sì, chiedo scusa se ho rubato il tempo. Abbiamo visto le percentuali di copertura. Guardiamo la biblioteca, non sarà mai inattivo, ma neanche l'anagrafe è inattivo. Ma chi è inattivo di questi? Sono investimenti, perché se il puro calcolo è cosa mi costa, sono d'accordo, però... collega, sono stati spesi soldi da parte dell'amministrazione di cui lei faceva parte, decine, per non dire decine e decine di migliaia di euro all'interno di Villa Croce, con il risultato non molto positivo, punto. Non tutti, era vice sindaco lei, quando è stato fatto l'investimento. Il calcolo non è un puro e semplice calcolo economico. Finisco solo con una battuta di un grande flautista, che quando gli chiedevano, gli hanno chiesto, ma scusi, a cosa serve la musica? In realtà non serve a nulla, ma ne abbiamo bisogno come dell'aria che respiriamo, e questa è uguale. Grazie. Ha chiesto la parola l'assessore Padoan. Eccoci. Sì, intanto mi congratulo in realtà con il consigliere Tonon perché discorsi come questo meritano di essere ascoltati, messi in una collezione, collezionati, esatto. E no, io davvero, senza alcuno spirito di polemica, però anch'io provavo, magari esprimendolo in maniera, cioè, non l'avrei espresso così, però provavo un po' di una sensazione un po' surreale, ecco, del dibattito, perché ci si è concentrati sin dall'inizio innanzitutto sulla figura del venditore, secondo me è abbastanza, come dire, curioso davvero. E quando io ritengo, allora, insomma, riteniamo come amministrazione che si sia partiti da un fatto compiuto. E questo fatto compiuto è che abbiamo appreso della vendita di questo patrimonio. E a questo punto, giustamente anche in questa sede, ci si è cominciati a porre il problema che fare, perché a quel punto è facile raccontarsi di alternative passate in cui saremmo stati tutti bravi a portare a casa, salvo poi scoprire che ci sono stati oggi, ne abbiamo presi diversi, insomma, di progetti per avere gratis la collezione. Resta il fatto che nel 2025 la situazione
evidentemente è questa. E la scelta ora che come amministrazione sottoponiamo alla discussione del Consiglio, perché riteniamo davvero che si tratti anche di una discussione che ha degli spunti elevati, è la discussione se accettare il rischio di perdere questo patrimonio oppure sventare questa situazione. Poi io rilancio con quanto detto dal consigliere, quanto detto dal consigliere Tonon. Cioè è evidente che nel momento in cui un'amministrazione, giustamente come rimarcava il consigliere Posocco, si assume poi la responsabilità dell'atto, è chiaro che si assume la responsabilità di valorizzare adeguatamente, perché evidentemente c'è poi un investimento anche politico, se vogliamo, in questa iniziativa, oltre che un investimento economico. Però anche sull'investimento economico io sono un po', questo è un acquisto di un patrimonio immobiliare, no? Cioè prima, mentre si raccontava del conto consuntivo, si affrontava il tema del conto consuntivo, è così, en passant ci abbiamo messo 123.000 euro di spesa in conto capitale per adeguare il teatro comunale da Ponte, casualmente, no, a seguito dell'acquisto. 123.000, passato così come una briciola, no? Ora si sta discutendo dello stesso identico importo e ne stiamo evidentemente facendo un altro tipo di questione. E ha ragione, credo perlomeno in parte, il consigliere Posocco. Avremmo potuto presentare qui un progetto. Non si è fatto innanzitutto perché, come dire, bisogna poi trovare anche le strade per valorizzare il progetto e eventualmente perseguire poi, come dire, opportunità. No, opportunità, non vedo perché dovrei, non vedo, no, ma non solo un tema di rapidità del pensiero, perché comunque una decisione deve essere presa in un lasso di tempo relativamente breve, perché noi come amministrazione abbiamo preso tempo in maniera interlocutoria e secondo me correttamente, come lei dice, in modo non dovuto formalmente, ma dovuto secondo il mio personale pensiero dal punto di vista politico, abbiamo sottoposto questo dibattito all'assemblea consiliare. E il progetto, cioè non è che non abbiamo idee a riguardo, crediamo che vadano, come dire, studiate e presentate nelle sedi opportune, perché potrebbe, voglio dire, potremmo avere delle, come dire, delle strade che si aprono una volta acquisito questo tipo di patrimonio e quindi potendo giocare su questa acquisizione. Il luogo, secondo me in parte, voglio dire, il consigliere Giovanni Braido prima ha detto una cosa interessante, no? Cioè, ha citato la collezione, ecco. Non nascondo che stiamo ragionando e che abbiamo, insomma, in parte, evidentemente, una possibile soluzione in quella che vedremo se si concretizzerà, e cioè il progetto per cui abbiamo presentato il bando. Ci sono altre possibilità che non ritengo, sinceramente, che sia corretto discuterne qui ed ora, perché comunque stiamo parlando, aggiungo, di un patrimonio immobiliare che non è una collezione artistica, cioè in termini anche voluminosi, non stiamo parlando di dover piazzare voglio dire, o sistemare un patrimonio voluminoso, quindi ci sono delle possibilità in città anche buone, dobbiamo valutarle con serietà per trovare la strada migliore. Voi potrete anche rispondere, lei sta vendendo fumo perché il progetto non c'è, il luogo non c'è. Io dico che in questo momento c'è una necessità, voglio dire, di ragionare, di dare delle risposte. Ho sentito prima parlottare di basi d'asta, di stime. Guardate, c'è una perizia di parte
e c'è una proposta di acquisto a quel prezzo. E nella delibera c'è scritto che ci sarà una previa verifica della congruità. Non capisco da questi 3 elementi come si possa pensare che si stia partecipando ad un'asta. Cioè, evidentemente evade dalla logica di quello che è stato predisposto. E non si tratta nemmeno di approfittare di periodi di vacche grasse, perché guardate, non è questo il punto, insomma si ragiona ovviamente sulla base poi anche di giustificazioni, ecco. E poi per quanto riguarda, chiudo 10 secondi su quanto accennava il consigliere Gian Antonio D'Arè sul progetto europeo Tor Vergata, Ca' Foscari. Io personalmente non so nulla di come sia andata, e dico però una cosa, che il partner può essersi ritirato per tanti motivi, bisogna vedere chi fosse il responsabile del progetto, il responsabile scientifico, ci sono tantissime ragioni. Il discorso di Ca' Foscari emerge anche dalla proposta che viene appunto che è accessibile, in cui si menziona un possibile connubio con l'Università Ca' Foscari e poi si menziona una convenzione che non è stata formalizzata, ma noi abbiamo come dire, avuto delle interlocuzioni a proposito di una convenzione che intanto non è a titolo oneroso, primo, e secondo che permetta come dire, un accesso al fondo intermediato dall'istituzione universitaria, anche perché teniamo conto che chi gestisce poi accessi, chi pubblicizza concretamente nelle reti accademiche adeguate questo fondo, chi può poi concretamente creare progetti editoriali che possono essere editoriali a livello scientifico, ma editoriali anche a livello divulgativo. E queste sono cose su cui evidentemente è necessario, anche per salvaguardare la stessa accessibilità del fondo. Cioè noi non possiamo pretendere che se lo mettiamo a Vittorio Veneto ci arrivino e siamo noi capaci di poter pubblicizzare una cosa di questo genere. Noi dobbiamo agire da dépendance, ok? Dépendance di un istituto, approfittando del fatto che poi questi studiosi, comunque in generale una certa comunità accademica e poi più ampia, identifichi Vittorio Veneto come il luogo dove perlomeno il patrimonio librario di Lorenzo da Ponte è presente, perché ribadisco, noi di Da Ponte, si parla ogni tanto di museo da pontiano, fine che, scusate, cosa abbiamo noi? No? Abbiamo la possibilità di costruire questo e di ragionare su queste basi. Chiedo scusa per il tempo. Consigliere Posocco, prego. Grazie. Sì, volevo sottolineare, al di là qua non si discute del valore dell'opera. Consigliere Tonò, collega Tonò, assolutamente, concordiamo tutti con le sue parole, ma non è questo il punto. Il punto è che l'acquisto è competenza della Giunta. Siamo d'accordo? Potevano aver fatto una delibera di Giunta con l'acquisto del patrimonio. Sono venuti a portare un atto in Consiglio, noi non c'entriamo niente, noi che votiamo sì, che votiamo no, loro fanno quello che vogliono. Siamo d'accordo su questo punto? Bon. Nel momento in cui, sì, ok, però potrebbero, ok. Nel momento in cui mi portate però quest'atto qui in Consiglio, io pretendo di avere delle informazioni. Scusatemi tanto, siete venuti qua senza niente, senza un'informazione, con tante idee ma niente di concreto. Poteva venire qua con un'idea, vorremmo fare questo, lì, questo, con nulla, e pretende che io voti questo atto. Così, sulla base di che? Sulla base di che? Non c'è niente. Forse ho capito che forse non lo gestiamo neanche noi questo patrimonio, dalle ultime sue parole, ma lo gestirà Ca' Foscari. Quindi qualcosa in testa c'ha. Allora sia più trasparente e ci spieghi esattamente
dove vuole arrivare, perché lei vuole un atto dal Consiglio stasera, in testa c'ha il progetto, perché con Ca' Foscari non fa una convenzione e adesso mi dice che la gestirà Ca' Foscari se non ha qualcosa in testa. E io cosa devo dirle? Io dico, la Giunta ha questa competenza, si assume le responsabilità, va avanti. Io vado a casa. Prego, consigliere Uliana. Allora, mi fa riflettere il fatto che l'assessore Padoan non abbia compreso che quel patrimonio è fatto di opere d'arte. Sono opere d'arte, quei volumi. E quindi come tali devono essere adeguatamente conservate. Lei ha detto non è una collezione di quadri, ma è una collezione di opere di un valore inestimabile e quindi non può essere messa in uno scatolone negli archivi. Allora, quello che noi avevamo soltanto piacere di conoscere, e quello che avevo detto nel mio intervento prima, è che tipo di collocazione avranno, dove andranno a finire, come verranno utilizzate. Adesso capiamo che vengono utilizzate tramite anche una convenzione con l'università, e quindi immagino il dottor Trampus che chiaramente ha scritto quel bellissimo testo iniziale alla brochure che è stata pubblicata. E poi volevo dire anche al consigliere Tonon, non è vero che uno dona e basta e quindi non c'è un inizio di interlocuzione, perché uno può donare sulla base di vincoli ben precisi e il vincolo in questo caso era quello di trovare una sede idonea per poter collocarle. Avevamo iniziato questo percorso, poi noi la sede avevamo fatto dei tentativi, non l'avevamo trovata e quindi la cosa era rimasta così. Pensavo, quando mi sono vista arrivare questo punto all'ordine del giorno, che fosse continuata su questa strada l'interlocuzione, cioè una trattativa per trovare una sede idonea dove collocare questo fondo. Invece mi trovo a avere a che fare con una libreria antiquaria, con una casa d'aste che, guarda caso, tra l'altro si parla di tempi, tutta questa fretta. Da cosa è determinata questa fretta? Allora, la fretta è determinata forse dal fatto che il dottor Zagonel ha dato il suo fondo giustamente e legittimamente a una proprietà privata, a Finarte e a questa libreria antiquaria. E la prima asta, guarda caso, è proprio nel giugno, adesso prossimo giugno 2025 a Roma, di libri antichi, e quindi c'è la fretta di sapere se acquista il comune perché poi ci sarà quest'asta. Ma diciamoci le cose chiaramente come stanno e su queste valutiamo. Poi concordo anch'io pienamente con quanto ha detto il mio collega, sulla base di queste perplessità, di questa proposta poco chiara, dove non ci sono obiettivi, non c'è progettualità, noi non possiamo darvi il mandato di trattare l'acquisto. Ma che mandato vi diamo? E questo lo sottolineo, e lo sottolineo a chiare lettere. Questo non significa assolutamente non prendere sotto gamba il problema o non avere la consapevolezza di quello che è il valore di questo patrimonio, di questa documentazione. Lo conosciamo molto bene, sappiamo che si tratta di un unicum per qualità e per quantità, però vi diciamo anche prendetevi le vostre responsabilità. E dicendo prendetevi le vostre responsabilità, io sono per votare contrario. Grazie. Posocco, per favore, chiudi. Grazie. Allora vediamo se ci sono altri interventi. Non vedo altri interventi.
L'assessore Padoan. Cioè, è giusto ritenere, insomma, ovviamente le responsabilità ce le prendiamo, chiaramente, consigliera Oliana, e ognuno si prenda però come giusto quella responsabilità che deriva da un voto in consiglio, perché non raccontiamoci che io voto no perché non c'è il progetto, quando all'atto oggi si va a parlare di un'acquisizione di un fondo che certamente sono opere d'arte, certamente non finiscono gli scatoloni. Ho visto tanti di quegli scatoloni io in questi 8 mesi di roba sparsa in giro che sicuramente di molto minor valore rispetto a quelle di cui stiamo ragionando oggi, sparsi per gli uffici comunali. Lasciamo perdere gli scatoloni, concentriamoci su l'importanza di quello che stiamo andando a fare. Non è che noi veniamo qua a scaricare sul Consiglio Comunale la responsabilità di acquisire questo fondo. Stiamo facendo una semplicissima opera di condivisione di una scelta di cui evidentemente noi caldeggiamo una risoluzione. Votare no ora non vuol dire votare no all'amministrazione o all'assessore che non presenta una progettualità sulla base di una situazione che ci siamo trovati ad affrontare, e cioè della messa in vendita, affidamento di curatela di interessi da parte di un privato cittadino a una casa d'aste e a una libreria antiquaria. Questo è il punto. E non mi venga a dire che lei si aspettava che all'ordine del giorno oggi ci saremmo trovati a discutere su che? Sulla collocazione, su quale sito avremmo dovuto trovare della collezione di libri originali e di studi su Lorenzo da Ponte. Seriamente, sono 6 mesi che sulla stampa si parla di questo, e lei stessa ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale la notizia. Cioè, non prendiamoci in giro, per piacere. È chiaro che si tratta di una decisione che noi abbiamo voluto aprire a una discussione per cercare una condivisione, insomma, e crediamo anche che, pur, voglio dire, con le valutazioni che ognuno farà e di cui ognuno si prenderà la responsabilità, perlomeno, voglio dire, si è trovato, voglio dire, perlomeno una convergenza sull'importanza di questo patrimonio, peraltro ampiamente documentato. Però, ecco, eviterei, come dire, di trovare argomentazioni un po' così debolucce, ecco, perché di fatto questo stiamo portando all'attenzione, e non mi dilungo oltre. Grazie. Prego, consigliere Caldart. Allora, questa sera il consigliere Tonon ha dimostrato, a parte la profondità di pensiero che abbiamo tutti apprezzato, ma anche un'altra sua qualità, cioè quello di essere un esperto di linguaggio e vita amministrativa, cosa che invece non è riuscito a fare l'assessore, che senza sua colpa è evidentemente alle prime armi come nel suo ruolo di assessore. Ed è veramente, lei ha usato la parola surreale prima, ed è esattamente la parola, il termine che io userei per descrivere complessivamente il suo comportamento a livello di linguaggio, ovviamente, questa sera. Vede, lei, io credo sempre, ma sempre, proprio per carattere, alle buone intenzioni delle persone, quindi credo alle buone intenzioni che ciascuno di voi ha, perché ci sono passata, e so che chi sta lì lavora con
guidato da buona intenzione di fare il bene e il meglio alla nostra città. Questo non lo metterò mai in dubbio fino a quando non mi scontrerò, ma spero non succederà mai, contro la prova contraria. Quindi riconosco veramente le sue buone intenzioni, Assessore Padoan, gliel'ho detto prima quando ho parlato del festival, ho detto che è un'ottima occasione per la crescita culturale e educativa di Vittorio Veneto, lo ribadisco ora, la collezione Zagonel è indubbiamente, come ha detto Tonon, rilevante, è un valore aggiunto per la città, su questo non ci piove. Però ancora una volta, come ha dimostrato prima, spero per inesperienza o forse perché ancora non conosce le regole della vita amministrativa, le procedure della vita di un'amministrazione comunale, io le devo dire che questa sera sono rimasta fortemente delusa dal suo comportamento. Prima ha attaccato, e devo dirlo in un modo assolutamente poco garbato, sapendo di essere in fallo, è una tecnica che conosciamo tutti. E addirittura non ha risposto, ha anche dichiarato cose inesatte o volutamente incomplete rispetto a quello che io le ho chiesto. Ora lei ci propone un atto di indirizzo che non ha alcuna direzione. Lei sta partendo e parte, io capisco il suo entusiasmo, parte in quarta ma non ha in mano la mappa. Mi dispiace, ma questa sera io personalmente, ma credo non solo io, siamo rimasti poco convinti della efficacia del suo ruolo, quindi il nostro voto sarà contrario. Se ci sono altre dichiarazioni di voto. Prego, Sindaco Belliana. Grazie. Allora, io intervengo innanzitutto per sottolineare che questa decisione dell'acquisto del fondo da ponte è una decisione che è condivisa da tutta la maggioranza e sostenuta fortemente da tutta la maggioranza che ha pensato bene di condividerla con l'intero Consiglio Comunale. E parto da una premessa dicendo che mi meraviglio di quelle le criticità che sono emerse durante la discussione da parte della minoranza nel non porre l'attenzione sull'ordine del giorno che stiamo trattando, ma bensì di svincolare e di andare su altre argomentazioni, no? Assessore, consigliera Caldart. Proprio lei in questo momento fa un'operazione di svincolo da quello che è l'oggetto di... No, mi faccia finire, no, no, ha fatto una dichiarazione di voto, finisco. Comunque, no, vabbè, allora mi limito, non l'attacco. Va bene, ok, va bene. Allora, va bene, ripeto, allora sottolineo l'importanza dell'acquisizione di questo fondo e nella fattispecie, proprio per quello che veniva detto prima, allora bisogna decidere dove vuole andare la città di Vittorio Veneto da un punto di vista anche culturale, no? E di obiettivo. Allora sono anni e anni che predichiamo la figura da ponte, che ogni qualvolta ci sono stati convegni, chi più ne ha più ne metta, si è cercato in qualche maniera di portare avanti questa strada perché molti in città ci credono in questo valore, in questa figura e tutti siamo concordi su questo. Ora che ci capita un'occasione unica nel suo genere, l'abbiamo detto, pensiamo che sia utile concentrarsi su questo. Per quanto riguarda la progettualità, non è che possiamo venire qua con una proposta misera prodotta in un mese, in 2 mesi e sottoporla all'attenzione del Consiglio Comunale. Sarà oggetto di valutazione. Una volta acquisito ci stiamo pensando, ma sono progettualità che hanno bisogno di tanta approfondimento, voglio dire, non di un piccolo progettino da 4 righe da portare qua per accontentare qualcuno. Quindi questa cosa va costruita, il primo passo per costruirla è sicuramente l'acquisizione di questo fondo. Però non è previsto un intervento da parte dell'amministrazione in dichiarazione. Dopo la dichiarazione di voto.
Sono dichiarazioni di voto. Come fanno gli altri consiglieri, anche lei ha acquisito a fare dichiarazioni di voto. Comunque mi faccia notare se sul regolamento è segnato, può darsi che mi sbagli. Grazie. Credo che il consigliere Posocco avesse colto nel segno e lo ha fatto per 2 volte perché l'ho ripetuto. La Giunta poteva arrangiarsi, fare quello che voleva, invece ha deciso di portare un atto di indirizzo. Credo sia proprio questa volontà che dimostra l'urgenza, non di chiudere, l'urgenza di coinvolgere il più possibile attraverso il Consiglio Comunale la città in questa decisione, proprio perché se fosse una decisione che si può prendere, nessuna decisione amministrativa si prende alla leggera, ma diciamo ordinaria, non ci sarebbe stata la necessità di interpellare il Consiglio Comunale. Se l'amministrazione ritiene, come ha ritenuto opportuno, proporre questo atto di indirizzo, è perché la rilevanza dell'argomento, l'importanza della posta in gioco, diciamo così, è tale che evidentemente, e credo giustamente, l'amministrazione si è rivolta al Consiglio Comunale intero per iniziare, diciamo così, la strada. Non sarà brevissima, non si chiuderà domani, il progetto con l'università non si chiuderà dopodomani, la sede non si troverà post domani ancora. È chiaro, ci vuole tempo, l'ha detto in occasione del voto sul bilancio questa sera l'assessore De Antoni, che i tempi, ahimè, da un punto di vista amministrativo, ma anche per la salvaguardia di tutti, sono molto lunghi, laboriosi. Siete stati tutti amministratori, per cui lo sappiamo tutti. Questo atto di indirizzo prevederà successivamente, mi auguro ovviamente, una relazione da parte dell'amministrazione man mano che la cosa procederà. Come ho detto prima, a una raccolta di opere d'arte, concordo, come questa, qualsiasi vittoriese non può rinunciare e noi non rinunciamo. Non vedo altre dichiarazioni di voto, per cui chiudo la discussione. Prego, consigliere di votare. Delibera approvata, favorevoli 10, contrari 4. Immediata esecutività? No. Il Consiglio è terminato, vi ringrazio tutti e arrivederci alla prossima. Non ho registrato indietro, non ho registrato, dobbiamo.